yourself a wife or you'll be lonely. Once I was
non prova a parlare, però. Ecco, buongiorno a tutti. Sono molto contento di iniziare a dare il via a questo evento che ha avverto subito un grado di emozione che non è inferiore a quello a cui siamo normalmente abituati quando ci vediamo dal vivo. E tutto questo spero che possa essere condiviso, la stessa emozione, lo stesso gradimento che tutti possiamo provare oggi, essere accomunati tutti da questo particolare modo di svolgere una conference che ormai è un classico della nostra disciplina, ormai siamo una società scientifica che ha un'anzianità, penso seconda soltanto alla idea. Io vorrei iniziare subito con una bellissima notizia. Noi abbiamo il record, abbiamo fatto un evento da record, e questo è il merito di Chiara Mauri, di chi l'ha affiancata in questa organizzazione. Abbiamo un record assoluto con oltre 250 iscritti, 120 paper, 44 full paper. È diciamo, un avvio che meglio non potrebbe essere. Io però ci tengo subito a dare la parola a Chiara Mauri, la protagonista di questo evento, che sono certo che sarà assolutamente memorabile e piacevole per tutti coloro che ci partecipano. Chiara, finalmente ci rivediamo dopo tante telefonate continue in questi giorni. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io cedo subito la parola al presidente dell'Università Riccardo Comerio, che introdurrà con i saluti. Poi seguirà il rettore dell'Università, il professor Federico Visconti. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io tengo la mascherina anche seppur siamo distanziati io e la professoressa Mauri. È un orgoglio per l'Università di Castellanza, la LIUC di Castellanza, ospitarvi, seppur in questo modello che, ahimè, siamo partiti, giusto Chiara, a novembre dell'anno scorso, che era un modello al 100% in presenza, quindi avremmo avuto il piacere di vedervi e stringersi la mano qui a Castellanza, nel nostro parco adiacente alla sala in cui ci troviamo. Successivamente è diventato nei mesi successivi un modello blended in presenza e in distance, e adesso ahimè siamo effettivamente quasi tutti in distance, tranne noi che siamo qui nell'auditorium di Castellanza con diverse centinaia di posti vuoti davanti a me e voi tutti collegati in remoto. Comunque è una bellissima occasione per il vostro 17° anno di questo evento nazionale, è un orgoglio per noi ospitare. Mi permetto aggiungere ai saluti che sono già stati fatti alla professoressa Mauri anche i miei ringraziamenti personali come presidente dell'istituzione, soprattutto perché lei ci ha messo 3 ingredienti fondamentali fin dai primi contatti dello scorso novembre, che sono usualmente in tutti i progetti di successo, quale questo, che è un progetto di successo: costanza, determinazione e soprattutto tantissima passione. Visto che mi raffronto oggi in questa occasione, seppur non vi vedo, ma ci sono 250 o più interlocutori dall'altra parte, tutti specializzati nel campo del marketing, oggi ho avuto un'interessante sollecitazione correlata proprio al marketing, sentendo il telegiornale delle 6 del mattino che specificava quali erano i ranking attuali delle persone che hanno più performato in termini economici, però legati ad azioni di marketing. Se negli Stati Uniti, e quindi ve lo pongo come riflessione perché c'è una cosa che mi ha fatto molto pensare, negli Stati Uniti quello che ha performato meglio è il proprietario di Amazon, e questo è abbastanza intuibile, con azioni specifiche di marketing legate al periodo in cui stiamo vivendo, ahimè, emergenziale. Facebook legato al fatto della mancanza di socialità fisica e quindi l'incremento della socialità
virtuale. In Cina il numero 1, il migliore che ha performato quest'anno, invece io mi aspettavo chissà chi fosse a livello di nuove tecnologie introdotte, invece è un coltivatore di maiali, che ha performato con un incremento in questo ultimo anno di oltre 4 miliardi di dollari in un anno di miglioramento, legato ad azioni specifiche, sempre al contesto medico-sanitario della peste suina, però avendo introdotto delle azioni molto mirate a livello marketing e avendo di fatto preso il possesso dell'80% della produzione di maiali a livello mondiale e avendo ottenuto un risultato di 4 miliardi di euro, quindi di 4 miliardi di dollari con aumento personale della sua fortuna. Questo mi ha fatto riflettere per dire che in un mondo strano, tecnologicamente molto spinto, anche partendo da quello che è un segmento primario della nostra economia, con azioni di marketing, seppur ben instradate a livello di un contesto emergenziale sanitario, si ottengono dei risultati strabilianti. Sono rimasto veramente sorpreso. Il nome del cinese non lo so ripetere perché è abbastanza difficile, era uno dei soliti, comunque è riportato su tutti i media, la notizia non è una fake news ma è una cosa assolutamente validata e ci sta nel contesto. Quindi con questa mia riflessione, diciamo divertente in un contesto difficile, innegabile, soprattutto perché noi vi parliamo dalla provincia di Varese, sfortunatamente la provincia di Varese da ieri, ahimè, dopo Milano, numero 1, numero 2 Napoli, noi ci siamo sul podio, sul gradino del terzo come peggior provincia a livello italiana in termini di numero di casi rilevati. Quindi mi piaceva condividere un momento di leggerezza con voi tutti in un momento oggettivamente difficile e pesante invece per noi che viviamo all'interno anche di un contesto universitario. Dobbiamo salvaguardare quello che è la comunità universitaria, che è una comunità viva, anche perché noi siamo assolutamente aperti e abbiamo la presenza dei nostri studenti, non il 100%, ma in un modello blended, sono presenti qui a Castellanza. Quindi grazie mille per avermi invitato per i saluti e in bocca al lupo per il buon lavoro, soprattutto per le giornate che vi attendono. Grazie mille. Grazie, e adesso sale il professor Visconti, Federico Visconti, che è rettore della LIUC, Università Cattaneo. Bene, buongiorno a tutti e raccolgo al volo da accademico gli stimoli del presidente Comerio, nel senso che ci avrebbe già lanciato una domanda di ricerca su come mai c'è stata questa performance. Congelerei la domanda di ricerca magari proponendola per il convegno dell'anno prossimo e parto dal vostro titolo. Sono molto contento di salutare i lavori di oggi. Parto dal vostro titolo, che è il marketing per una società migliore. Forse non tutti sanno che io appartengo al settore scientifico disciplinare XVII, quindi diciamo da cuginetto del XVIII potrei dire no, ma la strategia per una società migliore, il marketing certo, ma potrebbe essere anche l'accounting, no? E su questo potremmo anche un po' scherzarci, ma invece il vero tema è il ruolo dell'accademia per una società migliore, quindi il ruolo del nostro modo di lavorare per una società migliore. E voglio un po' provocarvi dicendo che per certi aspetti il ruolo è quello di sempre. È vero che stiamo vivendo un anno difficile, però il ruolo è quello su cui molti di noi sono cresciuti, quindi rigore di analisi, quindi attenzione a porre le domande di ricerca corrette e le metodologie corrette, quindi apertura al confronto anche internazionale, alla critica costruttiva e quindi a maggior ragione attenzione alla diffusione dei nostri risultati di ricerca. Quindi non è un confronto tra chi insegna strategia o chi insegna marketing, ma è confermare una missione, che è quella del nostro mestiere a servizio della società civile. Semmai mi sono preparato qualche appunto, è salito quest'anno a maggior ragione
il nostro ruolo. Ecco, dobbiamo avere un senso di responsabilità ancora più alto. Mi piace richiamare le parole di Draghi, che attorno ad agosto ha detto: oggi è una questione di impegno etico quello di assumerci delle responsabilità, in particolare dei nostri giovani. Pensiamo ai nostri studenti, pensiamo anche ai nostri assistenti, quelli che hanno cominciato come noi, e oggi indubbiamente la nostra professione è meno attrattiva che in passato. Dobbiamo ricreare un clima anche di passione per il nostro mestiere, come giustamente diceva poco fa Comerio. Quindi un momento come questo credo che sia un'ulteriore sottolineatura del nostro senso di responsabilità. E proprio per questo è un onore ospitarvi qui. Ecco, come diceva il Presidente Comerio, vi avremmo ospitati più volentieri, avevamo anche identificato Villa Panza come possibile occasione. Con Chiara abbiamo iniziato un annetto fa appunto a discutere di cosa si poteva fare e dove si poteva fare. Perché è un onore ospitarvi qui? Perché è anche nel DNA della LIUC il saper mantenere una continuità, la continuità di metodo, di rigore di cui vi parlavo prima, e convivere con il cambiamento. Sono gli imprenditori che l'hanno fondata e il loro modo di lavorare, a maggior ragione di questi tempi, che ci insegna che bisogna mantenere un tracciato di continuità e parallelamente una grande apertura al cambiamento, al mettersi in discussione. Il famoso bello e ben fatto, ampiamente sotto tiro nella vita delle loro aziende, rappresenta anche un po' una sfida per noi, no? Bello e ben fatto nel 2020. Chiudo dicendo un grazie. Mi permetto, magari qui poi salto anche un po' il protocollo, ma insomma, di anticipare i miei ringraziamenti a Gaetano Aiello per il mondo a idea. Io sono un po' latitante negli ultimi tempi, ma ho dei bellissimi ricordi dei convegni a idea, quando si andava, poi ero giovane, dai maestri, quando noi avevamo i maestri. Adesso chiaramente il mondo accademico è un po' cambiato e sono venuto anche più recentemente, in verità, senza tornare indietro di 20-25 anni. A Sandro Castaldo, con cui ho condiviso tanti anni di lavoro in comune, in altri ambienti, e a Riccardo Resciniti, che ci ha salutato poco fa, che ho conosciuto di persona un paio d'anni fa, e gli ho fatto, se posso permettere, anche simpaticamente da autista verso la Malpensa, segnando i tempi del fatto che non ci sono più i rettori di una volta, cioè ci sono i rettori anche che fanno gli autisti, ma questa è stata un'occasione chiaramente per condividere piacevoli momenti anche sulla nostra vita professionale, sulla situazione dei nostri atenei. Ringrazio tutti voi che interverrete, che avete partecipato con i paper. Ringrazio gli sponsor, che oggi pomeriggio penso tornerò a salutare, che ci sono stati vicini anche dal territorio, che è un segnale bellissimo, ma non solo, che è un segnale bellissimo. E poi ringrazio chiaramente Chiara e tutte le persone, e anche i giovani, con cui io spesso ho una grande attenzione a parlare di loro, che con lei hanno collaborato al comitato organizzatore, insieme anche ad Angelo Di Gregorio, che credo poi si collegherà per salutarci. Quindi, all'insegna di un modo nuovo, che è quello che stiamo sperimentando, di affermare una responsabilità che è nostra da tanti anni e che deve continuare a essere nostra, vi auguro buon lavoro, pur a distanza. Sarà certamente comunque efficace come lo è stato in passato. Grazie. Grazie Federico. E ora avremo i saluti del professor Baben, che ci ha inviato dagli Stati Uniti, quindi possiamo mandare in onda il video. Hello, and thank you for inviting me to speak to you. I wish I could be in Castellanza with you. Most certainly, I would have a good time associating with all of my friends and continuing to enjoy fellowship and hearing about the research and all the efforts at the Italian Marketing Association. I want to also extend my greetings from my co-chair of the Board of Governors, Joe Hare, and from our president, Julie Millard. You know, last year, the Italian Marketing Association, SIM, and Academy of Marketing Science signed a memorandum of agreement, and was happy to be able to get O.C. Farrell's signature on that, and happy to work with Ricardo in making this happen. And it's also a big thanks to Luca Petroselli for steering us towards that end. And I hope that that's just the beginning of a really great relationship and partnership between the two associations. You know,
COVID-19 was unforeseen, and I happened to be in Europe last March, right before everything got shut down. And little did I know that I wouldn't be stepping on an airplane to go back to Europe for some time, or stepping on an airplane to go anywhere, as I haven't been on an airplane since then. And at the Academy of Marketing Science, like you, our conferences have been affected. We had to cancel our May meeting, and we tried to reschedule it for December, but we finally reached the decision that we'd have to go virtual. But at that virtual conference, we're going to have a presentation of some of the best research provided by SIM. And we're really happy to have that as a feature of our conference. And we hope that we continue to have a lot of our friends from the Italian Marketing Association participating in our conferences. Also, part of the memorandum of understanding is that we'd have a research grant effort. So please look for the call for proposals to participate in the research grant effort and joint association between SIM and AMS, where we can put together SIM members with AMS members to work on research projects related to our important initiatives and the important initiatives in marketing of this time. You know, I can't say enough how much I miss being there in Castellanza and being in Italy. And probably a little later this evening, I'm going to open up some wine from the Puglia, perhaps, or maybe from the Alto Adige. And I'll be thinking about all of you as you hopefully can do the same, and we can toast by virtual distance. But I wish you a great conference. I'll try to say it in Italian. Vi auguro una buona conferenza. All right. And so please have a good time, and good luck with the conference. Grazie al professor Baben che ci ha inviato questo video. Adesso Gaetano Iello, se ci porta i suoi saluti, presidente della IDEA. Grazie, ciao Gaetano. Ciao, ciao Chiara, spero mi sentiate. Ok, grazie. Quindi un caro saluto come presidente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale. E innanzitutto un grazie sentito, non formale, a te Chiara, a tutto il comitato organizzatore, al magnifico rettore che ha appena parlato, della LIUC, e al presidente per lo sforzo enorme. Ed è uno sforzo che è necessario in questi periodi per mantenere una continuità. La 17ª conferenza della Società Italiana di Marketing si svolge con grande successo, con i numeri che ha appena ricordato il presidente, il professor Resciniti. Come presidente IDEA io sono nella fase conclusiva del mio mandato triennale, quindi anche il tempo di rendere conto, e approfitto in 2-3 minuti solo per dire che spero di lasciare un'identità dell'aziendalismo italiano più forte ancora di come l'ho trovata. Le radici dell'Accademia sono lontane. Questa volta, da qualche anno, da 3 anni a questa parte, l'Accademia è un modello aggregato di 7 società scientifiche, e grazie allo sforzo di tutti i consiglieri, dei presidenti di queste società scientifiche, dei nostri presidenti, e in questo caso dico nostri come docente del settore P08 e come docente di marketing, quelli di SIM e di SIMA che si sono avvicendati, dello sforzo attuale di Riccardo, di Sandro, abbiamo ottenuto dei risultati. Io penso che l'identità nostra sarà più forte, quindi parlo al futuro, perché parlare al futuro di questi tempi è importante. Avremo un'identità più forte, avremo la possibilità di far valutare i nostri prodotti di ricerca nella VQR da un gruppo di esperti di valutazione che sarà il nostro gruppo, il gruppo dell'economia aziendale in senso lato, il GEV cosiddetto 13B. Avremo la possibilità di sottoporre, l'abbiamo già avuta, in parte lo abbiamo già fatto, le nostre riviste, di aggiornare le liste per quanto riguarda l'abilitazione scientifica nazionale. Abbiamo il contributo di diversi colleghi del nostro settore. Io ricordo il nostro collega Daniele Dalli che sarà coinvolto in questo. E ancora avremo altre, manterremo questo impegno per i prossimi anni. Io concluderò il mandato a dicembre di quest'anno, ma davvero, insomma, spero che siamo consci dei risultati ottenuti,
solo per ottenere degli altri in futuro. Detto questo, è vero che questo sarà il mio ultimo saluto come Presidente Idea, ma siccome la SIM è la mia casa da sempre e ho fatto tutti i 17 convegni, come ho già detto altre volte, tranne quello di Firenze, solo perché ero malato a letto, quindi quello di casa, ho saltato solo quello della mia sede, continuerò ad essere presente nei prossimi anni a dare il mio contributo, come dire, da professore semplice. È un ambiente entusiasmante e davvero dico a tutti i 250 e più colleghi che sono online, la distanza in qualche maniera limita la nostra possibilità di interagire, ma speriamo di tornare presto a interagire anche di persona, perché le novità che ha già detto Riccardo, ma altre verranno, sono davvero entusiasmanti per il futuro nostro, degli aziendalisti e in particolare per quello della SIM. Quindi davvero avanti per un marketing, per una società migliore e per una SIM che contribuisce al successo del nostro settore scientifico disciplinare assieme alla società consorella SIMA, di cui poi molti di noi sono stati e sono profondamente sono coinvolti e sostenitori. Grazie davvero a tutti e concludo qui. Grazie. Bene, visto che hai citato appunto la SIMA, passiamo la parola a Sandro Castaldo che ci porta i saluti della SIMA. Grazie Chiara, ringrazio innanzitutto te per l'organizzazione di questo convegno che, come diceva il Presidente Comerio, in pochissimi giorni, no, si è spostato da una soluzione ibrida ad una soluzione totalmente in distance. Ringrazio tanto Riccardo, no, che ci ha invitato, no, a portare questo saluto e ha tanto sostenuto, no, tutte le attività che stiamo svolgendo con SIMA, e ringrazio il magnifico rettore Federico Visconti, amico, il rettore, e il presidente dottor Comerio. SIM e SIMA stanno facendo delle cose a mio avviso molto interessanti insieme, giusto per citarne alcune, la piattaforma dei casi Pearson, che vedrà anche una track dedicata nell'ambito del convegno domani, la scuola di metodologia che condividiamo con il coordinamento di Geri Asevoli e diciamo il sostegno dei colleghi Bortoluzzi e De Angelis, però dobbiamo probabilmente per il futuro, come diceva correttamente Gaetano, spingerci oltre e quindi guardare ancora possibili sinergie per il futuro. E devo dire che nel mondo idea il modello aggregato che ha coordinato Gaetano negli ultimi anni ha funzionato molto bene, con i risultati che sottolineava lui, ma mi permetto di sottolineare ancora un risultato fondamentale per il nostro raggruppamento, che è la costituzione del GEV 13B, con l'importante coordinamento da parte di questo GEV da parte di una nostra collega dei SEXP08, Maria Rosaria Napolitano, a cui tutti facciamo gli auguri, perché il fatto di avere un GEV dedicato agli aziendali e coordinato da una nostra collega credo che sia una discontinuità importante per tutto il mondo aziendale e in primis per il nostro raggruppamento scientifico. E quindi grazie a Gaetano per aver coordinato questa attività e all'attività diciamo di supporto della SIMA per aver raggiunto questo risultato, quindi grazie anche a Riccardo. Come SIMA noi stiamo portando avanti un nostro piano triennale dove le interazioni con SIM sono al centro, no, del nostro piano, all'interno del modello aggregato. Stiamo facendo cose sia a livello nazionale sia a livello internazionale con partnership da Euromed, da Euram, a British Academy of Management. L'ultima partnership che abbiamo deliberato nell'ultimo consiglio è con l'International Federation of Scholarly Academy in Management, quindi la federazione internazionale delle associazioni di management, che vede membri come Academy of Management, l'associazione cinese, piuttosto che quelli dell'America Latina, che ci proietterà ad un livello globale per confrontarci su quelle che sono le sfide, no, dell'Academy of Management che no, presidiano altri territori, perché crediamo che il confronto sia importante.
Una parolina sul tema del convegno. Io sostengo che il marketing per una società migliore sia un tema fondamentale e credo che probabilmente dovremmo aprire dopo il convegno e sulla base dei lavori del convegno un tavolo su un concetto fondamentale che è il finalismo d'impresa, no? Quindi, come diceva un po' Federico Visconti alla fine, cosa può fare il management per migliorare la società? E credo che in questo momento questo tema sia chiave, avendo visto cosa è successo dopo, diciamo, l'avvio della pandemia, con alcune aziende che si sono velocemente trasformate da produttori di fashion a mascherine, da produttori di motori a respiratori, a produttori di respiratori per terapie intensive, e la collaborazione che si sta sviluppando nel mondo farmaceutico per lo sviluppo del vaccino. Credo che questo vada oltre la sustainability, vada oltre la corporate social responsibility, vada oltre la benefit corporation e vada verso un concetto di super erogation che dobbiamo più a fondo, proprio a fine del creare una società migliore, studiare. Termino con siccome siamo in un convegno di marketing e io mi interesso di marketing, in realtà faccio un remind sul prossimo convegno. Abbiamo chiuso il convegno di Pisa a settembre, avremo il prossimo convegno a Palermo su un tema. Ci tenevo a sottolinearlo, ma per il tema più che per il convegno di giugno 2021, che è intersection. Cioè dobbiamo essere capaci di trovare le intersezioni tra la pratica e la teoria, intersezioni tra diverse discipline, tra diverse metodologie, per cercare di superare quei pericolosi silos super specialistici che rischiano, no, di andare molto in profondità, ma non di vedere quello che accade fuori, per creare quelle intersezioni fondamentali per rispondere a quelle che sono le esigenze che oggi nel contesto sociale vediamo. Questo serve per costruire, secondo noi, una migliore società e probabilmente, lasciatemi chiudere dicendo che dovremmo probabilmente trovare insieme a Riccardo e a Gaetano le modalità per continuare in queste intersezioni tra SIM, SIMA e IDEA per creare anche una società scientifica migliore. Grazie. Bene, adesso abbiamo preparato un video di introduzione vera e propria alla SIM Conference, che prende spunto dallo scritto che c'è nel call for paper e anche dal titolo della nostra conferenza. Prego di mandare in onda il video. Ti aspetta! Finalmente siamo partiti! Spot, giornali, mailing. Ora i nostri messaggi arriveranno a destinazione come missili sull'obiettivo. Centro! Vanno considerati come 2,7 miliardi di Truman Show. Ogni persona ha la propria realtà con i propri fatti. Diciamo sempre, se non stai pagando per il prodotto, allora il prodotto sei tu. Non tutti sanno che il codice del consumo definisce e punisce la pubblicità ingannevole.
La materia, da sempre, ha posto dei limiti alla operosità dell'uomo. Oggi ha ottenuto egli stesso una nuova materia. Una materia che stimola la sua inventiva, l'idea per forme nuove, più razionali, semplici. Una materia che gli allevia la fatica e lo libera dalle limitazioni imposte dalla natura. Con l'acqua bollente. È leggero, silenzioso. Sempre lucido e brillante. Possiamo sostituire tendenzialmente tutte le plastiche tradizionali di oggi. Qualunque settore in cui c'è oggi plastica, noi possiamo sostituirlo con la nostra plastica buona. Che si sta prendendo tanta cura di me si chiama transfer. Pensate, mi fa 24 cose in una volta sola. Ma mi fa anche tanto solletico. The Programmer 101 is compact. The Programmer 101 is portable. The Programmer 101 sells at a fraction of the cost of a large computer. Yet the Programmer is a true digital computer. Ogni frammento di cioccolato Motta è una delizia che dalla tradizionale tavoletta si è estesa anche al cioccolato dei piccoli. Dalle tavolette ai classici cioccolatini, la superiore qualità del cioccolato Motta è costante. Chiara, sei stata veramente bravissima. Veramente bravissima. Bene, mi fa piacere perché questo video l'abbiamo proprio pensato e progettato nei testi, nelle immagini
prendendo spunto dalle pubblicità vecchie e volendo proprio far vedere che abbiamo nell'archivio industriale della comunicazione il look, e volevo far vedere l'evoluzione e il contributo che il marketing può dare a questa evoluzione. Riccardo, tocca a te, adesso ti cedo la parola. Grazie, grazie Chiara. In realtà questo video ha detto quasi tutto quello che c'è da dire. Bellissimo, ringrazio tutti gli amici che mi hanno preceduto per le parole che hanno avuto e per la loro presenza, la loro partecipazione. Naturalmente condivido assolutamente lo spirito positivo di cui ha parlato Sandra, che deve caratterizzare le relazioni e l'attività delle nostre società scientifiche. Lo stesso discorso vale naturalmente della idea per Gaetano. E naturalmente anche un grande grazie a Barry Bevin che ci ha portato il suo saluto. La Sin Conference 2020 si sviluppa intorno a un tema ambizioso e di grande rilevanza. Direi, al mio modo di vedere, il tema per eccellenza, quello che deve orientare gran parte dei nostri studi, cioè il marketing di una società migliore. Questo, a mio avviso, è il momento ideale per poter parlare di questo tema. Il momento ideale è chiaro questo discorso sia per quello che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ci sono state varie esperienze in questa direzione, sia nell'ambito italiano, con Sima, che ha trattato un tema sostanzialmente simile, sia a livello internazionale, con il Journal of Marketing e anche Journal of Academy Marketing Science. In realtà, quando abbiamo progettato questo evento, avevamo davanti un mondo ben preciso che aveva necessità di marketing, aveva necessità che il marketing contribuisse effettivamente a migliorare il nostro pianeta, la nostra vita. Ma quello che poi è successo nei mesi successivi ha rafforzato incredibilmente, esponenzialmente quello che noi pensavamo. Oggi il marketing, sono convinto, è un ruolo importante e quello che andremo a vedere nel pomeriggio con il Manifesto del Marketing, che ci ha impegnati tutti, credo che possa confermare quanto sto dicendo. In realtà il suo ruolo è importante anche e soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da protagonisti, uno scenario economico caratterizzato da protagonisti non positivi, quale il debito, quale la contrazione della domanda, quale l'incertezza che regna sovrana. Le nostre economie sono condannate nei prossimi anni a livelli molto alti di debito pubblico, generatosi per contrastare i rischi di caduta delle attività produttive, di occupazione prodotte dal virus. E se ricordate, lo ricorderete tutti, già a marzo, immediatamente, appena si era capito quello a cui stiamo andando incontro, molte voci si sono levate per chiedere un'immediata immissione di liquidità, sostenuta naturalmente dallo Stato. Per tutti vi ricorderete il famoso articolo ormai che tutti citano e ricordano di Mario Draghi del Financia. Purtroppo però il debito e il deficit hanno raggiunto rapidamente livelli mai raggiunti prima in epoca di pace. Il Fondo Monetario calcola oggi che l'Italia ha un rapporto PIL-debito pari a oltre il 160%, contro il 134, 135 di soltanto un anno fa, e valuta in circa 3.000 miliardi di dollari il danno economico causato da questa pandemia all'Unione Europea. In realtà misurare il numeratore e il denominatore in questo momento è particolarmente difficile. Se è sempre difficile quando ci sono momenti di rottura strutturale dei comportamenti economici, in questo momento è ancora più difficile perché non solo c'è stato un momento di rottura, ma questo momento di rottura purtroppo non è affatto terminato e sta ancora dando brutti segnali a cui tutti dobbiamo in qualche maniera dobbiamo tutti contrastare. Basti pensare all'impatto di questa seconda ondata, ormai evidentemente un'ondata altissima, lo ricordava prima anche Federico Visconti, che ha indotto il nostro governo a deliberare un ulteriore piano di sussidi e ristori che si quantifica tra i 5 e 7 miliardi di euro. Il Fondo Monetario Internazionale ammonisce di non interrompere le misure straordinarie messe in atto dai governi e dalla BCE, proprio per evitare di vanificare gli sforzi finora sostenuti. Passatemi
la battuta amara, come è successo sotto il profilo sanitario. Abbiamo probabilmente con i comportamenti dell'estate un po' annullato e vanificato gli sforzi fatti in primavera. Per cui anche l'Unione Europea va in questa direzione di non sospendere questi aiuti, e sappiamo bene che è stato sospeso anche il patto di stabilità per il 2020-2021. Per cui di fronte a queste soglie di debito che una volta sarebbero state considerate inimmaginabili, ma che oggi sono divenute invece inevitabili, esistono posizioni diverse tra gli osservatori, tra coloro che hanno una voce in capitolo nel nostro Paese. Per cui molti sono attenti a valutare come si possa iniziare a ragionare sulla restituzione di questo debito, come in qualche maniera può essere opportunamente costruito un percorso per poter andare a rimborsare prima o poi o a ridurre questo debito per non farlo gravare sulle generazioni future. Ma ci sono anche altri osservatori, uno per tutti, il presidente della Conf, che invece in maniera più pragmatica, forse potremmo dire in maniera più cinica, ha ricordato che la storia economica insegna che i debiti pubblici non vengono mai rimborsati, ma sono rinnovati sopportandone gli oneri relativi. Per cui il vero problema è oggi il costo, il vero problema è il costo dell'indebitamento e l'andamento della crescita reale. Cioè, in altri termini, il debito deve essere bilanciato da adeguati investimenti piuttosto che da sussidi assistenziali, che poi in questa fase sono anche quelli purtroppo irrinunciabili, in modo che il passivo e l'attivo si vadano ad equivalere. Malgrado queste posizioni diverse, tutti oggi concordano che la sostenibilità del debito dipende dalla qualità degli investimenti. Questi devono essere diretti alla crescita economica, al fine di migliorare il rapporto tra PIL e debito pubblico. Per cui, mentre i frutti della laboriosa negoziazione con l'Unione Europea ancora non hanno dato gli esiti sperati, non sono ancora disponibili i sospirati aiuti, l'attenzione oggi si pone su come investire bene il debito per riattivarlo. Questo è il cosiddetto debito buono, di cui si parla tanto e che in sostanza consiste nel debito volto all'incremento degli investimenti e delle imprese, dei consumi delle famiglie, cioè riattivare domanda sia delle imprese che delle famiglie e dei consumatori. Secondo logiche che potremmo definire keynesiane. E quindi è in atto un fitto dibattito in questo momento, un fitto dibattito sugli interventi più opportuni in termini oggi detto di policy mix, cioè interventi di politica monetaria e politica economica. Per quanto concerne la politica monetaria, è sicuramente utile, necessaria, una politica monetaria accomodante, anche di tipo non convenzionale, per contrastare i rischi appunto di deflazione del debito e quindi andare a ridurre i possibili effetti negativi. Tuttavia siamo in un contesto a forte rischio di trappola della liquidità, per cui non si può prescindere, anzi è fondamentale ragionare una logica di politica di bilancio. E torniamo al discorso keynesiano, favorire gli investimenti. A questo dibattito sui giornali fino adesso è mancata la voce nostra, la voce del marketing, io direi proprio in generale la voce del management. Diciamo che c'è un grande assenza al dibattito, di cui però il rischio è che ce ne accorgiamo soltanto noi, se non sempre siamo invitati ad affrontare queste tematiche. E a mio avviso, per i motivi che andrò subito a illustrare, questa è una grave perdita, non tanto e non solo per noi che rappresentiamo questo tipo di disciplina, ma probabilmente anche per il Paese, perché noi possiamo fare un contributo, possiamo dare un contributo importante. In effetti questi investimenti andranno e sono rivolti senz'altro per fronteggiare le situazioni più gravi di coloro che si trovano in difficoltà dal punto di vista proprio, diciamo, sopravvivenza aziendale, sopravvivenza anche purtroppo in alcuni casi delle famiglie. Ma ben presto dovranno essere indirizzati verso i settori critici per la qualità della vita delle persone e quindi per il futuro.
il discorso che facevamo prima degli investimenti che devono essere attivo che fronteggia quel passivo rappresentato dal debito. Per cui occorreranno forti investimenti in sanità, ambiente, ricerca, istruzione, pubblica amministrazione, digitalizzazione, tutela del patrimonio artistico, ma andrà assolutamente rilanciata la competitività delle imprese. E in questa prospettiva, in cui sono certo si inserisse anche l'esortazione del Presidente di Conf Bonomi, che diceva dobbiamo evitare di diventare sussidi, stando una dichiarazione, oggi siamo appunto proprio in casa, una delle case di Confindustria, e io credo che questo messaggio, che ha creato un certo dibattito, anche qualche critica, credo che invece io lo vedo come aspetto positivo di esortazione a favorire il rafforzamento delle imprese, sistema industriale, quindi che passa assolutamente dalla capitalizzazione delle imprese, ma passa soprattutto dal riposizionamento di mercato. Riguardo a questa tematica, va anche detto che molti già evidenziano un aspetto importante e che è l'aspetto connesso alla selezione di questi investimenti. Naturalmente dopo una prima fase in cui ci dovranno essere, e ci sono stati, ci sono i cosiddetti ristori, poi si dovrà passare ad una fase di sviluppo che dovrà necessariamente fondarsi sul mercato. Cioè occorre in altri termini riattivare, a mio avviso, il ciclo produzione, distribuzione e consumo, e questo deve avvenire sulla base dei bisogni dei clienti, ricostruendo relazioni di fiducia con loro, secondo modelli tipici del marketing. Occorre considerare la domanda in una visione senz'altro più orientata alle esigenze della società e delle future generazioni, ma occorre partire senz'altro dalla domanda. Questo, se mi consentite, potrebbe essere un tema legato, dovremmo parlare di marketing buono, per parafrasare la dizione oggi in auge per quanto concerne la finanza, per quanto si definisce, come abbiamo visto prima, il tipo di debito. Cioè il marketing buono è quello necessario per identificare e comprendere i bisogni effettivi individuali e sociali e per aiutare le imprese a posizionare e costruire l'offerta. E quindi si distingue dal cosiddetto marketing, quello che potremmo chiamare marketing cattivo, che è quello che crea artatamente desideri che poi spingono i consumatori ad acquistare. Il marketing fondamentale per comprendere la domanda. E qui va affrontato il tema chiave. Noi come studiosi di marketing siamo quelli che per natura, ontologicamente preposti all'analisi della domanda e alla sua comprensione per poterla poi tradurre in termini di input positivi per l'offerta. E dobbiamo sottolineare una cosa con grande chiarezza, che questa crisi economica è certamente dovuta alla riduzione dell'offerta per le chiusure a cui abbiamo assistito e per certi provvedimenti di limitazione delle attività produttive per questioni di sicurezza sanitaria, ma è in gran parte dovuta alla grave appunto contrazione della domanda. Questa risponde, a mio avviso, a tre fattori. Il primo, senz'altro, va visto, il primo problema va senz'altro visto nella minore disponibilità delle altre categorie reddituali, di cui abbiamo parlato, e naturalmente faccio riferimento ai lavoratori che sono rimasti senza lavoro o in cassa integrazione, che hanno visto il loro precariato diventare ancora più precario, alle piccole partite IVA, ma anche alle piccole imprese familiari, su cui diciamo, si è scatenato questo uragano. Secondo luogo, la domanda è collegata anche, questa contrazione della domanda è collegata anche alle caratteristiche particolari. Nel senso che la crisi sta agendo in termini verticali, non su tutta l'economia in generale, ma su alcuni settori ben specifici. In altri termini, sono soprattutto vittime, come tutti noi sappiamo e vediamo quotidianamente, sono soprattutto vittime di questa crisi tutti i settori e le imprese
che si trovano più a diretto contatto con quelle misure del distanziamento sociale, della particolare una spinta attenzione alla pulizia, tutto quello che oggi sta condizionando il nostro comune agire, per cui sono settori come il turismo. Io non devo ripeterlo in questa sede, ma li conosciamo: il turismo, il trasporto, lo spettacolo, la ristorazione, la convegnistica, e su questo sorvoliamo perché ci siamo battuti bene grazie a Chiara e a tutto lo staff. Le compagnie aeree crocieristiche sono tutti settori in cui l'impatto della pandemia è assolutamente stato devastante, ma ci sono anche altri settori che invece non hanno subito un simile impatto, ma hanno comunque richiesto dei riposizionamenti, e altri invece che stanno assolutamente volando. E nel corso di questa conferenza avremo testimonianze, abbastanza a quello elettronico da consumo o a quello di tutto il settore connesso ad internet, al digitale. Il terzo motivo di questa terribile contrazione della domanda è quello più rischioso, è quello che è più difficile da inquadrare. Il terzo motivo è proprio l'incertezza che grava sulle decisioni di tutti gli attori e che dipende a sua volta da tre fattori correlati che sono stati ricordati dal governatore della Banca d'Italia in una sua recente intervista. Io li riporto perché li considero assolutamente, sono assolutamente d'accordo con quanto dice ed è poco da discutere. Il primo fattore di incertezza è la durata stessa della pandemia. Noi non sappiamo né quando finirà. Qualcuno negativamente addirittura sostiene che anche con il vaccino potranno esserci delle ricadute, altri che comunque potranno esserci in futuro altri tipi di questo genere di virus, ma in ogni caso diciamo le preoccupazioni sono altissime e impattano sul secondo motivo. Il secondo motivo, oltre il motivo di incertezza, oltre la durata della pandemia, è quello sugli effetti di tipo psicologico. Cioè in realtà è evidente che le scelte di investimento delle imprese e le scelte di spesa dei consumatori sono spesso sospese, rinviate. E questo è documentabile anche dai numeri. Io ne ho segnati alcuni, non voglio fermarmi troppo su numeri che sono in continuo cambiamento, ma alcuni dati sono emblematici. Secondo l'Istat, il reddito disponibile alle famiglie nel secondo trimestre del 2020 è diminuito del 5,8% rispetto al trimestre precedente e che con un crollo dei consumi dell'11,5%, quindi da un trimestre all'altro meno 6%. L'Eurostat poi dà un altro numero che può essere molto importante, perché gli effetti di incertezza sono per loro natura difficili da misurare. Se in passato il gioco di parole è incerta la quantificazione dell'incertezza, però c'è un indicatore che è perentore, ed è il tasso di risparmio. Qualcuno lo chiama il tasso della paura, no? Il tasso di risparmio perché? Perché quelle non spese, quelle scelte di non spendere, quelle scelte di non investire, in alcuni casi si traducono in un accumulo dei risparmi sui depositi. L'Eurostat ha calcolato che nell'Eurozona si registra un tasso di risparmio record salito dal 12,5% al 24,6%, cioè si è raddoppiato. In Italia addirittura è salito da gennaio a luglio dall'8 al 18%. A questi dati si è aggiunto l'ABI, che proprio nei giorni scorsi, nel fare questa relazione, io l'ho cambiata almeno 10 volte, perché arrivavano sempre nuovi dati, nuovi input, che hanno purtroppo quasi tutti nella stessa direzione, non del tutto ottimistica, ma l'ABI proprio pochi giorni fa ha calcolato che i depositi bancari hanno raggiunto quota 1.682 miliardi di euro, con un aumento anno su anno dell'8%, pari a 125 miliardi. Cioè, rispetto all'anno scorso, sui conti correnti ci sono 125 miliardi di euro in più, sui conti correnti.
Questo valore complessivo è ormai quasi pari a quello del prodotto interno lordo italiano, che è di 1787 nel 2019, il che vuol dire che ci stiamo avvicinando ad un pareggio tra risparmi sui conti correnti, depositi sui conti correnti e prodotto interno. Questo lascia pensare ad alcuni che potrebbe esserci una patrimoniale, ma questo in realtà sarebbe un elemento che noi non potremmo considerare positivo, perché andrebbe a impattare non solo sulle tasche di tutti coloro che hanno risparmi, ma purtroppo anche sulla fiducia. Ma a prescindere se ci sarà o meno questo pareggio tra depositi privati e prodotto interno lordo, noi dobbiamo senz'altro fare riferimento ad un altro aspetto, che questa pandemia ha accentuato probabilmente ancora di più le forbici, i divari tra le classi ricche e le classi povere del paese e non solo del nostro paese. Questa è una spirale negativa da cui alcuni, questa spirale negativa di cui stiamo parlando, per cui c'è la paura, l'incertezza, sale la propensione al risparmio, scende la domanda aggregata, si riducono l'attività produttiva, l'occupazione e il reddito. E si torna fondamentalmente agli stessi livelli di risparmio. E in questo contesto mi sia consentito dirlo, probabilmente con riferimento a questo incremento di risparmio da parte di chi può tornare ben utile anche il cosiddetto marketing cattivo. Per cui nella misura in cui questo marketing serve a riattivare la domanda, ridare fiducia e rigenerare produzione e occupazione per tutti. Per cui io credo che ci sia questo secondo spazio, oltre un primo spazio per il marketing buono, chiamiamolo così, volto a identificare bisogni e esigenze effettive degli individui e della società. C'è anche spazio, probabilmente c'è anche utilità del cosiddetto marketing cattivo, il tanto bistrattato, marketing che obbligherebbe e costringerebbe le persone a comprare. Questo potrebbe essere un elemento importante e certe tecnologie, un certo progresso tecnologico, si pensi all'intelligenza artificiale o soprattutto a tecnologie di realtà virtuale, in realtà aumentata, possono contribuire in qualche modo a creare degli ambienti favorevoli al consumo. Il terzo motivo terzo fattore di incertezza dopo la durata della pandemia e la cosiddetta pandemia psicologica è quello connesso alla difficoltà di prevedere il normal. Quali saranno gli stili di vita in normal? Quali saranno gli stili di vita che andranno a determinarsi in futuro? Quali comportamenti di acquisto e di consumo? Quale organizzazione del lavoro? E che ruolo avrà il digitale? La straordinaria difficoltà in materia del futuro frena ulteriormente l'investimento delle imprese, perché non si riesce a fare strategia. Oggi, prima l'amico Federico Visconti diceva dell'importanza anche dell'accounting, delle strategie aziendali, assolutamente sì, ma in questo momento è difficile riuscire a progettare. In un'intervista del governo fatta al Corriere della Sera al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco diceva che l'elemento che più lo preoccupa è proprio questo, come governatore della Banca d'Italia. Quindi con tutti i ruoli che ha legati agli aspetti finanziari, lui ha affermato che ciò che più lo preoccupa è la difficoltà di prevedere la domanda futura, domanda naturalmente in termini di consumo, di domanda derivata da parte delle imprese. E quindi sulle difficoltà di muoversi tra la politica fiscale e la politica monetaria. Naturalmente il governatore, ahimè, non ha fatto cenno al marketing, che invece è l'unica disciplina in grado di integrare i contributi di altre discipline di analisi del comportamento individuale e sociale, quali possono essere la sociologia, la psicologia, l'antropologia, ed è l'unica disciplina in grado di integrare queste altre discipline con gli strumenti di analisi, in modo da orientarli a costruire un'offerta, orientare quindi le imprese a costruire un'offerta sulla base della domanda effettiva.
Philip Kotler, padre del marketing management, ha dichiarato un paio di mesi fa, in piena pandemia, in piena ondata 1, se volete, in piena parte di questa pandemia, che quando la crisi del Covid-19 sarà finita, il capitalismo sarà passato ad una nuova fase. Non sappiamo se sarà così, lo dice Kotler, ed è da prendere assolutamente però in considerazione. Certo, quello che possiamo dire è che i consumatori saranno ancora più attenti a ciò che consumano e soprattutto si modificheranno i comportamenti sociali, il modo di relazionarsi e anche di salutarsi. Saremo più sospettosi verso il cibo, fuori casa, i luoghi affollati, più attenti alla salute, all'alimentazione, alle spese. Useremo con maggiore dimestichezza i social media, saremo più bravi a fare queste video call che ormai caratterizzano la nostra vita quotidiana, forse anche a fare eventi, spero non più soltanto online, ma magari in formato misto, fare lezioni nei professori da casa. Saremo soprattutto però più consapevoli della fragilità nostra e dell'ambiente. Per cui auspicabilmente in molti cercheranno migliori equilibri tra la famiglia, il lavoro e il divertimento e tra i consumi e i risparmi. E in questo senso potrà esserci forse un'accelerata verso il post-consumismo. E mi avvio alle conclusioni. Se il motivo per cui il marketing può essere utile è quello che ho illustrato, se gli spazi all'interno del quale il marketing può essere utile sono quelli precedentemente collegati, il terzo motivo e ultimo di questa su cui soffermarmi in questa relazione concerne come deve evolvere il marketing. E qua mi permetto di indicare due aspetti. Il primo è che possiamo constatare abbastanza facilmente che il marketing sta reagendo velocissimamente a queste nuove traiettorie. Lo sta facendo in maniera, secondo me, chiara sia da parte delle imprese sia da parte degli studiosi. Potremmo parlare al riguardo di un marketing per la crescita sostenibile. L'onda lunga dei bisogni di sostenibilità sociale e ambientale si propagherà ben oltre l'attuale emergenza, così come quella di sicurezza. E le marche più che mai devono dare fiducia. Ogni marca deve sempre di più mostrare come serve il bene comune. Mi sia consentito un esempio a cui faccio riferimento perché è particolarmente significativo. Forse qualcuno di voi hanno letto, c'è stata una conferenza, un evento in Campania, in cui è stato presentato un progetto meraviglioso da parte di Toyota, la città del futuro, la Woven City, la chiamano loro, una città completamente alimentata da energia pulita, dove tutte le più moderne tecnologie vengono utilizzate, quelle dell'automotive e non solo, vengono utilizzate a servizio dell'uomo. I lavori inizieranno nel 21, dureranno pochissimo, in poco tempo i giapponesi, questo in Giappone, saranno velocissimi a creare una città in cui ci sono pullman a idrogeno senza guidatore, che già sono disponibili, che si muovono in perfetto sincronismo, automobili a idrogeno, guida autonoma, capaci di scansare da sola ogni piccola buca sull'asfalto. Toyota. Per cui la via è segnata. Se una casa automobilistica, ossia una delle cause sicuramente di inquinamento, lavora su un progetto di mobilità completamente rivoluzionario, è chiaro che le imprese, le più evolute devono adeguarsi tutti a questo elemento. Però mi fa piacere anche constatare una cosa, e vorrei che fossero mostrate le due slide, una e due che ho preparato, e concludo il mio intervento nei 20 minuti che avevamo. Ecco, la prima slide è molto significativa. Vorrei che tutti la guardassimo, concerne noi e la slide della nostra associazione. Se considerate quello che vedete in questo grafico, io lo trovo straordinariamente emblematico. Pensiamo questo, la Società Italiana Marketing è nata nel 2003, senza una sezione tematica di marketing sostenibile. Riflettiamoci, nel 2003 non c'era una sezione tematica di marketing sostenibile. Ha ragione o ha torto, non voglio entrare, non c'era. E non c'è stata fino al 2012, non c'è stata nemmeno a Benevento quando organizzammo l'evento a cui sono ancora enormemente legato. Per l'emozione che mi dette, per il piacere di avere tutti voi nella mia università.
Dal 2013 è nata questa sezione tematica, è nata un po' pigramente, quasi di nascosto, 5 o 6 paper, 4, guardate, 2013, 14, 15, 16, si arrivano agli 8 paper del 2017-2018. Poi il boom l'anno scorso, prima del Covid, con 14 paper, e quest'anno addirittura 25 paper. Naturalmente è ovvio, non si può nascondere che il risultato è collegato al particolare momento, che speriamo di non rivivere mai più, ma io credo che sia un trend strutturale e non contingente, per cui siamo in presenza di un cambiamento radicale della nostra disciplina, in cui poi potremmo dire il prossimo passaggio con ogni probabilità sarà quello di abolire questa sezione tematica, laddove il marketing o sarà sostenibile o non sarà. Questa attenzione alle tematiche e al mondo reale credo che stia crescendo anche nei nostri studiosi. Io desidero ricordare il successo di una piccola conference, un piccolo workshop, diciamo piccolo per i numeri rispetto a conference come queste, ma non nel valore, che è stato fatto, è stato coordinato dall'editor della nostra rivista Daniele Dalli, pochi giorni fa, 15 giorni fa. È stato un successo straordinario. Se andate a leggere quei paper, io oggi avrei avuto anche voglia di dire, per capire cosa deve essere il marketing, andate a vedere quei paper. Lo dico perché in realtà si parla di sanità, di pazienti, si parla di nuove tecnologie, si parla del nuovo mondo legato al momento, all'epoca di cambiamento che stiamo vivendo. Per cui io ho grande fiducia negli studiosi di marketing, ho grande fiducia nel marketing. Ma consentitemi soltanto un ulteriore input, una spinta finale che voglio fare in questa relazione, e che è rappresentata dall'ultima slide. Chiedo la cortesia di proiettarla. L'ultima slide che ho preparato, la seconda, che cosa rappresenta? Noi abbiamo fatto, con il mio gruppo a Benevento, abbiamo fatto una ricerchina velocissima, più che una ricerca, una breve piccola quantificazione di data, e abbiamo considerato il quinquennio 2015-2019 più di spiccioli di scampoli del 2020 delle riviste principali italiane. Abbiamo notato, guardate con attenzione, che su 364 articoli concernenti il marketing, quindi tutti quelli di micro e macro marketing e tutti quelli di mercati e competitività, Italian Journal Marketing, pochissimi appena nati, ma a cui aggiungiamo quelli di marketing di sinergia e sintonia nel periodo considerato, abbiamo calcolato 364 più. Amici, di questi il 90% concerne il micro marketing, soltanto il 9%, 91%, e il 9% concerne il macro marketing. Io mi sento di invitare calorosamente tutti a riflettere su questi numeri. Io sono convinto che forse con un po' più di coraggio per certi aspetti, ma anche di un diverso tipo di prospettiva, dovremmo sforzarci di studiare gli aspetti macro connessi al marketing. Fare una battuta. La prima metà del manuale è stata ormai trascurata rispetto alla seconda metà. E io credo che questo possa essere un elemento importante, perché io mi sono sempre convinto. La teoria non deve inseguire il cambiamento, non li deve inseguire. Anche con velocità, anche con tempestività, non si deve limitare, o meglio, non si deve limitare ad inseguire i cambiamenti, ma li deve guidare. Io sono sicurissimo che i giovani che fanno parte di questa comunità scientifica, ancora più di noi ormai più anziani, credo che abbiano ben chiaro questo concetto e abbiano soprattutto la capacità di andare in questa direzione. Per cui il marketing potrà essere utile non solo in situazioni di crisi, ma probabilmente e auspicabilmente anche per creare condizioni perché certe crisi non avvengano più nelle dimensioni di quelle a cui stiamo assistendo. Io ringrazio tutti della pazienza con cui mi avete ascoltato e naturalmente mi pregio di
proseguire la nostra conferenza, che avrà dei momenti molto importanti, innanzitutto oggi con i due presidenti. Questa è una novità che abbiamo introdotto quest'anno. Il presidente dello Steering Committee, Luca Bonanzera, il presidente del Marketing, a cui sto per dare la parola a loro due, e poi avremo il seguito della giornata con una sezione di ricerca molto molto ricca che prenderà avvio subito dopo. Do la parola a Luca Bonanzera. Luca, grazie di essere sempre con noi insieme, del tuo lavoro che fai quotidianamente, e quindi a te la parola per illustrarci le novità sullo Steering Committee. Sì, Luca, sei in onda, quindi puoi iniziare a parlare. Ok, Grazie. scusate, ma mi ero disconnesso per un problema purtroppo di connessione. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io voglio ringraziare l'Università Carlo Cattaneo per aver organizzato questa conferenza, e in particolare la professoressa Chiara Mauri, che, come dire, con la consueta determinazione ha gestito tutti gli imprevisti e ci ha portato qui oggi. Mi fa molto piacere vedere che si parla di marketing per una società migliore. Questo perché come rappresentante del mondo imprenditoriale, come presidente dello Steering Committee, questo aspetto, questa dimensione del marketing vicina alla società civile, vicina al miglioramento dell'ambiente in cui viviamo, vicina anche non solo alle tematiche più strettamente legate alle imprese, è un qualcosa che accomuna molto le imprese. Oggi sempre di più le imprese, come dire, debbono preoccuparsi non solo di quello che è l'attività economica che ognuna di queste rappresenta, ma sempre di più c'è una tematica di vicinanza all'ambiente, alla società e al beneficio che le imprese creano per la società. Vi dicevo, come Steering Committee mi fa piacere portare un po' quelli che sono i messaggi principali e soprattutto quelle che sono le dimensioni sulle quali si può lavorare insieme. Penso che sia utile per fare questo vedere il contesto in cui oggi le imprese si trovano, per capire quali sono le priorità anche in termini di risposta da parte della Società Italiana Marketing e di tutto quello che sta dietro la Società Italiana Marketing, in modo particolare il tema delle università. Bene, noi ci troviamo in un contesto dove la trasformazione sicuramente non è una novità per il mondo imprenditoriale, ma vi devo dire, guardata dalla prospettiva di questa crisi sanitaria, di questa pandemia di cui si è parlato, le imprese sono passate da una ordinaria trasformazione, che è quella che avevamo, che parecchi settori avevano già vissuto da tempo prima della pandemia, ad una situazione veramente straordinaria. Si sono visti anche in alcuni dati raccontati nella relazione del nostro Presidente. Io vorrei, puntare l'attenzione su un paio di temi che ci aiutano anche a capire poi come possiamo trovare all'interno della Società Italiana Marketing un valore aggiunto rispetto al mondo imprenditoriale. Questo è un paese che in un trimestre, nel secondo trimestre del 2020, ha perso 13 punti percentuali di prodotto interno lordo, dopo averne persi 5 punti nel primo quarter. Non so se mi sentite o mi vedete, perché ho visto che c'è un messaggio sulla chat che forse non vedete. Vado avanti comunque. Ok, mi dicono che invece mi vedono, quindi è un tema più magari di qualcuno. Vi dicevo, ci troviamo in questo contesto, no, di forte calo del prodotto interno lordo, dall'altra parte abbinata a questa situazione che è vero che ha toccato di più alcuni settori,
ma la media complessiva porta ad un calo così rilevante. Ovviamente alcuni settori hanno avuto anche un beneficio da questa situazione, però come dire, la media è una media che porta a questo risultato. Dall'altra parte questo aspetto è da un lato toccato significativamente da quello che è il calo della domanda interna da cui si è parlato, ma vicino a questa cosa c'è anche un significativo calo degli investimenti. Significativo calo degli investimenti che in Italia nel primo semestre vale 18 miliardi di euro, e questo, come dire, è un elemento di fortissima attenzione per quanto riguarda il mondo delle imprese che dall'altra parte, no, si è significativamente preoccupato in questo contesto di gestire quella che è la liquidità dell'azienda per poter andare avanti in uno scenario che rimane parecchio incerto. Allora, se abbiniamo questa cosa alle tematiche anche legate a un aumento di quelli che sono i risparmi precauzionali, direi, che, come è stato citato, il 18% in Italia non si vedeva oramai da parecchio tempo, non c'è mai stato un dato trimestrale così significativo nei 20 anni dell'euro. Bisognerebbe tornare all'inizio degli anni 90, quando però il contesto era un contesto di alta inflazione, alti tassi, come dire, è un risparmio forzoso, non un risparmio precauzionale. Bene, le imprese si sono trovate in questa condizione. Tra l'altro, importante ricordare che la risalita di quello che era il prodotto interno lordo in Italia, come dire, stimolato molto dalle esportazioni, su cui parecchie imprese lavoravano in questa direzione, questo motore ha significativamente rallentato, e soprattutto non avevamo ancora recuperato prima della pandemia quello che era i dati di produzione post, diciamo, crisi 2008. Teniamo conto che invece i nostri cugini tedeschi piuttosto che francesi o spagnoli erano ben sopra prima dell'inizio della crisi anche di questi dati. Se guardiamo il dato della Germania era addirittura 15 punti sopra. Vedo questo, come dire, questi elementi di attenzione, perché questo ci porta anche a capire quali sono gli elementi di urgenza su cui le imprese si sono focalizzate in questo periodo in modo particolare, e soprattutto direi quella che è stata la necessità in questi mesi per le imprese sostanzialmente di reinventarsi tante modalità con cui era necessario fare business. E guardate, su questo vorrei veramente puntare l'attenzione. La tecnologia non è il fine. La tecnologia è un grande abilitatore, è un grande acceleratore. La tecnologia, dovessi dirvi, è il lievito che fa crescere il pane del cambiamento dei processi aziendali, perché lo favorisce, ma il resto è fatto da altre situazioni e dalla soprattutto necessità di sviluppare all'interno delle aziende delle nuove competenze. Allora, questo aspetto, diciamo, di ripensare a tutto quello che è, come dire, la pandemia è stato, come vi dicevo, un acceleratore anche della necessità di rivedere i processi produttivi, di rivedere la distribuzione, di rivedere l'interazione con i clienti. Allora, su tutte queste tematiche servono quelle che dico nuove competenze, che non sono necessariamente delle competenze tecniche. Oggi in Italia si ha una verticalità su competenze scientifiche e tecniche molto profonde. Dobbiamo riuscire a arrivare ad avere un'altrettanta, come dire, focalizzazione nel far crescere invece quelle che sono le competenze che in questo momento particolare servono. E mi riferisco in modo particolare al pensiero strategico, alla capacità di fare innovazione, alla capacità anche di avere processi gestionali che sono in grado di ridirezionare quelle che sono oggi le necessità di un'azienda. Mi riferisco in modo particolare anche alla capacità di sposare una cultura del futuro che oggi nelle aziende, soprattutto se pensiamo al tessuto economico italiano, non dimentichiamoci che il tessuto economico italiano è fatto dal 95% di piccole e medie imprese. 95% di piccole e medie imprese vuol dire oltre 4 milioni di iniziative che occupano il 45% della forza lavoro in Italia. Allora, questo ci fa capire lo scenario e anche la priorità che oggi le imprese hanno. Dovessi dirvi, questo ha avuto, e ve lo dico come presidente dello steering committee, ma anche come executive di un gruppo multinazionale, questa cosa ha avuto uno stimolo fortissimo nella riorganizzazione delle aziende.
nella modalità con cui i comitati esecutivi vengono costituiti, nel, come dire, nuovo ranking all'interno delle aziende delle priorità di alcune caselle organizzative rispetto ad altre. E questa cosa è un qualcosa che un anno fa non c'era. Era un qualcosa che, come dire, si poteva immaginare una riorganizzazione delle imprese in un'ottica che, come dire, viene chiamata agile, quindi molto più orizzontale, molto meno verticale, ma sicuramente non aveva una forza d'urto come è stata portata avanti in questi mesi di pandemia e anche, come dire, di criticità, non solo nel gestire i tempi attuali, ma anche nel gestire un new normal dal quale non si tornerà indietro. E quando vi dicevo una riorganizzazione generale, le posizioni legate alle competenze di marketing, legate alla pianificazione strategica, legate alla innovazione, legate anche a quello che è la capacità di sviluppare un pensiero critico e avere una interpretazione del mercato molto più forte. Queste cose sono delle cose che sono andate avanti e soprattutto hanno portato a un ribilanciamento rispetto magari a tematiche più tecniche, più specifiche, sicuramente vicino all'innovazione, ma vicino ad un'innovazione che era più letta come la necessità di una conoscenza tecnica degli nuovi strumenti o delle nuove tecnologie, che per la carità rimane, ma questa conoscenza tecnica, queste nuove tecnologie vanno guidate a monte da un pensiero strategico che si deve confrontare con una realtà che è totalmente diversa, che è molto più incerta e anche, fatemi dire, molto più confusa. Oggi le aziende devono abituarsi a convivere con uno scenario più grigio, più confuso, meno netto. Allora, questo, come dire, è di grandissimo stimolo, secondo me, rispetto al dibattito di oggi, perché in questo contesto in cui, come dire, si è caduti così in basso, i numeri che vi citavo prima sono dei numeri che solo un anno fa non solo erano impensabili, ma erano anche impensabili sotto la possibilità che si realizzassero negli anni 2000. Sono dei numeri che, come dire, che sono veramente eccezionali sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo tornare indietro all'epoca, come dire, dei decenni del dopoguerra per vedere delle variabilità così forti sul prodotto interno lordo. Ebbene, questa cosa, il fatto di essere oggi in questa situazione, quindi non è se accadrà, oggi la diminuzione è stata così evidente e stiamo convivendo con questa diminuzione, questo porta un elemento importante, cioè porta le aziende a essere molto focalizzate nel cercare di capire come organizzarsi per cogliere al meglio quelli che saranno i trend di crescita. Quindi per trovare la modalità con cui organizzarsi, farsi trovare pronti per quello che sarà la curva di risalita. Allora, io penso che l'obiettivo del tornare a crescere, l'obiettivo del creare delle competenze manageriali che hanno una poliedricità fatta di attività legate all'economia, attività legate al pensiero strategico, attività legate alle conoscenze analitiche, eccetera, trovino veramente la sintesi in quelle che sono le discipline del marketing. E guardate, la sintesi in quelle che sono delle discipline del marketing in una dimensione nettamente positiva, in un'accezione del marketing nettamente positiva. E io penso che questa cosa, come dire, deve essere anche da stimolo a questo punto verso l'università, adesso un'università aperta a questo, un'università che ascolta l'esigenza di trasformazione delle imprese, come vi ho citato, dall'altra parte, come dire, con la grande consapevolezza che c'è la volontà da parte delle imprese di andare in una direzione di raccogliere l'innovazione perché diventa l'elemento essenziale per sopravvivere. Quindi, signori, c'è il bisogno di avere da parte, come dire, di tutti gli attori, e penso che la società di marketing sia veramente un grande crocevia tra l'università, le imprese, le istituzioni, per far sì che, come dire, si remi in una sola direzione. Le imprese hanno molto bisogno di una comunità scientifica e delle competenze come quelle che stanno dietro alla società di marketing, agli atenei che voi rappresentate, ma penso che non solo le imprese hanno bisogno di questo stimolo e soprattutto di questa innovazione culturale, ma sia il nostro paese che abbia bisogno di voi, quindi
a maggior ragione una conferenza come questa è utile per il mondo delle imprese rispetto agli stimoli che vi ho dato, ma è utile per tutta la nostra comunità. Io vi ringrazio e ripasso la parola a questo punto a Riccardo. No, prendo la parola io e mi perdonerà Jerry se saltiamo perché siamo in ritardo sui tempi previsti, quindi cedo subito la parola ad Annalisa Tunisini per il coordinamento della sessione con gli editor. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Prendo la parola io e mi perdonerà Jerry se saltiamo perché siamo in ritardo sui tempi previsti, quindi cedo subito la parola ad Annalisa Tunisini per il coordinamento della sessione con gli editor. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Sì. Bene. Buongiorno a tutti, mi sentite? Però io sento la mia voce che arriva 20 secondi dopo. Continuo a sentire ripetere la stessa frase. Scusa Annalisa, sei contemporaneamente in due sia nello streaming, dovresti chiudere lo streaming per cortesia, grazie. Ah, ok. Continuo a sentire ripetere. Eccoci. Okay, good morning. Welcome to the session Marketing in the Editor's Perspective. I'm very pleased and honored to have hosts at the 17th Annual Conference of the Italian Marketing Associations, the editors of prestigious journals in the field of marketing and management. In particular, I introduce Daniele Dalli, Editor-in-Chief of the Italian Journal of Marketing, John Ford, Editor-in-Chief of the Journal of Advertising Research, Debbie Keeling, Associate Editor Europe of the European Journal of Marketing, Pervez Ghauri, Editor-in-Chief of the International Business Review, Helena Español, Editor-in-Chief of the Journal of Product Innovation Management, and Gianpaolo Viglia, Associate Editor of Psychology and Marketing. Our hosts have provided us with a video introducing the journal that you can find in the conference website. Dear editors, on behalf of the board of the Italian Marketing Association, I thank you again for having accepted to participate to our annual conference. Your words and suggestions will be very precious for all of us, and first of all for our young researchers. We think that your words and your experience can be inspiring and guiding our researchers, also considering that you benefit of a broad view on the studies that are conducted in our scientific field worldwide. You know, we have now 90 minutes we are a bit late, 12:30 to about 1 hour and 15 minutes, and 2 rounds of questions. The first round lasts about 40 minutes, about 6 minutes for each of you. In the second round, you have about 5 minutes to answer. At the end, we welcome questions from the audience. We can start from the first round, and the question I ask to all of you is related to the specific theme of the conference, titled Marketing for a Better Society. The question is, from your perspective as editor, can you identify 2 or 3 avenues to investigate on how marketing can make significant contributions for a better society? We can use the alphabetical order, and I ask Daniele Dardi to start. You have 6 minutes, Daniele. When you see a sign from me, you mean that you have just to close your intervention. Thank you. Okay, thank you, Annalisa. Thank you, Chiara, and the organizers for inviting me in this session. I am the editor of the Italian Journal of Marketing, that is actually the journal owned by the Società Italiana Marketing.
and published by Springer. Our journal is very new. We began to publish our papers this very year. So our experience as editors or people involved in publishing marketing research is actually a small one. This said, I go to the point and I try to answer your question, Annalisa. First of all, we often look at marketing as a kind of corporate process in which the very subject of the activities we do research about is the company and the professionals working in the marketing function within the company. In my perspective and in my experience, I think that within marketing we can find research areas and kind of subfields in which the very subject of the marketing activities and processes is not necessarily the corporate side. We have macro marketing perspectives in which a number of scholars try to give the audience the opportunity to understand the impact of marketing activities at a general level for the environment, for social contexts, and for the society in many different perspectives. We have consumer behavior areas and research that can fruitfully investigate how much and how in general consumers and users perceive marketing activities and related effects and outcomes. So one of the things I think marketing scholars should do in order to provide new and original research perspectives from the point of view of the theme, of the general theme of this conference, is working toward the direction of, first of all, comprehension. That is, marketing activities should be contextualized in market settings, societal settings, environmental settings, in order to let the people understand what happens with marketing in a more general sense. That is, comprehension means that we should better understand antecedents, actual activities, and related outcomes of marketing programs and activities. More in detail, I think that we should be able, as scholars, as well as editors, to measure these outcomes. Usually marketing metrics are often seen as alternatives or complementary of corporate financial measures. One of the things we should do is still work on how to provide effective measurement tools for the outcomes of marketing activities for the society and the environment. And in this way, complementing what other scholars from other fields, I think about management, accounting, finance too, and complement the work done by these kind of colleagues and integrate our perspective together with the others. I think that in this sense, marketing people and marketing journals are able to provide theoretical and methodological frameworks in order to better understand how management professionals, marketing professionals, and companies in general can actually provide contributions for a better society and more sustainable marketing and management practices, and so on. I don't know if I have been effective in answering your question, Annalisa. I think that it's okay. By now, I can move on to the next colleague, given that we are a bit late and we have to save time in our session. Thank you, Daniele. So I ask John Ford to intervene. Thank you. Okay, thank you, Annalisa. Let me also echo Barry Babin, as I am in the leadership of the Academy of Marketing Science,
and say how much we appreciate our relationship with SIM. It's very important to us, and we want it to continue for quite a while. I would like to say that the Journal of Advertising Research, we are the oldest journal in the field of advertising. We were started in 1960. Our partner is the Advertising Research Foundation. It was created in 1938 and is one of the most important institutions in the world looking at the issues within the field of advertising. My concern certainly is where we bridge the gap between theory and practice. So the Journal of Advertising Research is a little different from the Journal of Advertising in that we must be able to show the meaning of the findings in terms of the theory. We need strong theory, but we also need good managerial insights. Now, in terms of trying to improve the quality of life and social issues, I think advertising has a very important role, and I see the journal as being focused on a number of different areas that could be very helpful in improving the quality of life and improving society. One of the things that I personally have been involved with for many years is the study of role portrayals in advertising. And one of the things that certainly I am concerned about, as many of my colleagues are concerned about, is the role of men and women in advertising, how they are portrayed. The issue certainly of idealized imagery in advertising. We are very concerned about, obviously, how people are presented, what that signifies. There is certainly a problem around idealized beauty. The trauma psychologically that comes from that. I'm very concerned about research being done to show what needs to be done. Now, obviously, this is, a lot has been done in terms of whether roles match those roles in society, and we know that they don't. Women are objectified. We know that better imagery will certainly help normalized beauty. Some of these issues will certainly, hopefully, start to dispel some of the psychological trauma that's been created by people seeing these idealized images and not understanding that they don't have to match up to those idealized images. What's also interesting now that requires more research is men and advertising. Because what we're starting to see is a lot more issues involving males not believing that they're meeting the right image projection, that men are supposed to be much more fit than they actually are, that men are supposed to act in certain ways. The stereotyping of men and women is all in question now. Certainly because of the gender fluidity that we're seeing in the advertising area. We need to be much better understanding the different gender iterations that are involved. We understand now for masculinity, as an example, there are 22 different kinds of masculinity now. There are many different audiences that expect to see themselves presented in ways that are in keeping with their expectations. And we have to be much better in terms of segmentation, understanding the minds of our consumers and what they expect to see. I get a lot of research that's oriented towards content analyses, and for the Journal of Advertising Research, that's not appropriate for us. We need to go beyond that, because all content analysis does is give us an idea of what people are being exposed to. It doesn't tell us how they feel about what they're being exposed to. So our goal is to try to make sense of that from their perspective. So look at this whole idea around LGBTQ, gender issues, transgender, all of these types of things are raising very serious questions about how advertisers portray men and women in ads. I would also argue that there's another side which is important as well, which is unfair advertising claims, setting up an opportunity for, puffery in advertising. We need to be much more honest in the way that things are being presented. So we need to work on the ethical side.
of advertising. These are areas that require a great deal more research. So I certainly urge people to realize that advertising has a role which has a public policy side to it. We need to think about how people are being portrayed, what that signifies to them, but also, are we doing things in the right way? Are we presenting the right information? Are we saying things that are true to life as we understand it? As you all know, we're in a very difficult situation in the United States right now with our administration and what is being conveyed to the rest of the world. And so this kind of thing is also being seen in academia, because there are questions about the quality of the research that's being done. So I would argue that good sound theory, good, well-justified hypotheses are part of the issue, and they're very important to us. But what's also very important is that we start thinking about what we're doing and what its impact is on the consumers that see these things. So hopefully that's answered your question, Annalisa, and I will turn things to the next of our panel. Thank you very much, John. Debbie Keeling. Hi. Thank you very much, as everybody else said, for having me here. I'm one of 3 regional editors for the European Journal of Marketing, and so I look after the papers submitted in the EMEA region. And obviously EJM is a general marketing journal, so that's kind of echoed in what I'm going to talk about today. For anybody who's met me, they know that this particular theme is very, very close to my heart, and I have been talking about this at other editor sessions as well. I think marketing has a really key role to play in addressing today's societal challenges, and particularly if we take as a guide the Sustainable Development Goals. The marketing discipline and people representing the marketing discipline can really play a role in helping to forward the development and advancement of the way in which we can address those goals. I mean, and we also need to recognize that we need to work as part of a multidisciplinary team in order to do that. So I would certainly encourage people to be actively working with people outside of their disciplines, because this is where real innovation comes, real innovative thinking comes. And the very much applied nature of marketing thought, marketing theory, and the way in which we research really gives us an advantage in terms of enabling us to bring about real change, i.e. bring about impact. And on those kind of more general points, you asked about 2 or 3 avenues. I would say from marketing, there are 2 key themes that we see a lot of activity in, and on this model of working in multidisciplinary teams, bringing about impact. One is health and well-being. Now, there are kind of some obvious contributions that marketing can make there. From an organizational level, we have a lot to say about services and systems. On an individual level, we have a lot of contribution to make from a consumer psychology point of view, especially around behavioral change, and also, of course, effective communications. And from a relational point of view, we have a big role to play in terms of understanding co-creation and co-production processes. But I would also say that marketing can also be quite challenging to other disciplines when we're working with them around, for example, mental health. And working with mental health professionals, they welcome the fact that we challenge the way in which professional roles, for example, are thought, the roles of the consumer, and what the consumer can do. And I think that challenging thought is what I'd like to promote. And the other avenue we see a lot of opportunity in, and this has also already been echoed today, is sustainability. Now, sustainability has a lot of different meanings, but we have a role to play, for example, in the sustainability of organizations. We have the role to play in the sustainability of the environment, and very much along the same kind of more obvious contributions that I mentioned before around the organization, the individual and relational, but also in terms of the developing alternative paradigms
to more economic rational thought. So, around the role of the consumer. And I'm thinking along the lines of, new paradigms based on morality and responsibility, such as stewardship. And again, you can see what I'm saying is that marketing can bring quite a challenging way of looking at these big issues, challenging the way in which they're usually thought about. And because of that applied thinking, really helping to bring about applied change. And I'd also just like to echo what John was saying there. The equality, diversity, inclusion agenda is clearly something that marketing and marketers are involved in and have a role to play, and again, along the same lines. I hope that answers your question. Yes, thank you very much, Debbie. And I ask now Pervez to participate. Mic off. Yeah. Good afternoon, everybody. And as many of you know, I am editor for International Business Review. The journal is now 29 years old, and we are official journal of European International Business Academy. We serve mostly scholars who are doing research in international marketing and international business. In fact, these two fields are very close together. And those of you who know me well, I came from international marketing field, although I am professor of international business, but most of my research is international marketing. So there we have, when we started this journal, there was lots of discussion that we do not have very good journals in Europe. There were just one or two, and that American journals are not very open to certain type of studies. And then we started, and a couple of other journals started, but thank God we have done very well. So considering that, if we look at what are the themes which are more in focus these days, or which should be more in focus these days, the main issue is that we have to look at that multinational corporations so far have been always concerned with profit maximization. So whenever they go international, they only serve the elite population of that particular country, especially emerging markets. They serve just 5-7% of that elite market. They never think about the middle classes or lower middle classes or so. So in that connection, what is more needed is that how can we develop products? How can we do things for underserved communities? And most countries, I would say sometimes even in very good, some European countries, some communities are sort of not inclusive into the mainstream economic activity. So we have to come back to inclusiveness, but the idea is that how can we do that? And in that sense, we have been doing some research on social entrepreneurship. By social entrepreneurship so quite many people think entrepreneurship is the issue of small and medium-sized companies, but I don't think so, because entrepreneurship is even for bigger companies. And that is that how can we do social entrepreneurship, develop products and services for those communities which have not been served so far. So some companies are doing that, like Unilever and others, that they're going more and more deeper into the poverty-stricken communities. And then, of course, the issue is of ethics. We have already mentioned ethics has become very, very important. And no function in corporations is should be more concerned with ethics than marketing, because this is through the marketing, we send the message, and quite often we send misleading or dishonest messages. So that's why it's very important to see whether ethics is included into our marketing slogans and marketing activities and marketing strategies. And these days we talk about recycling issues. The plastic is a big, big issue. And how can companies incorporate buyback or recycling into their marketing and into their
into their strategies. And we think that the impact on externalities, that the multinationals should not be concerned only with their profit maximization. They should more be concerned what is the impact of their activities on the society as a whole. And that's where Debbie mentioned about SDG. So we have to think about Sustainable Development Goals that United Nations came up, and they think that we should achieve those by 2030. So the way things are going, it is companies' responsibility. They have also said that nobody alone can achieve those goals. The companies, the governments, the social organizations. So society, business, and governments have to work together. So any research who is dealing with these type of issues, where society, businesses, and politics are working together to make the life better for underserved communities, will be very welcome. And that's what I think we need. Thanks. Thank you very much, Pervez. And Helena? Yes, thank you so much, Annalisa. Great to be with everybody here. I'm Yelena Spaniol. I send greetings from rainy Munich, but out of my home office to everybody. It's great to be able to get together, even though we're all doing this virtually rather than being in the beautiful location, as we wish we all were. I hope everybody's keeping healthy and safe in these challenging times. I am the co-editor-in-chief of the Journal of Product Innovation Management, and my partner in crime sits in Tennessee over in the United States, Charlie Noble, and that should give you kind of the first indication of how global of a and really inclusive internationally scholarly community we actually serve. So we are represented on the EIC team, both in Europe and in North America. The journal, I have to say, is a little bit different maybe from some of most of the journals that we're hearing from today, because yes, we have marketing scholars who are publishing on our pages, and we've grown out of the marketing discipline with our founding editor, Tom Hustad at Indiana, and some marketing faculty who then followed as editors and editors-in-chief. But we do serve a broader community. So we have management scholars coming in, and those are both at the micro and macro level. We have applied psychologists coming to us. We have some operations research people. We have some design scholars coming, also some on the more technical side, engineering, management, etc. In the little video that I shared with you and the slide deck that I think Yara was able to potentially already circulate. If not, then it will come. There's much more information there. So I'm not going to go into those details. But the framing is really, we are very broad because innovation is, and innovation management is interdisciplinary in nature, right? So we have to connect across disciplinary boundaries, and the dialogue that we're seeking to create on our pages and within our community is trying very hard to connect these different perspectives. I believe it was Debbie who said this is very challenging, but incredibly necessary, particularly when we're looking towards creating good through our research and being able to advise both policymakers and management out there in companies. And so this is one of the characteristics, and I'm going to talk a little bit about this in the themes, trying not to repeat what has already been said, but maybe point out a couple of additional things that this community can think about. So from my perspective, one of the critical aspects, and again, I'm talking about innovation as kind of the engine, right? And innovation being
in the essence, identifying the right problems to solve and kind of figuring out the best way to come up with solutions and exchange them among the adopters, whether those be institutions or individuals, and the creators of those solutions out there in some kind of market place. So really focusing on this broadly, not just about manufactured goods or services innovation, but broadly solutions when we're speaking about innovation as solutions broadly. So one of the important directions is to understand, kind of create a more complete and integrated understanding of innovation management concepts and theories that bridge across these newly developing streams of inquiry that are very focused on these sustainability issues, on the ethical kind of decision-making issues, on the responsibility issues. So we have social innovation, we have responsible innovation, we have sustainable innovation, right? We can go down the list. We have lots of these concepts being developed, each one bringing something new to the table. But what we're missing is kind of an integrated full view of what does that mean, and not only in a specially dedicated enterprise, but as has been said before, in for-profit firms, right? In also social enterprises, in public entities, etc. And so when we're talking about this, it really comes down to answering questions that we don't have good answers to right now in theory and in our literature, but they go towards organizational design, for example. They go towards organizing across functions and disciplines in companies, and integrating into the core of the company the logic of full or total value management, right? Impact, basically, management. And for us, that would really mean how do you connect sustainability or CSR and innovation functions. We don't have good answers to questions such as how do these actors, organizational, but also market actors that are coming with the hats on to ensure sustainability or ethical decision-making, impact management more broadly, how do these actors intersect in their functions, in their decision scopes, domains, in organizations and in the marketplace? And when we're blowing it out, and now with open innovation, really this becomes a system question as well. So there are these questions, research questions that we need to pursue more aggressively and build kind of an integrated, holistic picture. So this is one way in which I would suggest, and if I may just take one more minute to speak to the importance of methodological advances. I think this has been hinted at. John, you talked a little bit about that, right? And we heard also about metrics, but we need to think about new measures, new ways of representing and capturing the concepts that we're working on, right? And I think that's a really pressing issue that we need to bring not only into our research projects that are, and how we're publishing, but that needs to live as well, this kind of innovation and renewal, constant renewal, where we need to look to computer scientists, where we need to look to data analysts, where we might need to look to even the medical domain for inspiration and for the newest type of thinking to take in and develop our empirical capabilities, our measures, our ways, our methods, and bring that into our PhD programs critically. So I see those two avenues as critically important. There's tons more that I can speak to because, as Debbie said, I'm also deep into this domain myself with my own research and my activities here at LMU and beyond.
also work in the health domain. But what you can see, for example, at JPIM specifically, there we had published on social innovation an issue in November 2019. And right now, and I think this is really important for this audience, we just launched a call for papers on a special issue on innovation that targets grand challenges in for-profit firms, which is exactly this integration of logics, different logics that needs to happen, and that we hear from the Business Roundtable, that we hear from, of course, the UN with the SDGs, that we hear from the World Economic Forum. But with that, I'll end because I think I'm out of time. Thank you very much, Helena, and Gianpaolo, now it's your turn. Many thanks for inviting me. I'm one of the associate editors of Psychology and Marketing. I will be the editor-in-chief of the journal from January on. Psychology and Marketing is published by Wiley, so is an American journal, and we do care about fundamental insights on consumers. Going forward, we will have a structure with 5 associate editors covering the regional areas, exactly like European Journal of Marketing, like Debbie presented before. And we will also have a research note editor covering shorter submissions that are all relevant current topics. Well, you already said quite a lot of things, so I'm not gonna over repeat, and I am conscious of time. I know that you have time constraints. So let me just say one specific thing on the methodological advances to discuss what Elena and John presented before. When we want to understand consumers, for example, it's really important to go beyond the intentions. So often we have all those studies measuring behavioral intentions, and this is might be really problematic because especially with topics like sustainability, green, and so on and so forth, you have a huge social desirability bias. So people will tell you things that they will not actually do. So running field experiments or at the very least include some behavioral realism in your dependent variable is really, really important. And right now with the internet, you have measures of behavioral realism. I encourage you to look at manuscripts explaining how to measure behavior. And it doesn't necessarily mean to have a field study. You might measure it online with conversion rates or attention checks and so on and so forth. But it's really important to test some form of behavior going beyond the behavioral intention. So that's one of the main points I wanted to discuss. In terms of topic, you already discussed sustainability. Of course, we are interested in services. We are interested in the area of pricing and promotions, because especially now with COVID, many people are struggling financially, so it's really important to understand how marketers can make products, goods, and services accessible to consumers, and also trying to surpass expectation, the goal of customer delight. So I will stop here because I know that we are running late, but I hope it's a brief overview that is useful. Thank you very much, Gianpaolo, and thank you to all of you for the numerous avenue of research that you have suggested, but also for the attention you have highlighted that we need to have on multidisciplinarity, as well as on the methodology to be adopted, especially when we have to combine marketing and management issues with topics such as sustainability, social issues, ethical issues, diversity, and so on. I will move now to the second round, and you can choose one among the following questions. Please feel free to choose the topic you want, and you have about 5 minutes.
which are the main topics, conceptual approaches and methodologies prevailing in the papers submitted and published in your journal in the last 2 years, and which are the ones you suggest authors to develop from now on to 1 year in order to get the attention of your journal? This is the first question. The second question is, which is the level of connection with real empirical context and real problems showed by the paper submitted to your journal, and which is the attention you give to conceptual paper? The third question, if you can cover just shortly, this is at the end of your answer, is the number of papers received by your journal increased or decreased during the pandemic? In case of increase, have you faced a desk rejection process? And which are the variables guiding the desk rejection process? Thank you. Daniele. Okay, I think I will go on with the second question about the level of connection of papers published in the Italian Journal of Marketing and real empirical context and real problems. I can begin answering in a very plain and practical way. The plain and practical way is that we have received a lot of empirically grounded papers, and basically this seems to be the mainstream of marketing research. That is collecting data, analyzing data, and give contribution, theoretical contribution that has to be empirically grounded, right? This is the more or less general approach we used to follow in order to bring further and further the frontier of our kind of knowledge. Usually we think that empirically grounded research is empirically relevant because we as academics actually consider the empirical reality we do research about is the very same kind of reality, of empirical reality, that professionals, people working in the institutions, and actually ordinary people live in their everyday life, right? So I can also answer in a more complex kind of fashion. I don't think that it is not necessarily the case that empirical research is empirical at all. When we do research, we decide whether to collect data in one way or another. We select subjects. We have different kind of samples. We can use databases. We can just grasp or get data out of repositories available on the internet. In all of these cases, we actually select a very specific aspect of the reality that is strongly influenced by the theory we use and the methods we use to address them. So sometimes empirical research is so reductionist in a way that it is not empirical anymore if you consider empirical something that has to do with ordinary life of marketing professionals, ordinary people, public agencies, and so on. Starting from this, I can also say that we are very much interested to conceptual papers, and specifically literature reviews. I think that sometimes conceptual papers can be very empirical. When academics decide to focus on theory building, they can provide very useful suggestions and implications for their colleagues, but also for other kind of stakeholders, that is decision makers on the public or the private sides, as well as for ordinary people, consumers associations, and so on. Good theories are not kind of sophisticated philosophy oriented thinking. Good theories can be very practical. Also, looking at what other people have done in the past in
academic research that is performing well-managed literature reviews can be very practical. It's very useful for give other researchers and scholars an idea of how to interpret and consider excellent research and results. But more in general, we are interested in conceptual position papers, possibly with a kind of critical stance. That is, scholars contributing with paradoxical or conflictual reading of extant theories. We would like people provide cases of theories that have been used in not necessarily appropriate ways, or highlighting how different theories conflict with each other. Our responsibility as editors is to give our contributors good suggestions in order to appropriately position their contributions, their cultural or theoretical advancements in such a way that this contribution can be useful for our readers. And in particular, I'm focusing on professional readers, that is those who are in charge of corporate decision-making or public agencies decision-making. So in a sense, and I'm going to conclude about this, conceptual papers and theoretical contributions can be very practical, but one of the responsibilities of reviewers and editors is driving authors towards this direction. That is, trying to let them understand that good theoretical contribution has to be communicated in such a way that can be useful also for practitioners, professionals, and also the society at large. Thank you. Thank you very much, Daniele. And John. Okay. First of all, let me say that about a third of all submissions sent to the journal come from Western Europe. So we are very happy to publish works from our colleagues in Europe. And we certainly have published a number of Italian author pieces in the journal. So I certainly encourage submissions. Let me talk from the standpoint of empirical. We are not concerned with the conceptual side of things because my mandate from the Advertising Research Foundation is to publish only immediately actionable research findings for use by the advertising industry. So what's really important for me is external validity. Internal validity is the issue. Conceptual papers we're not interested in, just conceptual. There's always going to be an important conceptual part of any paper that's going to certainly provide a strong theoretical foundation to sell a gap, basically, in the literature that is being pursued. But what's really important is how are you going to empirically test the hypotheses that are involved in such a way that you can provide really important insights, not only for scholars interested in that in advertising, but also how can advertising practitioners make use of the findings that are involved, which means think about this from a methodological side. Do you even have the right data in the first place? This is extremely important for me. Barry Babbitt and I have studied recently crowdsourcing and the whole issue around things like Mechanical Turk. We will not accept Mechanical Turk as empirically generalizable because we find too much lying and cheating and speeding that goes on there. So that is not an appropriate source of data for us. Student samples are not going to be an appropriate source of data. They're okay for assessing internal validity, but they are not appropriate because they're not generalizable for assessing external validity. Therefore, how can I possibly use that kind of data to produce meaningful managerial insights? And that's what's really important for us. So strictly conceptual papers are not of interest to us, but certainly we need a conceptual foundation being built.
Now, in terms of the empirical side of things, we certainly need proper methodology to be able to analyze the issues which are brought up in the hypotheses. So yes, advanced methodologies are important. Certainly when we talk about decision criteria for consumers, we think about structural modeling and how important that is, especially bringing in certain psychological traits that are going to be important in why people react the way that they do to ad exposure or whatever is involved then for our types of papers. I would certainly suggest that that any author interested thinks about, okay, how is this going to be used? How does this make sense? Have we really analyzed the data in the right way? I would also like to say that what's important here from a standpoint in terms of COVID, there are certainly going to be impacts on advertising as a result of COVID and the changes that has produced in terms of exposure to different media vehicles. And so that's going to be an important area for us. In terms of COVID affecting submissions to the journal, we see more submissions coming in than ever before, maybe because people have maybe a little more time to put into their research as a result of COVID, which has been valuable to us. The number of submissions is going up. Now, along with that, though, let me explain, as editor-in-chief of Journal of Advertising Research, I desk reject 70% of the papers that come in. Why is that? Because they're not positioned for the journal correctly. And that's something that's really important. You've got to read, anybody interested in any of our journals has to read what the contribution, the contributors, the instructions are for them in our journals and our websites, and make sure that you're looking at us from the standpoint of, do you understand what we're looking for? Do you understand what is important to us? For instance, no more than 7,000 words for us. I don't want a 50-page paper it's not going to help me. It's not going to get through the process. I'm going to have to come back to you and ask you to reduce the length of the paper. So if you think about this whole idea of what do we expect, it has to be positioned in a way that it answers a problem for advertising. Right? And so for me, if it doesn't do that, I'm not going to be interested in it. And also, if it's strictly conceptual, as I said, that's not positioned for us properly. So read what is important for each of the journals before you submit. Also think about, have you used the right referencing styles? Have you followed the procedures laid out in the suggestions to contributors? Okay, and I'll turn it to the next person. Thank you very much, John. Debbie. Thank you very much. I'm going to also address question 2. And the brief answer is that we accept and publish papers from conceptual and literature review papers through to basic research, through to applied research. So we do accept and publish all across the whole continuum. But where research is applied, we do expect very clear, and the key word here is actionable, implications. So when in every single revision of a paper, probably one of my lines to almost every author is, could you please rewrite your implications such that they're actually actionable? So is it really realistic that somebody does this? If you think about it, probably not. So where you're doing applied research, it needs to be exactly that, applicable. But I think for all, whether it's conceptual paper, whether it's literature review, whether it's basic research, whether it's applied research, my key message to all authors is, you're part of a conversation, an ongoing conversation. So be really clear to readers about what they do next. What was the point of reading that paper? Why? What do I now do with this that you're presenting? And that just is absolutely key. Just to come specifically to conceptual papers, what we
obviously with conceptual papers, the whole point of them is that they are about conceptualization. They are about advancing knowledge in an area in a clear way. And what we quite often get are quite descriptive papers that really don't have that critical view. I think, John, was it you who said about that critical view? That if you're doing a conceptual paper, then you're saying there needs to be some advance in this area. You're critiquing our current conceptualizations and you want to move on. A purely descriptive paper will not really help advance knowledge in that way. So we tend to steer clear of very descriptive papers from that point of view. And you also asked us to comment on rejection. So we regularly get 1,000+ submissions a year anyway. We have seen some increase, but there have been quite a number of other things going on. Just for example, in the UK, there's the REF exercise going on at the moment. We always see a peak, and I'm sure every other editor always sees a peak around any of those research assessment exercises that go on globally. So we also have that. I think probably the nature of some of the papers, I think that a lot of authors are very nervous about the fact that they can't collect the kind of data that they may want to have or plan to collect, that COVID has stopped that. So we do have conversations with authors around what would be an acceptable alternative. But, I'm going to echo what other people have said about rejection. Out of scope is, number one. You really make it very easy for a desk reject if you haven't met the scope of the journal. And poor preparation. When you submit something, you're saying it's ready to be published. It's at that point, and I think a lot of papers are submitted too soon, and they haven't really stepped up the level of development around their ideas. A very, very common thing that we see is, particularly with qualitative work, which we're very keen to publish, is that the depth of analysis is actually very superficial when we got a lot of these papers, and the revision rounds are all about getting the richness out of that analysis. It's also, when you submit a paper, it's a communication device, so you need to make it accessible. And we've had some incredibly interesting papers submitted, but they've been incredibly inaccessible. And it makes it very difficult for us as editors to say, okay, how long will it take to get this paper to actual publishable status? And so that's obviously one of the things we're always also looking at is when a paper's submitted, is how long will it get it to publication? How many rounds of revision is this going to have to go through? Really what you're looking at is you want a paper to be, going through 3 rounds of review, not 10 rounds of review, because that's not good for anybody and it prolongs the process. And it's very difficult to, perhaps for everybody to articulate, but what's the value of your work? And make it easy for editors to say, okay, I can see the value here, it's worth putting it into review. And then the reviewers can see it's worth putting it into revision. Thank you very much, Debbie. And Pervez. Pervez, we don't hear you. Yeah, sorry, I didn't. Okay, thank you. Yeah, so I think a lot has been said, but I have chosen to look at the desk reject issue, that because it is really becoming very, very important, and because most journals are not rejecting lots of paper without putting them into the review process. And for authors, it is very important because this is the very first hurdle they have to cross. If they don't cross that hurdle, the paper is not going anywhere. In our case, we have 76% of papers last year, 2019, 76% of the papers that were desk reject. Although when I am in conferences, etc., some young scholars do come and complain that this is not fair on young scholars that you desk reject so much. But I see it in another way, because I think in fact this is very good for young scholars and every
the author who submit the paper, because within a week or 10 days, maximum 10 days, but often within a week, they know whether this paper has a potential or not. So within a week, we send it back with 5 comments, 4 or 5 comments, that why we think this paper is not ready yet, like Debbie mentioned, that sometimes it's just not ready yet. So, or what is missing. So from author's point of view, this is a very good thing, in my opinion, that within a week they know whether paper has potential or not. And then, of course, it is very good from reviewers' point of view, because reviewers spend a lot of time without any compensation and without anything. And I am sometimes amazed how much time they spend on each paper. 3-4 pages of review and very thorough. So it is good for everybody that we know very quickly. So now that there is one more positive point to it, and that is that now that I said we reject 76% of the papers, that means the rest which goes 24% or 25% of the papers that go into the process, almost 50% of them get published. So this says a lot. This says that once your paper has gone into the review process and you are an author, you should be jumping with joy, because the editor has seen some potential in your paper, no? And then we send it for review, and then you get the first review back, and the reviewer asks you to do revise and resubmit. Then you should really be jumping with joy even more, because now not only the editor, but at least 2 or 3 reviewers also see that there is a potential in the paper. So this is very good, really. So that's why it is very important that you should not be afraid of desk reject. And most journals are now, you heard from John also, most journals are now having around 70% desk reject. So then the question comes then, why? What type of papers are desk reject? So first of all, both John and Debbie mentioned that you have to look at the journal, what the journal you are sending the paper to, and whether this journal is suitable, your paper is suitable to that journal. We are international business review. So we mostly get papers in international marketing or international business. So if your paper is not dealing with international topic or contents, this paper is not for us. It can be a very good paper, but it's not for us. So this is the very first thing I look for. So you have to see whether this paper is international in topic and content or not. And then John mentioned this also, you have to position the paper. The position is of 2 types. The first position is positioning in the topic, what topic you are working on. And can you position your paper in the topic? By that I mean, can you convince the reader that you know this topic, you know all the important studies, you know what has been published in this area. So we know that, yes, you know the topic. And the second is the positioning to the journal. Then you have to see whether this journal published these type of papers or not, and what type of, each journal has certain topics on which debate is going on. So you have to see whether there is a debate going on this topic or not, and whether you are trying to enter into that debate or not. And if you are not even aware of the 5-6 papers recently published in that journal, then that means you are not really positioned. So positioning to the topic and positioning to the journal is very important. And then, of course, the third thing I have here is the novelty, the new thing. What is new here? We also call it theoretical contribution. What is it you are going to contribute, no? So if you are doing the same thing again and again and again and again, and there is nothing new angle, no new context, no new constructs coming in, no moderation coming in, or this and that, that means there is no need of this paper. And normally we say, you have to tell us why your paper is needed. Then you say, okay, this is what I am going to contribute, which has not been done so far. And often we look for theoretical contribution. Quite often people don't even have theory in the paper. The other day I desk reject a paper and I pointed out that you don't have a theory in the paper. You have to have a which theoretical lens you are using. And he wrote back very angry letter saying,
How can you say I don't have a theory? I have 3 pages of literature review. So if you have a 3 pages of descriptive literature review, that doesn't mean you have theory. You have to pick up which theory you are going to use and what type of contribution you will make there. So then, of course, methodology has been mentioned. Methodology is, as you know, all academic things. If methodology is wrong, everything is wrong. You can have very beautiful graphs and tables, but they don't help. So, and methodology, the biggest mistake which sometimes even established authors do is they just explain how they have collected data. But methodology is much more than telling us how you have collected data. Methodology is to convince us that this was the most reliable way of collecting data. For this particular research question, this way of collecting data is the best possible way you have done. And then the second part of methodology is analysis. Okay, once you have collected the data, how you are going to analyze it? What analytical tools you are going to use? So for especially Debbie mentioned in qualitative studies, it's even more important because the common objection to qualitative studies is very subjective. Then it's your job to tell how you have tried to avoid that subjective issue, how you have tried to be more systematic and more objective, so that you can come with results which are reliable and you can believe in it. And then finally, also most people have mentioned is the instructions to author. This is very, very irritating for editor when you receive a paper and they is not following any of the instructions. If we ask for 8,000 words, it's 25,000 words. And if it is figures and tables and formatting and etc., it's very important. So you must read the instructions to the authors and comply to that. And then Debbie mentioned also consistent writing style. The problem is that most of us and many of the authors, especially in Europe, are not native speakers of English. So you have to get it through a language editor. So even I get the final version of my paper, let the editor go through it. So that's very, very important. So the most irritating thing for me is half of the page is in American English and half of the page is in British English. And that is also very irritating. So I think I stop here. Thank you very much, Pervez. Thank you, Elena. Yes, thank you. I had a chuckle there, Pervez, on your last comment. Absolutely, half mixed bag. All great stuff that was just shared by my colleagues here. So I'm going to try to keep it very brief and not repeat all the fantastic pointers that have been shared, which I largely agree with. So I'm going to address the 2 questions that Annalisa asked me to address. First, a little bit about the numbers, submissions, desk reject, just to give you a flavor how it looks like in terms of numbers on at JPIM. And the second one, types of papers, empirical, conceptual, etc., that we are what we are looking for really, and what we're publishing. So on that first aspect, we did see an increase in submissions. So typically we get around 500, 550 manuscripts per year. In September, we were already over the total that we've seen in the past 2 years, so 18 and 19. In 2020 September, we had already surpassed that, so we're on track to probably hit 600 for the year. I cannot say that this has been purely driven by COVID. I'm rather skeptical that we're all running around with all of this newly gained freedom and nothing to do. I certainly have a very different experience of that and the ramifications of the pandemic. But we have special issues that we had put out that have garnered a lot of attention on design thinking, on the human side of innovation, for example,
And so I think that helped push the numbers up as well. So I don't want to make any attributions to COVID here. That has not changed our processes at all in terms of desk rejection. So we're about 55% to 60% on desk reject rates, and exactly for the same reason. It does not fit. It doesn't fit into our scope. I'm not going to repeat everything. It was a beautiful panel discussion, so I don't need to repeat that. Exactly the same things. And with the upsides that Pervez noted, I think that's a really critical point. You get something back, and typically you get a blurb back on why this is not fitting, etc. One thing that maybe I haven't heard or was mentioned, we are on the desk rejection, just to point out, all of us, I believe, are using Authenticate. And so, of course, the ethical kind of and research integrity, we're all looking at that. And though that's also a bucket that we see, not that much, but we do see some, and we are very, very, we're very detailed in our assessment of the manuscripts that are coming in and assess them in that regard as well. That is on the numbers. Let me speak next to the empirical, conceptual, what kind of papers do we look for at JPIM? So JPIM, because we are, rather broad in the innovation management scholarly community, and we're coming from different disciplinary angles, there are also different methodological approaches that are being adopted. And because we go from individual level consumer phenomena that we're looking at, for example, in the adoption of innovations, new technologies, products, etc., to team-based questions, in an organization, how do teams work best together, to organization level, firm level, but also ecosystem, community level, platform level. Sometimes we go across all of these levels in different perspectives in the work that we receive. We are also thereby covering the broad range of methodological choices. There is what we first look at when a manuscript comes in is not so much what methodology is it, but does the methodology fit the research question? Because even on a single topic, right, or a single phenomenon, let's say adoption, etc., you can frame the research question, and this can be quite detailed, detailed differences in how the research question is posed that will demand a certain methodological approach, right? So that fit is what we're looking at. If, for example, come in and, there's some causal flavor to the research question, and then there is a qualitative, study that is presented, well, we can't quite get to it. We need that controlled kind of experimental approach. We might need to have lags in the data outcome versus predictor variables. We need to have lots of different considerations. And also, of course, the sample must fit. John talked a little bit about this on how appropriate it is the sample. And so, of course, if the research purports to investigate some kind of management decision-making situation and contribute to the theory and to implications in that domain, and then use as student level data, that's not always the right way to go. It should be quite evident. Now, however, if there are specific psychological dynamics that are being examined, maybe then in the MBA domain, maybe that could work, right? So what I'm basically saying is that, and that is often where things fall apart, that authors really need to be very clear and very concrete in their research question framing and phrasing, because that signifies clarity of thought, clarity of analysis, right, and clarity of methodological choices. I mean, everything kind of fits in the paper together. That is what we care about.
So whether it's structural equation modeling, whether it's experimental, whether it's kind of more of a network analysis, whether it's qualitative ground research, also conceptual pieces, right? We are looking to really publish most of that. What we do not publish and where we send people kind of to management or marketing science is, purely mathematical modeling. We're not modelers. We don't really speak to modelers because a lot of our, most of our work really is pushing the implications, just like John was saying, implications for the managerial domain. We have practitioner points that we ask authors to come up with, particularly at the end of the cycle, if they're getting accepted. So these, at the beginning of the article, we feature those 3 to 5 practitioner points where it's really a translational exercise that authors have to go through, and we try to support them in that. And we're also trying to get some of that material accessible to the practitioner members, which is the majority of the PDMA. This is the association, our parent association, through the platform that we call K-Hub, the Knowledge Hub at the PDMA website. I think it is very hard for conceptual contributions to come in and be very compelling. I don't think that many of our, PhD, our PhD programs, I'm going to have to be a little bit differentiated here. The PhD program landscape looks very different in the United States from Europe. In Europe, there is more of a project-driven development of junior scholars. And so that conceptual capability, the capabilities that are necessary of critical thinking, integrative thinking, kind of differentiating. I mean, Debbie McInnes has this beautiful article in JM, that we constantly kind of also suggest to our authors, if you're working on conceptual pieces, go and look at Debbie McInnes's work. That's gives you the nice language and understanding of the multiple different ways in which conceptual contributions can be made, particularly in the marketing domain. And of course, there are others that we send authors to. But that's, I think that's part of the field that we really need to push more ahead on that conceptual, rigorous conceptual thinking and theorizing. And so that's what we push our authors to do as well. And that's why we have these 16 associate editors that are able to help not just on different topics and themes, but help the authors work with different methodologies and methodological approaches, type of empirical studies. So we try to match our AEs very closely with what the papers are utilizing and what they're focusing on. Okay, thank you very much, Elena, and now Gianpaolo. Okay, so to finalize this, I want to say that it's really important that you start from a problem and make sure you provide a substantive contribution in the paper. When dealing with conceptual papers, I can tell you that generally we do not accept many conceptual papers, but the main reason is the one that was provided by Debbie before, and meaning that many conceptual papers tend to be very descriptive. So let me offer you a clear example. If you have a conceptual paper that provides a substantive contribution, for example, you were able to show that, imagine that you're working in the area of psychological threat under COVID. So you are checking what is happening during the pandemic and you are showing the psychological threats that you have during COVID and now how they affect changing consumers. So how they affect purchasing behaviors, emotions, and so on and so forth. That could be a conceptual paper, especially if you come up with clear figures and tables where it's possible to extract the contribution. I really think that often
we undervalue the value of figure and tables. So they can be really informative and they can help readers to see the contribution. So that's a first point. A second point that I wanted to make to avoid the desk rejection. What should we do? Well, first of all, having a very clear, concise, and informative abstract and introduction. So it should be very clear what you are solving with the paper. And so, for example, often I see an abstract that concludes with implications are provided. Okay, what does it mean? It's an empty sentence. It doesn't say anything. So why should we care? Please do say the most important contribution, actionable contribution, like we said before. And to conclude, an important element is to offer a contribution that is generalizable. So we do generally tend to desk reject contributions where you have the region in the title. So imagine that you have a paper that says evidence from Piedmont, which is my original region in the north of Italy. So an international journal might not care too much about that. So the real point would be to include your regional investigation in the context, but then make a case why that regional investigation can be generalizable, why it's substantive, and so on and so forth. So really, I think that we need to be able to come up with something that goes beyond the specific context, but is relevant for multiple areas, multiple regions, multiple industries. So what can we learn from that specific area that can be applied somewhere else? Many thanks. Thank you very much to you and to all of you. Now we have a short room for questions from the audience. So if you want, if the participants want to make questions to our host, you can write the questions down in the field where you can write your questions. Thank you. As we are not seeing that screen, if Chiara or if someone can read the question. We don't see questions at the moment. So if there are no questions, Annalisa, can I mention something that yes. is becoming yes. that is becoming very important? That is plagiarism, because now more and more journals, we at Elsevier, my publisher is Elsevier, we have been told that we have to put through all the new submissions through a system that catches, like Turnitin type of system that gives us similarity score. And if any paper has 25% or more similarity score, then it should be pointed out to the author. If it is more than 35, it should be rejected right away. So we cannot put any paper in the review process if 25% or more plagiarism. And plagiarism is not just from any other source that people have copied or taken things from other sources, but even self-plagiarism. So even if it is with your own earlier published work, you cannot publish. You have to, as we know, all researchers, we have to rewrite things, you have to reconceptualize, and these type of things. So we have been told, so at the beginning and at the end, because then, as Debbie said, 3 review process have gone, and then before accepting again, even if it has gone through 3 revisions, when we accept paper, then we have to put it through the similarity check again and the similar problem. So I think that young researchers should know
that when they submit a paper, they should put it through Turnitin or some type of similarity check, so that the paper is not desk rejected only because of that. Okay, thank you. This was also something that Daniele wanted to add. Daniele, do you want to add something, or it's okay? Well, it's okay. My concern is very in line with Perver's statements. I can only add something more about not to plagiarize or self-plagiarize. Just build your own paper without simply copying and pasting from existing papers. And if you do this, you don't have to go through an anti-plagiarism software. And another small point is sometimes the percentage of text that is actually available on other sources can actually depends on the references or kind of standardized sentences. So when dealing with these reports as editors, we should try to get more in detail about how much and where and what authors have apparently copied from the web. But still, the main point remains: never copy, never self-plagiarize, because we now have the tools in order to check it. So thanks, Pervers, for pointing this out. Yeah, I think for our system that checks, that takes out all the references. So of course, we don't check the references because references can be the same in same field, no? So they take out all the references, and to the editor we get a report which it tells from where things are coming. Yeah. Yeah, I would add too that each time the articles, if they've been going through revisions, each time they're resubmitted, they go through that plagiarism software again. So that precludes any of the authors from just cutting and pasting their own way of responding, in that case, to the criticisms of the reviewers. So it still has to be put through plagiarism software. Okay. Thank you very much. Thank you to all the editors for your interesting and lively comments and suggestions. And I also like to thank all our hosts, associates, participants, and warm greetings to Chiara and Riccardo. And now I leave the room to Chiara. Thank you very much, and I think we can stop here for the moment, and we come back at 2:15 as the program. So just a quick lunch, 15 minutes, no more, but you can do whatever you want. Thanks again, and let's come back at 2:15. Thank you. Thank you. Have a great rest of the conference. Yeah. Thank you all.
Allora, di nuovo buonasera a tutti, credo che siamo in collegamento, almeno io vedo la mia immagine, penso che siamo collegati. Chiedo conferma che non vedo sulla streaming, eccomi adesso anche in streaming. Benissimo, buonasera a tutti, bentornati, ben ritrovati. Abbiamo avuto una prima mattinata secondo me abbastanza densa, siamo andati un po' lunghi ma abbiamo recuperato adesso. Darei subito la parola alla professore Iasevoli, Gennaro Iasevoli, come presidente della premio marketing per l'università, e cortesemente ha ceduto il passo all'incontro con Elio. Pieri, a te la parola. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli organizzatori, Chiara Mauri, Riccardo Rescini, che da Società Accademiche questa mattina hanno aperto il convegno. Volevo in qualche modo dare qualche informazione sul perché sostanzialmente, devo dire, per la prima volta ci troviamo il premio marketing all'apertura di un convegno e secondo me questo è particolarmente giustificato anche alla luce del tema di oggi. Se andiamo alla slide successiva, grazie. Il premio ha un suo heritage molto importante perché nasce nel 1988 e, come molti di voi sapranno, in realtà è stato il contenitore che in qualche modo ha favorito anche la nascita della Società Italiana di Marketing. Sarebbe nata ugualmente, indubbiamente, ma avere un contesto e avere delle persone che già avevano creato delle sinergie, certamente questo ha agevolato nel 2003 la nascita della Società Italiana di Marketing, e poi appunto la Società Italiana di Marketing ha inglobato il premio marketing. Ha una sua storia, grandissime imprese hanno collaborato a questa iniziativa che nel corso dei suoi oltre 30 anni è sicuramente diventata l'iniziativa più importante. Bisogna ricordare... Scusa Jerry, scusa, devi sistemare un attimo il connettore del tuo microfono perché l'audio va e viene, grazie. Allora lo levo, mi sentite meglio così? Sì, va bene. Sentite meglio? Sì, va bene. Questa fase, dicevo, bisogna certamente ricordare anche Carlo Alberto Pratesi, che indubbiamente ha favorito e continua a favorire lo sviluppo di questa bellissima iniziativa, che probabilmente è diventata la più importante non solo nell'ambito del marketing, ma certamente nell'ambito delle facoltà. Andiamo alla slide successiva. No. Siamo arrivati alla 31esima edizione. Quest'anno il caso aveva per oggetto la pasta di Martino. I risultati sono stati eccezionali e mi piace sottolineare che quest'anno, nonostante la grande crisi, abbiamo raggiunto il massimo storico della partecipazione. Questo vi dà l'idea sostanzialmente dell'affezione che i nostri studenti hanno verso questo premio. Quest'anno abbiamo avuto oltre 650 squadre partecipanti, oltre 1000 studenti, oltre 14.000 visitatori delle nostre pagine digital. Insomma, devo dire, nonostante tutto, mi piace ricordare che la scadenza del premio era in pieno lockdown, quindi era maggio. Sostanzialmente abbiamo raggiunto un grandissimo successo. E questo ci deve far riflettere, perché significa che il premio è una leva strategica della Società Italiana di Marketing, che anche attraverso il premio evidentemente riesce a coinvolgere e a favorire la partecipazione dei nostri studenti. Il premio quest'anno sta terminando, avevamo già programmato la premiazione la settimana scorsa, poi sapete com'è andata, e quindi la stiamo riprogrammando in modalità digitale, però nel frattempo già posso anticipare che andremo alla prossima edizione. Abbiamo già individuato il caso, che secondo me è molto sfidante, perché è un caso che abbiamo sviluppato in collaborazione con Unplast. Se possiamo andare alla slide successiva, ancora alla regia, a quella successiva. Unplast è la federazione che associa le imprese che si occupano di plastica.
Perché particolarmente importante? Oggi il presidente Resciniti ci ricordava che il tema del nostro convegno è il marketing per una società migliore. Cosa noi possiamo fare per favorire una crescita etica e sociale della nostra comunità? Indubbiamente lo possiamo fare anche attraverso il coinvolgimento dei nostri studenti, anzi probabilmente con i nostri studenti abbiamo quel fattore di moltiplicazione che noi ad avere. E qual è l'obiettivo appunto che noi chiediamo a questi nostri studenti interessati a partecipare? Se passiamo alla slide successiva, in realtà è perfettamente coerente, perché oggi chi si occupa di plastica, la produzione di plastica, le imprese che producono plastica, che rappresentano una filiera molto importante della nostra economia, vive una percezione certamente negativa. La plastica, come noi sappiamo, può avere dei grossi effetti negativi sulla natura. In realtà il problema non è tanto la plastica in sé per sé, ma dell'uso che noi consumatori in generale ne viene fatto della plastica e soprattutto di come questa viene eventualmente riciclata e rimessa in circolo. Quindi il tema di quest'anno è particolarmente coerente, perché noi chiediamo ai nostri studenti di proporre, nello specifico relativamente a un tema di marketing, il packaging dei prodotti, delle soluzioni che rendano questo problema della plastica, per così dire, più coerente con le logiche di sviluppo. Quindi ancora una volta il premio opera per una società migliore, perché se effettivamente noi con i nostri studenti riusciamo a proporre delle soluzioni che poi speriamo vengano applicate dalle imprese coinvolte nel caso, beh, capite che in termini di ricadute abbiamo effettivamente contribuito. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare, se gentilmente andiamo all'ultima slide, chiederei alla è quello dello sviluppo del premio. Noi sappiamo benissimo che quando un brand si rafforza ha le potenzialità per fare appunto, come noi diciamo, brand extension. E in effetti il premio nel corso dei suoi anni di vita ha certamente consolidato l'iniziativa core, no? Quindi quella della partecipazione a un cosiddetto caso. Però abbiamo anche scoperto negli ultimi mesi che possiamo permetterci di individuare forme nuove di coinvolgimento degli studenti che non sia la tradizionale partecipazione attraverso un team ristretto. Possiamo immaginare forme di cosiddetto digital engagement, anche perché ormai, volente o dolente, sia noi professori che i nostri studenti sono abituati a queste riunioni, queste lezioni, questi convegni telematici. E vi assicuro che le imprese, prima Bonansea ce lo ricordava, ci chiedono questo, cioè un coinvolgimento attraverso strumenti innovativi dei nostri studenti. E ci chiedono anche l'opportunità di organizzare eventi territoriali, locali, quindi non solo nazionale, ma soprattutto locali, a livello quindi di singoli atenei, che favoriscono quello che per noi, per così dire, è tradizione, è normale, cioè il coinvolgimento degli studenti sui fronti della creatività, dell'innovazione, della proposta di valore. Sono cose che noi da sempre insegniamo ai nostri studenti e che per così dire ci vengono naturali, ma le imprese ce lo chiedono e noi spesso, per così dire, non siamo così reattivi nell'accogliere queste cose. Quindi la mia richiesta che farei a tutti gli amici e a tutti i colleghi del tutto il raggruppamento SIM-SIMA è quello di immaginare queste nuove forme di sviluppo del premio. Il premio è un brand cappello, è un brand ombrello che ci consente di immaginare appunto nuove forme di sviluppo. Noi parlo di tutto il comitato direttivo, ovviamente Riccardo Resciniti e tutti gli amici della SIM, siamo ben felici di raccogliere sollecitazioni e proposte che vengano sia dai singoli atenei che naturalmente a livello centrale per introdurre forme di innovazione su questa iniziativa. Nella logica sempre che il premio evidentemente apporta un valore ai nostri studenti e i nostri studenti apportano un valore alla nostra società e al nostro futuro. Quindi grazie per la vostra partecipazione, siamo ben lieti di accogliere.
Grazie molto Presidente. Siamo tutti consapevoli dell'importanza del premio marketing per la SIM da sempre e con te sta avendo un nuovo rilancio questo nostro progetto fondamentale. Grazie, a questo punto passo la parola a Chiara Mauri, la nostra padrona di casa impeccabile, per presentare una ricerca di grande interesse che spero accolga l'attenzione di tutti. Bene, cominciamo con la nostra ricerca e abbiamo indagato appunto il tema del marketing per una società migliore e in particolare abbiamo indagato la reputazione, l'immagine, la reputazione del marketing che in Italia. L'idea è venuta, il tema è un tema di grande attualità, è venuta anche perché sul primo numero dell'Italia Journal of Marketing è stato pubblicato un articolo scritto da Vittoria Marino, anche da Riccardo e altri, che parlava appunto di questo problema e mi aveva colpito questo articolo. E poi mi colpiscono le mie amiche che mi dicono sempre voi del marketing, no? Voi del marketing. Poi però quando i figli o le figlie diventano grandi e in età di cercare lavoro mi passano il curriculum e mi dicono trova un posto nel marketing magari, quindi questo doppia faccia del marketing. Quindi abbiamo indagato cosa pensano i manager, cosa pensano gli imprenditori, cosa pensano i consumatori e vedete sotto un'immagine di questa doppia faccia del marketing. Potremmo sintetizzare un po' il messaggio da un prodotto per tutti a tutti i prodotti per ciascuno. Allora, vediamo come il marketing può evolvere in questo scenario. Perché occuparsi o preoccuparsi per la reputazione del marketing? Ma è una disciplina che ha una sua età, quindi è una disciplina matura, forse è il momento giusto, e poi anche perché una rivista autorevole come il Journal of Marketing ha lanciato un call for paper nel novembre 2018 intitolato Better Marketing for a Better World, quindi è il momento giusto. Cosa racconta la letteratura sul marketing e sull'immagine del marketing? La letteratura racconta, vado sintetica per lasciare il posto poi ai risultati della nostra ricerca, che il marketing ha problemi di immagine, racconta la sfiducia del consumatore nei confronti delle pratiche del marketing. C'è una letteratura che invece sottolinea la funzione vitale del marketing, ma permane una percezione negativa, un po' unica nel panorama delle funzioni aziendali. Inoltre questa letteratura in gran parte dei casi non si basa su indagini empiriche, ma si tratta di appunto visioni e opinioni personali di chi scrive, quindi di carattere speculativo, oppure di review di letterature precedenti. Allora abbiamo deciso di vedere se è così, se veramente l'immagine del marketing è negativa e di indagare anche le cause. Abbiamo intervistato un elevato numero di manager, oltre 1500, abbiamo intervistato un campione rappresentativo, statisticamente rappresentativo di consumatori e abbiamo analizzato tutti i Twitter pubblicati con nel testo la parola marketing. Abbiamo trovato anche qualche tweet di membri della SIM, di professori e vediamo cosa dicono gli addetti ai lavori. Sintetizzo i risultati con questa immagine, poi cedo la parola ad Alice Mazzucchelli. In questa ricerca ci siamo coordinati io, Angelo Di Gregorio, poi Alice, Martina Gurioli e Fausto Pacicco. Grazie Alice. Buon pomeriggio
a tutti e grazie a Chiara e alla Luke per avermi coinvolto in questo progetto di ricerca. Partiamo quindi da che cosa ci dicono gli addetti ai lavori sul marketing e sulla reputazione del marketing. Come vi diceva Chiara, vedremo solo quella che è un po' la punta dell'iceberg. Per questo momento di indagine, di analisi, abbiamo utilizzato una survey online che abbiamo somministrato a più di 25.000 contatti di manager di imprese operanti in Italia e presente all'interno del database le FAQ, che è un database che raccoglie una moltiplicità di informazioni sulle imprese che investono in comunicazione e marketing, in particolar modo che investono in comunicazione e marketing in Italia. Al termine del periodo di rilevazione dei dati abbiamo raccolto 1530 risposte complete, raggiungendo un tasso di risposta di circa il 6%. Per quanto riguarda le funzioni aziendali, possiamo vedere dalla chart che il nostro campione si compone in prevalenza di addetti della funzione marketing, seguiti dalla direzione commerciale, dalla funzione comunicazione, dalla funzione vendite, dalla direzione generale e infine un totale di 13, quasi 14% di altro e di amministratori delegati, legali rappresentanti di aziende, imprenditori, presidenti, componenti del comparto IT e dei media. Per quanto riguarda le aziende rappresentate dal nostro campione, possiamo vedere che i nostri manager operano all'interno di imprese di grandi dimensioni, con prevalentemente di grandi dimensioni, con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, e per quanto riguarda la clientela operano principalmente in un mercato business to business. Una delle prime domande che abbiamo posto ai nostri manager è: che cos'è per te il marketing? Quindi abbiamo chiesto loro di darci una definizione, e quello che abbiamo rilevato è che il marketing è, per così dire, un grande classico. Infatti principalmente le parole che si ripetevano all'interno delle definizioni che i nostri manager ci hanno dato sono consumatore, sono bisogni, sono prodotto, sono azienda. Una delle definizioni più omnicomprensive secondo noi ci è stata data da un manager che ci ha detto che il marketing è proprio quella cosa che permette di fare il matching tra domande e offerte, che partendo da quelle che sono l'analisi dei bisogni dei consumatori porta le imprese a realizzare delle value proposition che possano soddisfare questi bisogni, e che poi il marketing non si ferma qui, ma procede poi con tutti quelli che sono i processi e le strategie per fidelizzare nel tempo il cliente. Importante notare anche queste due considerazioni, che sono: la prima è che per gli addetti ai lavori il prodotto è molto più rilevante della comunicazione, e in secondo luogo che, se guardiamo alla parola servizi, questa non è mai citata da sola, ma è sempre citata insieme al termine prodotto. Abbiamo poi analizzato il contributo del marketing, il ruolo e la reputazione sotto il cappello di 3 macro aree, che sono i grandi temi, quindi quello che è il contributo del marketing in generale alla società, e ai grandi temi, come ad esempio nella situazione che ci troviamo oggi di una pandemia. Abbiamo guardato anche sotto il cappello dell'organizzazione aziendale, quindi qual è il ruolo del marketing all'interno dell'azienda, e poi abbiamo visto quello che è il marketing nell'immaginario collettivo, quindi anche qui la percezione dei manager di come clienti e consumatori o comunque utenti considerano il marketing. Partendo da quelli che sono i grandi temi, ci siamo resi conto che dalle risposte il marketing ha effettivamente un impatto sulla qualità e su molti altri aspetti della vita delle persone, e crea dei benefici per il consumatore. È però molto sentito il bisogno di coinvolgere il marketing, e in particolare i marketing manager, sui grandi temi, ma i marketing manager al momento non sembrano partecipare a quelle che sono le conversazioni sui grandi temi. Questo perché forse, e questo è quello che abbiamo rilevato e che ci ha un po' lasciati perplessi all'interno di questa survey, è che forse i marketing manager, o meglio, si considerano
come non avere sufficientemente una competenza vasta per poter affrontare queste tematiche. Questo, come vi dicevo, ci ha lasciato un po' perplessi da studiosi del marketing, e quindi abbiamo cercato di analizzare più nel dettaglio il perché ai tavoli delle istituzioni internazionali non siede nessuno del marketing, e queste sono le principali risposte che abbiamo ottenuto. Ad esempio, perché non si riconoscono quelle che sono le potenzialità e il valore del marketing, perché non si riconosce quello che è il vero senso della comunicazione, perché il marketing è un processo che è interno alle aziende private, perché, e qui torna la componente delle competenze, perché al marketing sono attribuite delle competenze specifiche ma soprattutto limitate, perché il marketing non è ancora legittimato, e per alcuni perché il marketing è quella cosa che ad oggi sta ancora dietro alle quinte e non direttamente sul palcoscenico. Abbiamo anche chiesto perché i media non chiedono mai agli esperti di marketing di commentare quelli che sono i fatti importanti, e anche a questa domanda ci hanno risposto che forse non trovano i profili adatti, oppure perché i marketing manager non sono ritenuti dei veri e propri esperti a 360 gradi, o anche perché non si riconosce ancora quella che è la vera expertise dei marketing manager. Anche perché la gente non vede il marketing come una vera professione, e perché i media vivono essenzialmente di opinioni e non di contributi supportati da analisi e di dati. Ci sono stati poi dei manager che ci hanno posto questa domanda, ovvero se stavamo scherzando quando abbiamo chiesto loro di commentare questo fenomeno. Guardando a quello che è il marketing in azienda, ad oggi si può dire che il marketing non riveste ancora un ruolo primario all'interno dell'azienda. Questo perché? Perché i CEO non sono dei grandi sostenitori del marketing, i marketing manager non sono ancora dei cittadini di prima classe all'interno delle aziende, le aziende ancora oggi non riescono a creare un'organizzazione di marketing moderna, e perché i marketing manager non risiedono nei CDA delle grandi imprese. Quindi che cosa può fare il marketing per guadagnare posizioni e migliorare quella che è la sua reputazione? Quello che è uscito dalla nostra survey, e che è una parola chiave, è sostenibilità, ovvero il marketing, per potersi affermare, poter migliorare quella che è la propria reputazione nei prossimi 10 anni, dovrebbe, o meglio, impegnarsi in una crescita economicamente sostenibile e non in una crescita a tutti i costi, andando a modificare non tanto quello che fa, ma come lo fa, in una prospettiva appunto di sostenibilità. Questo ci dice anche che nonostante l'orientamento al marketing sia un orientamento di medio-lungo periodo, ad oggi, nonostante siamo nell'era dei big data e della trasformazione digitale, si fa comunque troppo spesso ancora marketing basandosi su quelli che sono i dati passati, piuttosto che riflettendo sugli scenari futuri e sui trend futuri, e quindi sul comportamento futuro dei consumatori che il marketing è chiamato a servire. Guardiamo ora che cosa si intende come viene visto il marketing nell'immaginario collettivo. Qui vediamo che il marketing è tipicamente sinonimo di pubblicità, ma non presenta un lato oscuro e negativo come i più potrebbero pensare. Per i marketing manager sono i media a dipingere il marketing come qualcosa che le aziende fanno, e ovviamente fanno tra virgolette, ai consumatori. Per questo motivo che cosa dovrebbe fare il marketing? Il marketing dovrebbe darsi da fare per promuovere un'immagine positiva di sé e della professione del marketing, anche perché il suo punto focale è il consumatore e il soddisfacimento delle sue esigenze. Abbiamo poi anche in questo caso cercato di approfondire il perché non si parla mai del lato positivo del marketing, soprattutto sui social media.
quindi capire anche come viene visto il marketing sui social dagli utenti finali. E anche in questo caso gli addetti ai lavori ci hanno detto che non si parla mai degli aspetti positivi, perché gli aspetti positivi si danno quasi sempre per scontati. E perché è più facile parlare di quelli che sono gli aspetti negativi piuttosto che parlare di quelli che sono gli aspetti positivi. E poi perché, e qui ritorna il sinonimo marketing, il binomio marketing pubblicità, lo si riduce molto spesso, troppo spesso, al termine pubblicità e si pensa sempre comunque a quelli che sono gli elementi finali del marketing, in particolare ad esempio gli spot o i post sui social. Sui social media parlano persone che sono poco informate, secondo gli addetti ai lavori, e perché molti pensano che il marketing sia un costo che grava sul consumatore finale, quindi qui torna un po' quella che è l'immagine del marketing che fa qualcosa ai consumatori. Quindi vediamo qui che è un po' colpa dei media, un po' colpa del fatto che si parla sempre in maniera negativa del marketing anche sui social media, ma è solo questa la colpa. Abbiamo quindi deciso di suddividere il nostro campione sulla base della funzione aziendale, quindi abbiamo confrontato le risposte date da chi opera all'interno della funzione marketing rispetto a chi opera invece al di fuori della funzione marketing, tenendo comunque un po' staccato quello che è la funzione comunicazione in quanto direttamente collegata al marketing. E qui abbiamo scoperto che forse questa visione negativa del marketing dipende anche dalle altre funzioni aziendali. Perché diciamo questo? Perché se guardiamo a che cosa pensano le altre funzioni aziendali, qui si dice che i marketing manager sono focalizzati sulle attività che sanno svolgere, che a loro piace fare, anziché su quelle che realmente servono all'azienda. E altra cosa che dicono le altre funzioni è che i marketing manager non collaborano abbastanza con le altre funzioni aziendali. Dicono anche che i marketing manager fanno fatica ad avere un approccio unitario all'impresa e in particolare chi opera all'interno della funzione comunicazione pensa che la maggior parte delle persone abbia una visione negativa del marketing e comunque portano avanti questa visione negativa anche all'interno dell'impresa. Ma non è solo colpa delle altre funzioni aziendali, colpa anche qui, tra virgolette, quindi passatemi il termine, è forse anche un po' colpa del marketing in sé, perché si sente un pochino bistrattato all'interno dell'azienda e questo è dimostrato dal fatto che i marketing manager, quando gli si chiede se sanno fare marketing di se stessi, dicono di non saperlo fare o di saperlo fare molto poco. E poi perché i marketing manager credono sempre, cosa che le altre funzioni aziendali non credono, che se una campagna di vendita va bene è merito dei venditori, se va male invece è colpa del marketing. Quindi abbiamo visto che ci sono un po' di colpe per questa visione negativa del marketing, quindi abbiamo visto i media, abbiamo visto le altre funzioni aziendali, abbiamo visto la funzione marketing. Vediamo adesso se anche il consumatore ha questa visione negativa o meno e per questo lascio la parola alla mia collega Martina Gurioli. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille. Allora sì, abbiamo voluto anche comprendere quella che era l'opinione dei consumatori e quella che fosse la reputazione che nutrivano verso la funzione marketing. Abbiamo allora costruito un questionario sulla falsariga di quello sottoposto ai manager. Molte domande erano le stesse volutamente per poter fare dei successivi confronti di opinione. La survey è stata sottoposta a un campione rappresentativo di consumatori con il supporto di Ipsos, col quale abbiamo collaborato per la raccolta di 935 questionari completi. A tal proposito ci tengo a ringraziare il dottor Alemanno per il supporto datoci in questi mesi. Per quanto riguarda il campione, si tratta di un campione appunto statisticamente significativo che, come vediamo, rispecchia la composizione della popolazione italiana per quanto riguarda il genere e più o meno anche per quanto riguarda l'età. Per il 48% i consumatori che hanno risposto erano lavoratori dipendenti ed equamente distribuiti sul territorio italiano.
La prima domanda che veniva posta ai rispondenti era quella di dare una definizione delle attività svolte dalla funzione marketing. È interessante notare come le risposte rispecchino in qualche modo quelle date dai manager. Tant'è che il 28% dei consumatori ha spiegato il concetto di marketing come una strategia di vendita, una strategia alle volte buona, l'arte del saper vendere, alcune volte invece una strategia cattiva, capire le nuove tendenze per vendere agli illusi. Notiamo anche tra le parole più frequenti date come proprio definizione di che cosa si occupasse il marketing che ci sono termini come pubblicità, promozione, comunicazione, quindi sembra quasi che per il consumatore il marketing spesso sia da definire come semplicemente la quarta P del marketing mix, quindi la promotion. Ci sono stati anche in molti che hanno detto che il marketing, indipendentemente da ciò che faccia, si possa considerare una macchina per fare business, una macchina per fare soldi. Vorrei quindi adesso sottoporre alla vostra attenzione 3 affermazioni che avevamo proposto ai consumatori per le quali veniva chiesto di esprimere su una scala da 1 a 5 il loro grado di accordo. Si tratta di 3 domande in cui i consumatori hanno preso una chiara posizione. La prima era il marketing ha un importante impatto sulla vita delle persone. Il 57% del campione risulta essere fortemente in accordo, quindi riconosce un effetto o positivo o negativo, questo non è dato saperlo, sulla vita della popolazione. Inoltre risulta essere assodato alla luce dei nostri dati che il marketing contribuisca a risolvere i problemi della quotidianità delle persone mettendo sul mercato dei prodotti che rispecchiano e rispondono ai bisogni e alle necessità in continuo divenire della comunità. Inoltre è interessante notare come effettivamente era già stato percepito dalla professoressa Mauri e ce l'aveva proposta come introduzione della ricerca, più del 50% del campione intervistato consiglierebbe effettivamente a un ragazzo brillante di intraprendere carriera in ambito marketing, probabilmente perché il ruolo del marketer viene visto effettivamente come una posizione lavorativa di appeal. Come vi anticipavo all'inizio, alcune domande poste ai consumatori sono state le medesime rispetto a quelle poste ai manager per poter fare degli interessanti confronti. Ad esempio è stato chiesto il grado di accordo con l'affermazione: gli imprenditori e i top manager delle aziende sono grandi sostenitori del marketing e alla fine marketing e pubblicità sono la stessa cosa viste in modo diverso. Per quanto riguarda il primo confronto, se da un lato i consumatori percepiscono un grande sostegno alla funzione del marketing all'interno dell'azienda, infatti abbiamo un 65% di rispondenti che è fortemente in accordo, gli insider, quindi i manager e gli imprenditori, non sono del tutto certi che l'area marketing venga sostenuta dai vertici aziendali. Quindi all'esterno sembra che il marketing sia visto come una funzione importante, alle volte vitale per l'azienda, mentre dall'interno questa certezza, questa percezione manca. Per quanto riguarda invece il secondo confronto, innanzitutto è bene sottolineare che ai manager era stata posta una domanda leggermente diversa. Veniva chiesto se, secondo loro, per i consumatori marketing e pubblicità erano considerati come sinonimi. I risultati evidenziano che i consumatori pensano effettivamente che le due attività coincidano, ma nutrono comunque anche qualche dubbio, infatti non c'è una posizione netta presa dai consumatori, mentre i manager sono convinti che nell'opinione pubblica marketing e pubblicità siano considerati sinonimi. Altre 2 domande che ci hanno permesso di fare un confronto sono state: il marketing ha un lato oscuro, negativo, e il marketing è l'arte di vendere qualcosa di cui le persone non sentono il bisogno. È interessante innanzitutto notare che la maggior parte dei manager ritenga che non ci sia assolutamente un lato oscuro nel marketing, sono fortemente in disaccordo con questa affermazione, mentre i consumatori sono incerti, ma comunque più tendenti a riconoscere l'esistenza di un lato negativo della funzione marketing e delle attività che questa svolga.
Probabilmente i risultati di questo primo confronto ci possono aiutare a commentare i risultati del secondo confronto, in quanto si può presumere che la percezione del lato negativo del marketing da parte dei consumatori sia connessa a un'idea di marketing come forza oppressiva che imbambola, illude il consumatore e lo induce a comprare un prodotto di scarsa qualità o comunque un prodotto di cui in realtà non ne sente il bisogno. Tra i manager invece questa idea non è assolutamente diffusa, anzi si schierano in maniera evidente contro questa affermazione. Ma quindi il marketing piace o non piace? Abbiamo costruito un indice di coerenza e risulta che il marketing piaccia abbastanza. Infatti emerge come in media i voti dati alle affermazioni sottoposte siano intorno al 3 su una scala da 1 a 5, ma nonostante questo abbiamo anche notato la presenza di persone che si siano schierate a favore o contro alla funzione marketing. Ritroviamo 39 persone che possono essere definite come oppositori e quindi che manifestano una visione negativa del marketing, mentre in 119 possono essere considerati dei sostenitori del marketing e nutrono stima verso questa disciplina. Alla luce di questi risultati può risultare interessante andare a comprendere più nel dettaglio che cosa sia apprezzato e celebrato del marketing e che cosa invece gli sia rimproverato. A tal proposito abbiamo analizzato qualitativamente i tweet pubblicati dai consumatori e lascio quindi la parola al collega Fausto Pacicco. Grazie mille Martina. Allora, abbiamo iniziato quindi, abbiamo deciso di proseguire la nostra analisi e completare il tutto attraverso l'analisi di circa 20.000 tweet scaricati da Twitter, ovviamente contenenti la parola marketing e in italiano, ovviamente filtrati attraverso i filtri disponibili altrimenti su Twitter, e abbiamo deciso quindi di effettuare una cosiddetta sentiment analysis, cioè di capire qual è la polarità di ciascun tweet, se ha un impatto positivo, negativo o neutrale. Questo è stato possibile grazie a un recente modello di machine learning del quale trascuriamo i dettagli, ma che ha permesso di effettuare un'analisi in maniera molto veloce e molto più affidabile rispetto ai modelli preesistenti. Inoltre abbiamo deciso di effettuare anche un'analisi dei cosiddetti n-grammi, quindi di identificare quali sono i temi più ricorrenti per unione di concetti, quindi quali concetti vengono espressi insieme, ovviamente insieme tra di loro e alla parola marketing, e più precisamente quelli contenenti 3 e 4 termini, rimuovendo tutte le parole di punteggiatura, di separazione, ovviamente tipiche della lingua italiana. Questa analisi è stata quindi effettuata poi separatamente su quelli che sono stati identificati dal modello di machine learning come tweet positivi e tweet negativi. Un primo risultato è quello riportato qui. Abbiamo avuto una grande numerosità di tweet neutrali, quindi circa il 60% dei nostri tweet aveva un impatto, era stato classificato dal modello come neutrale. Un 18% ha avuto come classificazione negativa e quindi esprimeva un concetto o comunque una visione negativa del marketing, mentre circa il 19% esprimeva una valutazione positiva del marketing. Quello che è importante però, al di là dei semplici numeri rilevati grazie al meccanismo di analisi della rete neurale, è l'identificazione di quelli che sono i temi più comuni. Nell'analisi degli aspetti positivi venivano fuori i social media e ovviamente social media, le operazioni di marketing e le lezioni, specialmente ovviamente di nuovo sui social media, come legati a un aspetto molto positivo rispetto a quello che è il marketing. Quindi una concezione positiva di quella che era l'operato di determinate aziende o determinate imprese sui social media e più in generale di come i contenuti dei social media venivano diffusi, venivano impartiti ai soggetti che frequentavano determinati corsi. Allo stesso modo abbiamo identificato un altro aspetto negativo dei social media, ovviamente questo meccanismo ha identificato
come è rilevante questo tema sia per l'aspetto negativo che l'aspetto positivo. Ovviamente anche in questo caso qualche operazione di quelle nel nostro campione avevano avuto una classificazione negativa, vista in maniera molto negativa, addirittura con delle parolacce che abbiamo ovviamente omesso dall'analisi, delle parolacce che sostenevano la negatività dell'operato di determinate aziende. E allo stesso modo anche una visione un po' distorta, quasi concentrata sulla semplice promozione di determinati prodotti del marketing. Volendo vedere più a livello più generale i nostri risultati, il grafico qui riportato presenta una classificazione nei due rami, quindi in verde il ramo le classificazioni positive della nostra rete, del nostro modello di machine learning, e il ramo in rosso riporta i tweet identificati come, gli n-grammi ovviamente dei tweet identificati come negativi. È importante vedere come nel nostro campione ovviamente erano inclusi alcuni, il periodo del lockdown, quindi è emerso in maniera abbastanza preponderante il contributo di determinate aziende a supporto della collettività, visto come un'operazione sì di marketing ma comunque a supporto dell'intera società, e allo stesso modo è stato visto come positivo l'insegnamento di determinati corsi di marketing, ovviamente confermati da quello che abbiamo visto in precedenza. Allo stesso modo nel ramo negativo abbiamo identificato sia una citazione di una canzone che ovviamente vedeva una distorsione del marketing come una mancanza di capacità, contrapponeva la capacità del marketing al possedere in generale un qualunque altro tipo di capacità, e allo stesso modo una visione abbastanza negativa di forme di network marketing, multilevel marketing, visti ovviamente in maniera non professionale e visti da gente che probabilmente non aveva una piena concezione di quello che rappresentano questi concetti, quindi alla stregua di puri schemi piramidali. Passo ora quindi la parola a professoressa Mauri per le parole di chiusura della presentazione. Sì, di chiusura, anche perché dobbiamo lasciare spazio agli ospiti. Abbiamo un po' concluso i risultati della nostra ricerca con questa immagine del dottor Jekyll. Scusate, torno un attimo indietro perché dovrebbe partire. I have to get this off my... Sorry, non parte, scusate, tento di far partire il video ma mi sembra che si sia bloccato. Fa niente, andiamo avanti. I have to get this off my chest. I fucking hate marketers. Many marketers. There's so many marketers out there that are scam artists. Quindi ci lasciamo con questa immagine, questa doppia faccia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che rimane un bel tema di ricerca. Chiudiamo qui la presentazione della nostra ricerca e passiamo alla sessione dedicata al Sim Talk, ai nostri ospiti. Permettete però che faccia una cosa prima di cominciare. I nostri ospiti sono qui, tranne l'azienda Fedon che si collegherà, però adesso cambio un momento gli occhiali, quindi permettetemi di fare questa cosa, cambio gli occhiali e mi indosso questi occhiali. Questi occhiali insieme al portaocchiali, permettetemi di fare un po' di comunicazione, sono stati realizzati apposta per la Sim Conference in versione donna che avete visto indossati e con l'astuccio rosa e in versione uomo, quindi li indosso con la versione uomo in astuccio verde, l'interno è verde per gli uomini, e saranno inviati a quelli che hanno partecipato, che partecipano a questa conferenza.
Gli occhiali e i portocchiali sono stati realizzati da due dei nostri sponsor, Mazzucchelli, che sarà brevemente introdotta tra pochi, e Fedon, che è collegato si presenterà dal distretto degli occhiali, per così dire. Gli altri ospiti sono Marco Ponzano, che è responsabile, il creatore, adesso responsabile, creatore, un po' di più del responsabile del museo Branca, che consiglio a tutti, se hanno occasione, di andare a vedere perché è molto bello e fa parte del messaggio che vogliamo dare. Poi c'è Alessandro Mele, che è il direttore generale di Cometa, non voglio anticipare nulla, che è un bellissimo progetto ubicato a Como, ci parleranno loro. Sarà poi, cedo la parola a questo punto a Luca De Biase, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che introdurrà i nostri ospiti, che si siederanno, immagino, qui intorno, separati, ma qui al tavolo, anche perché devono andare in onda con le telecamere. Quindi possiamo partire da Elena Orsi Mazzucchelli. Non devo il nome è quello non è quello degli occhiali, ma non è che l'azienda fa esattamente gli occhiali, quindi magari diamo la parola a Luca De Biase, che fa una breve introduzione. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Spero. Fatemi qualche cenno se ci sono problemi di audio, di connessione. Ringrazio tutti per avermi coinvolto in questa conversazione super interessante, perché insomma il commento a questa ricerca e le esperienze delle persone che avremo al tavolo oppure connesse sono tutte da sentire. Certamente l'argomento del marketing e della sua immagine è particolarmente divertente. Fare marketing al marketing rimane un argomento tutto da seguire. Io voglio soltanto dire che si può cercare una spiegazione, che non vorrei farne una cosa scientifica naturalmente, ma solo una suggestione. Si può cercare una spiegazione della immagine ambigua del marketing in giro per il mondo, cercando su Books di Google, nel viewer delle engram, appunto come delle parole che si trovano nei libri, si scopre che marketing ha un suo andamento, ma intorno al 75 il numero di occorrenze della parola target diventa più frequente di quello della parola marketing. Ora, non vorrei essere pignolo, ma se le persone di marketing usano soprattutto la parola target invece che la parola marketing, e dal 75 in poi è andata così, target sempre di più e marketing sempre di meno, i consumatori penseranno che il marketing è quella cosa che si occupa dei consumatori in quanto bersagli da colpire. E non so se questo sia particolarmente motivante per l'immagine del marketing, ma a parte questa osservazione quantitativo scherzosa, io penso che la verità sia nelle esperienze, nelle storie che si formano di volta in volta nel farsi dell'economia e delle esperienze aziendali, e quindi è assolutamente necessario partire con la presentazione di queste 4 esperienze. Poi torneremo con i nostri ospiti per sentire dalla loro viva voce qual è l'esperienza che hanno. Quindi farei partire, se non ho capito male, i 4 video che spiegano le 4 aziende che incontriamo.
La nostra storia comincia nel 1919, in mezzo alle montagne del Cadore, in mezzo alle Dolomiti, le montagne più belle del mondo. È soprattutto una storia di uomini, una storia di lavoro, sacrificio e passione. Già negli anni 30 cominciano le prime esportazioni verso l'Inghilterra. Cartone e carta, lavorati a mano dalle nostre donne, insieme con la salpa, la facevano da padrone. Diventiamo allora leader mondiale del nostro settore. Successivamente inizia il rapporto con le grandi firme del mondo della moda. E con i grandi del mondo. Ci quotiamo prima a Parigi e poi a Milano. Inizia l'avventura per sviluppare il lifestyle Fedon. E prosegue il nostro viaggio verso i 100 anni di giovinezza, continuando a ideare, realizzare e distribuire soluzioni innovative ed eleganti per contenere sogni e idee. Buongiorno a tutti, ci troviamo all'interno dell'unità produttiva della Fratelli Branca di Stiverie e tra poco vi accompagnerò per una visita virtuale all'interno della nostra collezione Branca. Dal cortile dello stabilimento Branca siamo arrivati ora alla collezione Branca. La collezione Branca occupa un'area circa di 1000 metri quadrati e sono stati utilizzati ex magazzini. Iniziarono i lavori nel 95 di allestimento e poi terminata la prima parte nel 96 su volere del presidente, il conte Nicola Branca, che vi saluta anche, mi ha detto di salutare. Con questo allestimento sono stati coinvolti tutti quanti, nel senso dai miei colleghi, dagli operai, dai falegnami, dagli addetti al laboratorio. Chi meglio di loro poteva sapere la storia di un'azienda? Un museo d'impresa è un mezzo innovativo della comunicazione. L'azienda Branca lo capì già nel 95, poi in seguito, negli anni 2000, ci siamo associati all'Associazione Musei Impresa ed eravamo circa 20 musei in tutta Italia, ora siamo circa 90 musei. Cercherò di accompagnarvi in questa visita virtuale cercando di soddisfarvi. Pensate che in molti casi ci vengono ancora regalati da privati, come in questo caso che leggete, vedete? Gente che ci contatta e dice ho trovato in cantina, nell'armadio, e ci regalano i vari oggettini e noi con molto piacere mettiamo la loro targhetta con nome e cognome
Ed eccoci al dissolutore delle spezie. Vedete quest'usura rivettata? Questo era l'uomo che scioglieva, in questo caso la mirra, in questo modo. Ecco, non usava uno strumento in legno, ma un ferro. Pensate al calore che doveva sopportare questa persona, chiaramente avevano il cambio. Qui c'è una leggenda dove si narra che l'uomo, quando terminava di sciogliere, in questo caso la mirra, estraeva questo ferro lucido pulito, e in dialetto milanese il fernet. L'espositore delle spezie è il cuore della collezione, io lo chiamo così. Il calendario è uno dei mezzi di comunicazione più antichi. Quelli che vediamo affissi a questa parete ne sono la testimonianza. Opere d'arte firmate da grandi artisti. Ad esempio sto vedendo qua c'è una Misani, questa è la firma di Amisani, Leopoldo Metricovic, eccolo. Qui si può notare la figura della donna dell'immigrante, seduta su casse di Fernet che vanno a New York, Buenos Aires, Sydney, Rio de Janeiro, e siamo nel 1887. La creazione di un logo è un'operazione molto delicata e importantissima. Trasmette più messaggi e garantisce il prodotto. Il nostro appare nel 1895, dipinto da Leopoldo Metricovic, pittore triestino. L'aquila, simbolo di forza, sorvola il globo, tenendo tra gli artigli il prodotto che viene distribuito in tutto il mondo. Solitamente nei loghi è indicata la città dove è nata l'azienda, non la nazione, e nel caso nostro dove iniziò la produzione 175 anni fa, a Milano, e ancora oggi dove si produce. In questa vetrina sono esposti alcuni tentativi di imitazione, diversi loghi con aquile che possono trarre in inganno. Si possono notare aziende con nomi di prestigio, senza l'utilizzo di un logo ingannevole. Quando un prodotto funziona è normale che ci siano delle imitazioni e ne siamo onorati. In questo monitor si possono ammirare molti caroselli, come erano chiamati una volta, ideati da Romer Cenaro e con questo sistema stop motion delle forme di creta prendevano vita grazie a Max Pillace e Fusako Yusaki. Nel codino finale appariva sempre poi il prodotto. In un momento direi doloroso e particolare della mia famiglia, riceviamo una sera una telefonata inaspettata per cercare una famiglia che volesse accogliere un bambino seropositivo. Io avevo pensato, dico, ma perché non lo prendiamo noi? Ma era una cosa così assurda che non osavo neanche dirla. Si avvicina mia moglie al telefono e appena appeso il telefono dice: Merasmo, ma che famiglia vuoi cercare? Prendiamolo noi. E così la nostra vita è cambiata. Perché accogliere un estraneo malato che nessuno vuole a casa tua e accorgerti brevissimamente di riuscire ad amarlo come un figlio naturale rimuove tutta un'impostazione precedente e nasce un nuovo desiderio che è più corrispondente del primo. Niente mai è stato progettato a tavolino. Poi arrivano altre telefonate e così via, i bambini crescono e nel tentativo di rispondere ai bisogni del territorio, da un sì all'altro siamo arrivati a 1000 ragazzi al giorno che ruotano intorno a questa realtà. Qui oggi sono più di 100 bambini affidati dai tribunali dei minori di Milano e di Firenze alle famiglie in rete o alle famiglie che nel tempo hanno chiesto di venire qui a vivere, per cui questa casa che aveva tanta terra intorno è diventata un borgo, un villaggio.
Poi il comune di Como a un certo punto mi ha chiesto se ero disposto ad prendere un bambino a casa sotto la forma dell'affido diurno, cioè arrivava la mattina e lo riportavo io o i servizi in casa la sera. Alcuni genitori di questi ci chiedevano di essere sostenuti, per cui nasce un sostegno alla genitorialità fatto da un'equipe di medici. Tutte queste cose sono aperte al pubblico, per cui anche questo luogo che si chiama Spazio Famiglia, che è a Como, è aperto alla città e accoglie attraverso questi specialisti coppie in difficoltà o famiglie o ragazzi che desiderano, bambini eccetera, che hanno bisogno di un sostegno. E poi la regione, su insistenza di altri, ma nasce la scuola professionale con la richiesta, proprio il desiderio, dice al punto in cui siete arrivati dovreste fare una scuola professionale per ridare dignità all'intelligenza delle mani. Nasce così questa scuola, abbiamo preso in affitto un oratorio a Como perché non ci stavamo più qui e poi nasce la scuola su dei benefattori, perché Cometa non è né mia né di mio fratello, è di chi la vuole costruire. Per cui il popolo cresce e nascono le botteghe, perché alla scuola professionale noi dicevamo d'accordo alla scuola professionale, ma ci dovete dare la possibilità di fare per davvero. E allora i ragazzi da subito devono impattarsi con la realtà del lavoro. I nostri laboratori sono aperti al pubblico, il nostro ristorante è aperto al pubblico, la pasticceria è aperto al pubblico, perché il ragazzo si impatta da subito, sostenuto, non abbandonato, ma è un percorso fare con, ecco quello che diciamo. Non basta stare con, anche con i figli, ma devi fare insieme a loro per capire, per passare i principi. Noi abbiamo formulato delle sintesi, no? Accogliere per educare, come accogli un figlio lo accogli ma non sai come ti nasce, bello, brutto, sano, malato, biondo, rosso, cioè non sai come ti nasce, lo accogli, perché ho capito che anche i figli naturali non sono tuoi, ma ti sono stati affidati. Eccoci, le storie come vedete sono straordinarie. Ora non so se siamo ben collegati, io vedo me stesso e una slide, al tavolo dovreste avere Elena Orsi Mazzucchelli, eccola lì, buongiorno. Quindi innanzitutto ci ha fatto vedere l'idea dell'azienda, insomma questa cellulosa che diventa oggetto di design o strumento per realizzare design e che passa per una parola come plastica che non è plastica, insomma. Ora, come si fa a spiegare questa specialità, questa situazione così diversa dalla sua origine? Cos'è la sostenibilità per il vostro marketing? Che cos'è la bioplastica o quello come la volete chiamare? Sì, diciamo che Mazzucchelli è sempre stata attenta a quelli che sono i prodotti più sostenibili. Nasce 170 anni fa producendo pettini e bottoni in corno, in tartaruga e in materiali naturali. Però appena è stato trovato un materiale alternativo che era la celluloide alternativa all'avorio, Mazzucchelli ha capito già allora che questo sarebbe stato il futuro. La celluloide è il primo materiale termoplastico che diciamo un materiale molto bello ma aveva la pecca di essere infiammabile, quindi ad oggi si è arrivati all'acetato di cellulosa, che appunto è l'evoluzione di questo materiale che è stato scoperto negli Stati Uniti e che Mazzucchelli ha subito cercato di fare di tutto per inizialmente per commercializzarlo, poi per produrlo internamente.
Diciamo che l'acetato di cellulosa, appunto, a me non piace chiamarla plastica, nel senso che plastica oggi è un concetto negativo. L'acetato di cellulosa è un materiale che ha come componente principale la polpa di legno, quindi la polpa di legno, legno comunque che deriva da foreste gestite in modo sostenibile, e quindi è un materiale, possiamo dire, già di per sé green. E che cos'è l'acetato di cellulosa? Giusto due parole. È un materiale appunto che viene utilizzato per realizzare quelli che sono gli occhiali. Diciamo che Mazzucchelli è un'azienda, una B2B, quindi è un'azienda che lavora dietro le quinte per fornire materiale a chi produce occhiali. In questo caso però abbiamo capito già 10 anni fa, abbiamo cercato di anticipare un po' quelle che sono le richieste del mercato e abbiamo realizzato internamente una bioplastica. Cosa vuol dire? Mazzucchelli è una realtà che in Italia conta quasi 500 persone. In Italia c'è la produzione, ma c'è la testa, l'anima, il cuore, e di queste 500 persone quasi 50 persone sono dedicate alla ricerca, all'innovazione di prodotto, che sia appunto innovazione estetica o tecnologica, e ha al proprio interno anche un laboratorio chimico, e internamente abbiamo appunto sviluppato questa bioplastica che migliorava le caratteristiche già, possiamo dire, verdi dell'acetato di cellulosa, andando a sostituire il plastificante che è necessario per lavorare il nostro materiale con un plastificante che deriva da risorse rinnovabili. Quindi abbiamo creato una bioplastica, appunto un prodotto 100% biodegradabile e 100% riciclabile. Diciamo che non ci siamo fermati, perché non ci si può fermare anche in questo caso. Oggi, sentendo la necessità di trovare comunque un processo sostenibile che guardi ai prodotti, ma ai processi stessi nel loro intero ciclo di vita, in collaborazione con un nostro importante partner stiamo portando avanti un progetto a sostenibilità totale. Cosa vuol dire? Che gli scarti che dovrebbero andare dedicati alle discariche, quindi in questo caso appunto sentivo prima parlare appunto di plastica, e quindi come un problema, e effettivamente lo è, con questo progetto gli scarti dei nostri clienti possono essere raccolti e vengono convertiti completamente e rigenerati in una materia vergine che appunto ha questa qualità, è fatta da scarti. Quindi in questo caso siamo andati avanti, abbiamo trovato questa cosa bellissima, perché secondo me a volte per avere un progetto, un prodotto che sia sostenibile, ogni tanto bisogna trovare dei compromessi. Non sempre è possibile avere un prodotto sostenibile che sia anche bello. In questo caso no, in questo caso io ho un prodotto bello perché fatto con quelli che sono i valori e le competenze di Mazzucchelli, quindi anche delle caratteristiche estetiche che vengono riconosciute dal mercato, perché Mazzucchelli comunque è leader nel mercato, e questo l'essere all'avanguardia ci viene riconosciuto dai nostri clienti, ma anche dai nostri competitor, e quindi in questo caso è un prodotto bello, perché secondo me non c'è bellezza senza sostanza. In questo caso non si tratta solo di poter raccontare una storiella, quindi questo famoso storytelling, ma c'è veramente qualcosa della sostanza da raccontare. Mazzucchelli appunto ha un passato importante, perché io sono la 6ª generazione attiva in azienda,
però abbiamo sempre comunque uno sguardo rivolto al futuro, perché il futuro dobbiamo cercare di garantire per il futuro, le future generazioni e comunque per il nostro pianeta, dobbiamo comportarci nel modo più etico possibile. Noi vogliamo racchiudere tutta questa filosofia che portiamo avanti in azienda sotto un termine, Bicycle. Cioè è la volontà di poter appartenere a un ciclo virtuoso in tutta la filiera, partendo dai produttori fino al consumatore finale, facendo delle scelte consapevoli, quindi potendo scegliere anche dei prodotti con un minore impatto ambientale, in questo caso senza tralasciare anche quella che è la bellezza. Eccomi, stavo cercando di togliere il mute. Bene, questo insomma, vedendo le vostre foto non posso che notare che negli uffici e nella leadership siete tutte donne e giù al magazzino e a lavorare ci sono, e a fare gli altri lavori, insomma, delle macchine ci sono degli uomini. Questo evidentemente ha a che fare con lo stile e la bellezza dei vostri oggetti, ma per quanto riguarda il marketing, un'azienda che è B2B e che ha fatto, diciamo, del suo marketing una cosa estremamente importante mi viene in mente nel mondo dell'innovazione l'Intel, cioè quando l'Intel faceva solo microprocessori nessuno se ne accorgeva, quando lo ha detto tutti i computer che comprate hanno dentro Intel Inside, il suo marchio e il suo valore in borsa aumentarono drasticamente. Erano i primi anni 90, è stata una storia di marketing che ha fatto scuola. E vale probabilmente per tutti quelli che fanno dei B2B di qualità, che ha un'importanza notevole per il prodotto finale. Voi lo fate? Allora, sì, diciamo che soprattutto negli ultimi anni ci siamo accorti come sia fondamentale comunicare. Diciamo appunto, come diceva, noi siamo una B2B, noi lavoriamo dietro le quinte, lavoriamo con grossi nomi, le aziende più grandi al mondo del settore, da Luxottica a Marcolin, lavoriamo con brand indipendenti, con i designer. Diciamo che per noi il marketing sostanzialmente è anche poter garantire sempre quella qualità che Mazzucchelli ha sempre portato avanti negli anni e appunto, come ci dicevo, riuscire a essere sempre un passo avanti agli altri. Quindi questo sicuramente è quello che cerca il nostro cliente. Quello che stiamo cercando di fare anche negli ultimi anni, ci piacerebbe appunto poter raccontare la nostra storia anche al consumatore finale, cioè noi abbiamo tanto da raccontare, tanti aspetti di qualità che è importante poter trasmettere. Quindi in questo caso diciamo appunto non è propriamente il nostro ambito, perché forse noi arriviamo, già se arriviamo agli ottici è diciamo un buon risultato, però con appunto col profilo Instagram, col nostro sito e con le comunicazioni che facciamo, il nostro desiderio è proprio quello di poter comunicare e trasmettere quelli che sono i valori della nostra azienda e del nostro prodotto. Credo che sia fondamentale. Per noi magari appunto non avendo il contatto diretto col consumatore è un lavoro difficile, ma in cui noi crediamo e che stiamo portando avanti. Grazie Elena Orsi. Mazzucchelli, io conto molto che voi riusciate a trovare la quadra di questo marketing del B2B, di questo donare valore alle componenti, perché non solo per la vostra azienda ma per tantissime aziende italiane questo è una chiave essenziale per battere altri componentisti che fanno le cose magari con prezzi diversi ma con qualità
estremamente diversa. Il senso della sostenibilità della vostra produzione è un senso che poi porta valore a tutti i vostri clienti. Da questo punto di vista non c'è dubbio che vale per molte aziende italiane. Poi vediamo a che punto siamo quando avremo fatto tutto il giro delle varie presentazioni. Comunque grazie a Elena Orsi Mazzucchelli in questi incontri un po' online e un po' a distanza con persone in un posto e persone in un altro, mancano gli applausi alla fine degli interventi, ma facciamo conto che ci siano e spero che li sentano anche i tantissimi che stanno ascoltando via internet questo incontro. Callisto Fedon, dico la O stretta da Veneto, e insomma da Veneto devo dire che non è la nostra la civiltà più adatta a fare il ganassa, a fare il marketing della vantare le proprie qualità. Di solito il Veneto aspetta che lo scoprano gli altri, invece voi vi fate notare. Ci facciamo notare? Grazie. Beh, allora, mi allaccio a quanto detto dalla dottoressa Orsi, perché anche noi siamo B2B. Il nostro problema, che cerchiamo di sviluppare in questo periodo, ma che sono già 10 anni almeno che abbiamo cominciato, possiamo dire con un certo orgoglio che abbiamo cominciato la strada della sostenibilità, del bello fatto bene e sostenibile, un po' prima che diventasse di grande moda. Ci siamo scontrati subito però con il marketing. Il marketing è il nostro problema. E cosa vuol dire? Come far capire che un prodotto sostenibile è più bello di uno che non lo è. Non è che solo protegge il pianeta, ci dà vantaggi a noi, a tutto il mondo, ma è anche più bello. In realtà il bello, che è molto soggettivo ovviamente, in questo momento non è vicino ai prodotti che sono sostenibili. Noi utilizziamo materiali che sono derivati dal riciclo di reti da pesca, di parabrezza d'auto, dalla buccia delle mele, o da prodotti naturali come la cellulosa, il sughero, il cotone, l'ananas, il mais, eccetera, ce ne sono tanti, il cactus. Ma questi materiali hanno la caratteristica di costare di più, e qui non si capisce come in un mondo che deve proteggersi non si proteggano i produttori di materiali che sono a loro volta protettori del mondo e quindi che non siano aiutati economicamente. Quindi dobbiamo utilizzare materiali che costano di più e che non hanno la lucentezza, la bellezza o quantomeno quelle caratteristiche che sono collegate con il bello comunemente recepito dal consumatore. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire meglio dove stava il termine, considerando che il portocchiali, anche se diciamo lo sconosciuto portocchiali, è il contenitore più usato al mondo, in quanto tutti gli altri, quando si compra degli oggetti tipo l'orologio, tipo, non so, la cintura, il pettine, a parte il portafogli che ovviamente tutti hanno, però sono normalmente messi in un cassetto o cestinati. Il portocchiali viene sempre tenuto con sé, anche per un portatore di occhiali da vista che li ha sempre addosso, normalmente ha un portocchiali in macchina o in valigia per proteggerlo quando si muove. Abbiamo poi fatto una verifica presso il consumatore, abbiamo visto che una donna normalmente lo tiene in borsetta, soprattutto da sole, lo estrae almeno 5 volte al giorno e almeno il 67% delle donne tengono un portocchiali in borsetta. Quindi questo è già un grande fattore di utilizzo. Poi abbiamo cercato di capire come potevamo trasferire questo concetto di bello che non è ancora, che culturalmente non lo è ancora. Cioè noi ovviamente il bello passa attraverso
la mente più che attraverso il prodotto che la esprime. In questo momento il sostenibile non è ancora così riconosciuto, visto che noi dobbiamo essere nel nostro lavoro, più che protettori di occhiali, dobbiamo essere comunicatori del valore dell'occhiale. Noi dobbiamo interpretare quello che la Griff, il grande nome della moda soprattutto, vuole che il contenitore, mettiamo i grandi esempi come la lattina della Coca-Cola, la bottiglia della Coca-Cola, i grandi marchi, il grande packaging che noi vediamo intorno, sono tutte espressioni del valore del contenuto. Quindi ognuno vuole il suo e ognuno vuole che sia ben determinato. A questo punto noi dobbiamo presentarci con un progetto che corrisponda a queste caratteristiche, utilizzando questi materiali che, guarda caso, nel 2019 avevamo un 5% di richieste da parte di nostri clienti del sostenibile, nel 2020 siamo balzati al 25%, in questo momento siamo al 40% di clienti che ci chiedono di utilizzare materiali cosiddetti sostenibili. Voi sapete che nel sostenibile c'è di tutto, c'è il riciclato, il riciclabile, quello che... Adesso cerco di essere anche breve per non stancarvi. Noi abbiamo agito sostanzialmente su due fattori. Uno nel ridurre lo spazio. Lo stesso contenitore, lo stesso astuccio portocchiali che abbiamo presentato oggi diventa 5 volte più piccolo quando lo riponete. Allora, questo sembra una sciocchezza, ma nei 50.000 metri cubi di prodotto che facciamo in un anno, se noi riducessimo di 5 volte il trasporto, lo stoccaggio, la spedizione al nostro cliente, che a sua volta lo deve stoccare e spedire a tutti i propri clienti, risparmieremo, abbiamo calcolato, circa un 35% di anidride carbonica rispetto a quella che consumeremo con prodotto pieno. E questo è il primo lavoro che abbiamo cercato di portare avanti. Il secondo, ve l'ho detto prima, è sui materiali e sui materiali come abbiamo cercato di esprimere il valore di questo lavoro. Ecco, abbiamo creato quello che noi chiamiamo il Museo del Futuro. Cosa vuol dire? Che abbiamo realizzato più di 100 prodotti dove i nostri clienti, B2B ovviamente, possono venire, vedere e toccare. Perché l'ultima cosa che vorrei dirvi è che verificato cosa il consumatore del nostro prodotto pensa sia di valore e sostenibile, abbiamo visto che è il colore, tutto quello che è troppo lucido non viene considerato sostenibile, il colore sfumato, il materiale, che quasi quasi è un materiale che richiama il passato. Il passato in qualche maniera viene richiamato al sostenibile, perché alla richiesta di quali marchi gli stessi consumatori appunto di occhiali vedevano che rappresentavano un'azienda sostenibile, la risposta è stata per 4 su 10 non lo so. Gli altri hanno citato Apple, la Coop, l'Enel, tutte aziende che comunicano molto, cioè hanno più che la conoscenza vera, è la conoscenza dell'ascoltato che gioca di più. Quindi il prodotto di per sé è identificato sostenibile quando ha certe caratteristiche che sono appunto collegate. Nel fare questo abbiamo allora fatto questo museo dove rappresentare la nostra produzione e abbiamo creato un marchio che si chiama Case to Green, che è un nostro marchio interno, non è un protocollo esterno, ma è un nostro protocollo interno, dove noi attribuiamo questo Case to Green a quei prodotti che hanno delle caratteristiche minime che possono essere considerate sostenibili, in attesa di avere qualcosa di più ampio che ancora non abbiamo. Ecco, io spero vi racconto una cosa. Voi sapete che gli italiani sono stati i più grandi produttori di materiali sostenibili? Nel 1935, quando ci sono state appioppate le sanzioni e abbiamo dovuto vivere nell'autarchia,
gli italiani si sono inventati prodotti che non esistevano perché non avevano la materia prima, quindi hanno fatto dal latte, il lactalis, che è una fibra tipo una fibra naturale, una fibra per fare delle magliette, per fare delle maglie, per una fibra ma tanti altri. Poi hanno fatto la viscosa, famosa viscosa, dove c'è una città intera e poi hanno fatto la salpa. La salpa, che è stato un certo Ferretti, che noi abbiamo utilizzato per tantissimi anni, che era un rigenerato di pelle. Praticamente tutti i ritagli di pelle venivano presi e messi insieme e creato un nuovo prodotto. Quindi possiamo dire che noi italiani siamo stati probabilmente gli inventori della sostenibilità. Sì, in effetti proprio oggi poi Simbola mostrava i dati dell'economia circolare in Italia e c'è da dire che siamo tuttora i leader europei nell'economia circolare, cioè nelle materie prime e seconde, le materie che entrano nella circolazione della produzione e che vengono da materie riciclate. Siamo al doppio della Germania, che è la seconda in Europa. Da questo punto di vista, effettivamente, che questo sia partito dalle sanzioni che ci hanno appioppato, ma che ci siamo anche andati a cercare, per la verità, può essere una storia, ma sicuramente è una storia strutturale il fatto che noi non abbiamo le materie prime e quindi ci siamo arrangiati in questa maniera con le nostre belle e forti imprese e i nostri forti imprenditori. Quello naturalmente del suo discorso che ci ha colpito di più è che il marketing sia un problema. Effettivamente è chiaro che bisogna spiegare di più quello che fa un'azienda che fa bene le cose e non bastano prezzi e contratti per dire le cose. Da questo punto di vista voi ho visto, insomma, vi fate notare, eccetera, ma cosa pensate di fare in futuro per far sì che il marketing non sia più un avversario ma un amico? Ma diciamo che non è che il marketing sia un avversario, siamo in una fase in cui si vorrebbe ma non si può. Tutti vorrebbero, però quando ci si trova di fronte a un prodotto che ovviamente costa di più e che non è così piacevole, chiamiamolo, più così bello come si vorrebbe, si fa un passo indietro. Probabilmente è un effetto culturale che verrà. È come abbiamo tolto i coloranti dalle bibite, come abbiamo tolto inutilità a dei prodotti che dove non serviva che avessero delle connotazioni. Anche in questo caso probabilmente è una svolta culturale. Noi quello che cerchiamo di fare è proprio rendere in maniera reale quello che cerchiamo di fare. Quindi, essendo un lavoro B2B, è molto più facile incontrare il cliente direttamente. Poi cerchiamo, adesso spiegare a queste grandi firme è una parola troppo grossa, ovviamente, nel nostro piccolo, ma cerchiamo di accompagnare il nostro cliente per dire: guarda, è questo quello che normalmente piace al consumatore, perché siamo ancora in questa fase di mezzo, in questa fase intermedia. Insomma, non sa quanto io ascolti con attenzione quello che racconta, perché per una storia o l'altra ho un occhiale da sole, un occhiale da vista lungo, un occhiale da vista per leggere, un occhiale per il computer e quindi ho 4 astucci nello zaino. E questa è una cosa che significa molto per me. Dal punto di vista dello spazio occupato è bestialmente grande. Quindi trovare delle soluzioni anche da quel punto di vista è una buona idea. Certo, si può piegare l'astuccio solo quando dentro non ci sono gli occhiali, ma è già un pezzo di ragionamento fatto. Certo. Detto questo, io la ringrazio molto, Callisto Fedon. La vostra esperienza è importante appunto per questo nostro modo di essere, imprese italiane che lavorano per altre imprese e che comunque portano a queste altre imprese e dunque al consumatore finale il valore delle loro capacità e delle loro scoperte.
sarà bene che lo si sappia e che si trovi il modo di farlo scoprire, anche perché il marketing delle cose fatte bene non può che essere convincente e interessante anche per i consumatori e persino per i media. Ho visto che nella ricerca gli uomini e le donne del marketing pensano che i media li trattino troppo male. Discutiamone e approfondiremo questa cosa in un'altra occasione. Intanto vediamo che cosa ci racconta Marco Ponzano, che appunto si occupa del museo della Branca. Lo vedo ancora Fedon, io nel riquadro penso che Marco Ponzano sia visibile invece in sala, se non ricordo, in sala, se non ho capito sì. male. Eccolo là, Eccomi buongiorno. Qua. Buongiorno. Grazie di averci spiegato l'origine del Fernet con il video, che è una delle cose che proprio mi rimanevano dei dubbi grossi nella vita, ma insomma finalmente l'abbiamo sciolto. Non è quello poi, Qual è? Non è la verità. Ah, non è la verità, no, certo. È proprio marketing. Lasciamo questo alone di mistero, mi piace molto questa cosa. Infatti quando ci sono le visite guidate, solitamente dico questo ferro pulito poteva essere un medico svedese che si chiamava Fernet, oppure un abate francese che si chiamava Fernet. Allora credete voi quello che più vi piace. Sono molte storie parallele. Noi la sappiamo quella vera, non la sappiamo. Alla fine ce la dirà, però. Forse. Insomma, com'è nata questa idea del museo e che ruolo ha nel marketing della brand? Questa parola marketing mi assilda. Siamo al marketing, che dobbiamo fare? No, certo. Io sono stato responsabile della pubblicità Branca negli anni 90 e, come dico sempre ai miei colleghi, devi fare sempre un'analisi e capire le esigenze del pubblico, mai imporre, cosa che fanno molte volte certi errori nel marketing. Sono le persone che ti chiedono cosa vogliono, devi soltanto fare attenzione alle loro esigenze. Parliamo del nostro prodotto, del Fernet, nasceva come medicinale. C'era un'epidemia di colera a Milano e il buon Bernardino Branca era un esperto conoscitore delle piante officinali, uno speziale, e calibrò la formula di questo prodotto curativo per colera e malaria. Questo per arrivare a dire, nella comunicazione mi ero reso conto, adesso vedo che sta facendo passare quel brrr con questa mutandina abbassata, ecco qua. Allora, Ponzano spacciatore di mirra, perché a volte mi chiedono i visitatori di poter avere un pochino di mirra, che è uno degli elementi principali che sono contenuti nel Fernet, perché non hanno mai visto la mirra e quindi mi prendono in giro un'azienda perché io spaccio mirra, do appunto questa resina a chiunque. Accogliendo quasi 5.000 persone all'anno, si parla con queste persone, si ascolta quali sono le loro esigenze che io poi trasferisco al marketing direttamente. Io scusatemi, so che sono in un territorio che brucia, non dovrei dire queste cose, ma visto che sono giurassico e posso anche permettermi di dirlo a tanti giovani che ci sono, non mi sono mai fidato delle analisi di mercato. Sono sempre andato sul territorio, molti mi hanno chiesto dove mi sono laureato e io dico mi sono laureato sulla strada. Tante campagne che ho fatto per una grappa famosa, ho passato mesi nei supermercati e controllavo il carrello delle signore, sembrava un po' un maniaco anche sessuale. Quando vedevo che prendevano la grappa, la mettevano nel carrello, mi avvicinavo con dovuti modi e chiedevo, è per suo marito, per il suo compagno? E questa mi diceva, no, è per me, la grappa la bevo io. Quindi uscì questa tendenza di consumo grappa femminile e da lì si ideò una campagna pubblicitaria dove l'immagine è una donna di classe, una Greschelli, ma ecco, non l'ho imposta io, ok? Come il museo non l'avevo imposto io, persone che mi chiedevano ma come nasce il prodotto, ma qual è la storia dell'azienda Branca? È possibile vedere manifesti, poster storici
e abbiamo allestito quindi un museo. Si parlava molto prima anche di etica, ecologia. Io ho imposto proprio di utilizzare il materiale, ad esempio per fare i tavoli dove sono esposte le bottiglie storiche, le rovere delle nostre botti dismesse, e i miei falegnami, i nostri falegnami, hanno fatto le botti e hanno fatto i tavoli. Quindi abbiamo cercato di, anche noi, risparmiare molto sugli acquisti esterni. Solitamente quando a un proprietario d'azienda si dice, io parlo del 90, ora siamo un po' avanti, facciamo un museo, insomma, il budget per un museo, questo elemento strano. Eppure Branca credette in questa cosa e siamo ben felici perché i risultati poi si vedono. Lei voleva sapere del Fernet, vero? No, ma io lo dico dopo. Beh, c'è poco da fare. Mentre parlava io ascoltavo attentamente, però guardavo anche su internet cosa si trova. Ah, hai capito? No, io ho visto che lei faceva passare anche le caricature di Tiziano Riverso. Allora, io ho intravisto che ce n'è una che dice, Ponzano, dice 100 anni sulle mie spalle. Perché? Perché la mia famiglia, io sono il quarto della mia generazione che lavora per i Branca, quindi c'è un po' una storia dietro. Poi c'è la vignetta Tutti dentro al museo, perché lì era nata l'esigenza di dire entrate che vi racconto. La Callas, che lei avrà notato, questa signora che canta e dice bevo e canto per 2 ore, perché anche lì, anni 65, esigenza, boom economico di un prodotto nuovo, ok? Branca non ha imposto nulla. L'allora presidente, Pierluigi Branca, aveva notato che tra le sue conoscenze femminili, tra queste c'era anche Maria Callas, si facevano portare un bicchierone con tanto ghiaccio, foglioline di menta e il Fernet. E da lì nasce il Branca Menta. Okay? Lei vede che prima ha visto le foche, no? Cara l'igloo, perché nasceva che la scalpellata del bicchiere nasce dall'idea di scalpellare un cubo di ghiaccio a cono, di modo che l'eschimese, quando si scioglieva il ghiaccio, aveva l'acqua per bere. Poi vediamo che dice a casa i delfini, a casa i delfini, perché in uno spot degli anni '80 Brancamenta erano i delfini che facevano queste evoluzioni nell'acqua, sempre chiedendo alle persone e senza imporre. A un certo punto venne chiesto: ma cosa volete da Brancamenta? E tutti dissero: rivogliamo il cubo di ghiaccio. E da lì siamo tornati a rimettere in onda la scalpellata con questa ragazza sotto la doccia, perché dava un senso di freschezza. Comunque sempre facendo attenzione, orecchie ben tese e occhi ben aperti a quello che dice la strada. Questo è un insegnamento di un antico saggio, insomma, il marketing, chiamiamolo così con il suo nome, anche se ne stiamo discutendo, insomma, non è dire ai consumatori, ma è prima di tutto ascoltarli, ci dice Ponzano. Ascoltare. E poi quindi per ascoltarli si fanno ricerche, si fanno cose più aneddotiche, si va a chiedere alla Callas, che è una nostra amica, si costruiscono delle mitologie e ci rimane il dubbio allora, perché io sulla Treccani non l'ho trovato, cioè c'è scritto che l'ha dato l'inventore questo nome, però non si capisce da dove l'ha preso. No, lei calcoli solo una cosa, che è un medicinale, va bene? Quindi per creare la pozione di questo medicinale doveva essere per forza un farmacista, un medico. Quindi siamo nel 700. Siamo comunque, nel 1845. Bene, questo sarà bene dirlo alla Treccani, che mette il nome nel secolo XIX, giusto, XIX nell'800, certo. 1845, esatto. Sì. Esatto. Sbagliato io. Quindi, ultima cosa, i musei perché? Guarda sempre al passato
che è le informazioni per il futuro. Questo vale anche per la nostra collega, per gli occhiali. È una moda, sono dei cicli, vanno, tornano, le scarpe, pantaloni a zampa, gli occhiali stessi, lei lo potrà dire, i modelli. Quindi mai snobbare il passato, perché è quello che ti dà le informazioni. Stop. Non so quanto sia d'accordo, d'altra parte la storia non è la disciplina che si occupa del passato, ma la disciplina che si occupa del tempo, e il tempo è quello che c'era e quello che ci sarà. Certamente l'esperienza serve ed è forse una delle qualità che ci portano avanti. Voi 3 aziende che siete state con noi fino adesso avete dimostrato che l'esperienza conta e non è per niente un peso ma un vantaggio. Cometa invece, diciamo così, è una cosa più nuova, è nata da poco, è un progetto straordinario. Alessandro Mele ce ne parla e ci dice come mai può esserci una storia come quella di Cometa, che è innovazione sociale, che è attenzione ai bisogni delle persone che hanno più bisogno, come cosa ci fa in un posto pieno di gente che si occupa di marketing. No, questo me lo sono chiesto anch'io, credo che sia una buona provocazione. Mi sento fortemente in sintonia con quello che ha detto Ponzano, che il marketing è ascoltare. Io nella mia precedente vita facevo il commercialista per le banche e le assicurazioni, ho incontrato a Como questo posto un po' pericoloso, che mi ha affascinato e ho cominciato per scherzo a dare una mano e poi il braccio e poi tutto il resto. È un luogo particolarmente bello che è cresciuto proprio dall'ascolto dei bisogni, non da un progetto ma una risposta, un sì dietro l'altro, incontrando questi ragazzi, queste famiglie in difficoltà, e oggi abbiamo più di 1000 ragazzi che seguiamo con diverse attività, quindi una grandissima diversificazione e una grandissima personalizzazione. Ma abbiamo anche 220 collaboratori, abbiamo diversi soggetti giuridici, abbiamo diverse attività anche economiche, tutte non profit, ma legate proprio all'accoglienza, all'educazione e al lavoro, l'inserimento lavorativo dei ragazzi svantaggiati. Tutto questo ha una nota molto caratteristica. Dicevo, non è nata da un progetto, e lo sviluppo conseguente di questo ascolto, e per questo è fortemente innovativa, perché ha tentato di vivere questa responsabilità rispetto a questi figli che arrivavano. Avete sentito nel video che abbiamo imparato che anche i nostri figli ci sono affidati, non siamo noi a determinarne il futuro. E tutto questo è fortemente caratterizzato dalla bellezza, perché uno dei 2 fratelli, quello che parlava nel video, che ha iniziato questa storia, a cui io mi sono aggregato dopo poco come, diciamo, direttore, lasciando la mia professione, perché loro continuano a fare il loro lavoro, e uno dei 2 è stilista, è redattore di interni, stilista di tessuti arredo, quindi ha creato questo luogo straordinariamente bello. E attraverso la bellezza abbiamo imparato molte cose dai nostri ragazzi. Inizialmente facevo obiezione, ma i ragazzi che avevano grandi ferite quando arrivavano da noi e ci chiedevano dimmi un motivo per cui vale la pena vivere, noi abbiamo visto che la bellezza riaccendeva il desiderio, e credo che questo nella dinamica di marketing sia una delle dimensioni fondamentali. Noi possiamo scommettere, perdonatemi la semplificazione un po' brutale visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, però possiamo approcciare il tema della costruzione del nostro messaggio per raggiungere l'altro e avvicinarlo a quello che noi stiamo creando come valore, un messaggio di pancia, un messaggio che in fondo dice tu non sei, oppure un messaggio che dice tu sei. Ecco, noi abbiamo scelto questo messaggio decisamente controcorrente. Un famoso produttore televisivo, di cui non faccio il nome, vedendo la nostra opera, sperando di poter creare qualcosa, dice no, questo è un concetto troppo elevato, noi abbiamo bisogno di qualcosa un po' più trash, di pancia, perché se no non fa audience, non mi pagano la pubblicità. Quindi
abbiamo un mondo che sta crollando, un'epoca che sta finendo, che dobbiamo reinventare. Penso sotto gli occhi di tutti, al di là dei fatti di oggi, che abbiamo decapitazioni per strada, e penso sia solo l'inizio di una tendenza che purtroppo ci riserverà ancora delle cattive sorprese, ma è un mondo che è anche legato al marketing. Vorrei dire una cosa sul Dr. Jekyll e Mr. Hyde, poi mi ha provocato molto questa immagine. È un mondo che è basato sull'immediatezza, su tutto subito, sull'emotività nella comunicazione. L'esempio più terribile e che esprime poi questo sentire della nostra società è quello istituzionale politico, dove l'orizzonte non è più il breve periodo, è l'adesso. E questo è frutto anche di una cultura che noi abbiamo subito. Io direi, adesso non voglio farla un po' troppo complicata, ma frutto di un positivismo che poi è stato interpretato dal pragmatismo anglosassone, con una separazione tra la dimensione del senso e la dimensione del comportamento, dell'apparenza, questo ha spesso fatto approcciare molte persone, probabilmente, dico io anche, adesso vado ancora sul difficile, ma abbiamo poco tempo, del cartesianesimo, cioè l'idea che la realtà io la creo con le parole. E allora questo crea una dimensione molto difficile nella clientela. Se il marketing crea il bisogno che non esiste, se il valore del prodotto non c'è, ma lo crea il marketing, e questo crea inevitabilmente un conflitto. Io mi sento manipolato. È anche vero che questa cosa funziona, perché noi beviamo tante cose come bevande terribili che creano sete, che creano poca salute, però il marketing ce le impone. Quindi un senso di oppressione noi l'abbiamo. Dall'altra parte c'è un marketing che cerca di avvicinare, l'abbiamo sentito da Ponzano in modo straordinariamente comunicativo, di avvicinare i bisogni a una risposta a questi desideri. Quindi una dimensione costruttiva, una dimensione invece più immediata, più facile. Noi abbiamo scelto questa più difficile e abbiamo creato tante risposte per i nostri ragazzi, dall'accoglienza, quindi abbiamo più di 100 ragazzi in affido, 140 ragazzi in affido diurno, 450 ragazzi in situazioni complesse di disagio sociale che seguono percorsi formativi, quindi nella parte education, con una innovativa scuola impresa che poiché i ragazzi che abbandonavano la scuola avevano dei risultati straordinari nelle esperienze di lavoro, abbiamo creato all'interno della scuola delle imprese vere e proprie. Siamo riusciti ad ottenere un riconoscimento anche legislativo, poi anche dei riconoscimenti dalla Commissione Europea, dall'UNESCO, eccetera, e siamo diventati il punto di riferimento per la sostenibilità anche nell'education e nella formazione professionale in Italia per l'UNESCO. Questo solo per dire non che siamo stati bravi, perché tutto è in costruzione, è un cantiere, ma che questa dimensione dell'ascolto effettivamente dà dei sorprendenti risultati. E la dimensione della bellezza è ciò che corrisponde, cioè la dimensione ontologica. Noi diciamo ai ragazzi che ognuno è unico e irripetibile, diceva la Chiara Mauri, che questa è la frontiera anche per il marketing, la personalizzazione. Questa globalizzazione, questa omologazione è decisamente e fortunatamente superata e va verso una forte personalizzazione dei prodotti e dei servizi. Noi siamo mani e piedi in questo XXI secolo sulla personalizzazione, e sempre molto legata alla bellezza, cioè alla scoperta di ciò per cui sono fatto, dei miei desideri più veri, di un desiderio di compimento. L'altra dimensione schiaccia invece il desiderio e da un certo punto di vista ammazza il mercato, perché nel tempo lo brucia il valore anziché generarlo. Ultima cosa che vorrei dire, perché non vorrei essere poi troppo lungo, è che noi abbiamo anche un approccio. Cosa ci faccio qui? Noi lavoriamo anche molto sul marketing sociale, cioè la partecipazione alla costruzione di azioni sociali di valore a favore dei ragazzi, dei giovani, dell'educazione, dei ragazzi disabili, eccetera, eccetera. Come lo stiamo cercando di reinterpretare anche alla luce di questo cambiamento straordinario che ci è caduto un po' addosso con la pandemia e con un mondo che insomma appunto è la fine di un'epoca, è proprio quella del community building. C'è un filone anche di marketing molto forte sul brand activism, no? Molte sono le aziende che cercano di far partecipare a una visione, a un mondo, un'esperienza. Ci sono molte esperienze che conoscete meglio di me da questo punto di vista, ma
quello che noi stiamo cercando di immaginare, di realizzare, è proprio la creazione di community di persone che hanno voglia di creare valore. In questo senso forse potrei chiudere con un invito a tutti gli ascoltatori, esperti di marketing, a partecipare a questa community di generatori di valore con noi, per cui siete tutti invitati, pandemia permettendo, a visitarci virtualmente o meglio ancora fisicamente. Anche noi abbiamo alcune migliaia di visite all'anno, un po' da tutto il mondo, perché effettivamente è un posto talmente strano che vale la pena vederlo, perché è difficile immaginarlo, insomma, ecco. Sì, sospettavo che ci stesse proprio bene in un discorso di marketing la vostra storia. Prima di tutto, lo ha detto lei, quando se il vostro, insomma, il prodotto vostro è la generazione di desiderio di vivere nei vostri ragazzi, questo è veramente una delle cose del marketing. Ma al di là, sto scherzando, però fondamentalmente invece vivete di donazioni, di 5 per 1000, di vendita dei prodotti delle botteghe che nascono dalle scuole, no? che fate seguire ai ragazzi, quindi in qualche modo in un certo senso è proprio vero, cioè create dei bisogni per rispondere a chi ha bisogno, è un'economia circolare anche questa. Da questo punto di vista il centro vostro è far conoscere il vostro progetto e quindi poter essere sostenuti dalle donazioni, oppure vi spostate verso la vendita del servizio attraverso varie modalità, per esempio quella dei prodotti? Adesso io non potrò raccontare tutte le cose che facciamo perché non abbiamo il tempo, però è effettivamente un posto estremamente generativo e quindi estremamente appassionante, e facciamo cose molto diverse. Abbiamo delle attività puramente charity che vivono di donazioni. E quindi sicuramente il 5 per 1000, sicuramente tutte le forme tradizionali e innovative di sostegno alle attività charity, attività sociali che non hanno una produzione di reddito. Poi abbiamo un'area mista, cioè che è la scuola impresa, che i ragazzi mentre fanno scuola, quindi abbiamo una parte di finanziamento pubblico, una parte di produzione di beni e servizi, cercando di creare una autosostenibilità, e una parte, siccome abbiamo un carico sociale molto importante, il 62% dei nostri ragazzi hanno una certificazione, sebbene con una fortissima integrazione. Abbiamo messo insieme i migranti, i dispersi e il liceo scientifico, quindi un esempio di integrazione straordinario, che vengono a studiare anche dall'estero. Non è che l'abbiamo progettato, io facevo il commercialista, l'altro lo stilista, ecco, è proprio l'ascolto che permette di accogliere quello che sta accadendo e di innovare, no? Questa apertura, questa libertà dallo schema, dai progetti. E quindi noi abbiamo questa forma mista che vive anche di donazioni, e poi abbiamo una forma un po' più imprenditoriale dove facciamo un inserimento lavorativo. Abbiamo una falegnameria che fa degli arredi straordinari, dal 5 stelle lusso all'appartamento del professionista o lo studio o l'azienda, e abbiamo un bar molto particolare, molto bello a Cernobbio, dove abbiamo inserito dei ragazzi down e dei ragazzi disabili. E poi abbiamo il primo negozio di Inditex fuori dalla Spagna, negozio sociale, si chiama For and From, vende scarpe, borse, accessori di tutti i brand del gruppo Inditex, quindi Zara eccetera eccetera, e anche lì gestito interamente con 2 responsabili e tutto personale disabile. In centro a Como, un'esperienza anche questa straordinaria, appena partita. Da un anno abbiamo fatto settimana scorsa il compleanno, in piena pandemia, quindi una partenza piuttosto difficile, però la cosa impressionante è vedere il giorno del compleanno questi ragazzi, pensando il primo giorno, dopo un anno si alzano in piedi, raccontano la loro storia, la loro responsabilità, irriconoscibili, ragazzi che erano completamente accartocciati, che rinascono. Quindi grazie per questa bellissima sintesi. Il nostro prodotto è far crescere il desiderio di questi ragazzi, il desiderio di vita, il desiderio di partecipare a una costruzione di bene, insomma, anche attraverso le attività economiche. Per cui sulla campagna di Natale, per esempio, è un modo molto semplice e attuale per sostenere tutta questa storia, questa vicenda. Una storia molto bella e di grande efficacia. Mi dà la parola 30 secondi? Certo. Riccardo Resciniti, io che come a nome di tutti la ringrazio per l'attenzione che lei ha dato alla nostra conference. Ringrazio molto gli imprenditori, i manager che sono intervenuti.
mi sia consentito solo far presente, mi sono arrivati parecchi messaggi dai colleghi, che qualcuno è un po' sussultato qualche volta, perché non sempre il marketing è stato citato, secondo me, nel modo come avrebbe dovuto. Però è un parere un po' di alcuni di noi, ma soprattutto ci farebbe piacere se gli amici, le persone che sono venute, tutti gli imprenditori, i manager che sono venuti qui in questi hanno arricchito la nostra conference con le loro testimonianze, potessero ascoltare e partecipare al momento della presentazione del manifesto del marketing. Saremmo molto onorati se lo facessero e quindi io spero che possano trovare ancora qualche minuto di tempo. Anche lei, dottore, se ci volesse regalare ancora un po' di tempo, dopo le 5 ci sarà questa presentazione del manifesto del marketing, fatta proprio materialmente la presentazione da alcuni giovani dottorandi che leggono il manifesto che la Società Italiana Marketing ha redatto e che serve proprio per evitare ogni equivoco sul marketing, che non è mera pubblicità, il marketing non è mera azione di vendita, e il marketing è qualcosa che si fa all'università, ma si fa anche sulla strada. Il marketing è qualcosa che si fa all'interno degli uffici, nelle aziende, qualcosa secondo me che può essere molto utile, estremamente rilevante, come diceva anche nell'ultimo intervento il dottore Mele. Per cui un invito formale a nome di tutta la nostra comunità ad ascoltare questo manifesto del marketing dopo le 17, siamo un po' in ritardo sui tempi di marcia, abbiamo 20 minuti sempre in ritardo, però faremo questa presentazione e interverrà alla fine anche con un messaggio il ministro dell'università, il professor Manfredi, per cui veramente ci terrei molto se potesse essere collegati con noi. Grazie ancora, dottore, grazie a tutti. Grazie, ora è previsto un coffee break, lo ridurrei di durata per cercare di comunque mantenere i tempi, per cui facciamo 10 minuti di pausa e poi ci ritroviamo per proseguire con la seconda parte. Ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti e buona continuazione.
Bene, siamo in onda? Credo di sì. Di nuovo buonasera a tutti. Allora, la pausa è stata brevissima, il break, ma sfruttiamo ogni minuto che abbiamo per presentare le cose che abbiamo in programma. Adesso abbiamo in particolare un momento a cui teniamo molto, quello dei nostri giovani dottorandi, un momento destinato al Doctor Colloquium. Il coordinatore Matteo De Angelis è ormai da alcuni anni in questo ruolo e ha svolto il suo compito in maniera eccellente. Io vi sono riconoscente, vi do la parola con grande affetto. Matteo. Riccardo, grazie, esordisco con un grazie a te per le tue parole e per tutto il supporto che mi hai dato in questi anni su questa iniziativa e non solo, e continuo con un buonasera a tutti, e è un piacere anche quest'anno, seppur in modalità digitale, poter parlare di questa iniziativa che, come diceva il Presidente, è un'iniziativa importante per il futuro, soprattutto per i giovani, mi verrebbe da dire i nostri giovani, ma in realtà poi, come dirò tra poco in maniera un po' più dettagliata, è un'iniziativa aperta anche ai giovani di altri paesi, perché è un programma, quello del Doctoral Colloquium, rivolto soprattutto a giovani, diciamo, intesi come dottorandi italiani e non, che ha come mission quello di sensibilizzare i giovani ancora di più rispetto a quello, in maniera complementare rispetto a quello che fanno nei rispettivi programmi di appartenenza, al tema della ricerca, al tema, diciamo, dell'importanza della ricerca, ma ancora di più al tema del fare una buona ricerca, quindi al tema di costruire dei progetti di ricerca solidi dalle fondamenta, per poi proseguire nella maniera migliore possibile a delinearne metodologia, risultati, implicazioni manageriali. Come funziona l'evento? L'evento, purtroppo devo dire, il Covid su questo, come possiamo vedere anche nel convegno in corso, gioca un ruolo fondamentale. Io, con la più totale trasparenza, vi devo dire che al momento, diciamo, abbiamo previsto di tenerlo in modalità fisica nelle giornate del 17 e 18 maggio 2021. Abbiamo una sede ospitante che avrebbe dovuto ospitarci già l'anno scorso, e che è l'Università del Salento, che molto gentilmente ha offerto con grande piacere la sua disponibilità, e l'anno scorso abbiamo detto proroghiamola di un anno, sperando che le cose migliorino. La situazione attuale mi impone di essere molto cauto, e quindi purtroppo avrei voluto darvi la certezza di farla in modalità fisica, come abbiamo fatto le prime 5 edizioni all'Università del Salento. Al momento non riesco a sciogliere il dubbio. In ogni caso, come dire, l'anno scorso ci siamo trovati costretti da marzo a riprogrammare tutto e ad andare online. Quest'anno insomma riusciremo a sciogliere il dubbio molto prima. Ci auguriamo tutti di essere fuori il prima possibile da questo incubo, ma al momento, ecco, incombe questa possibilità di farlo di nuovo online. Dal punto di vista, la logistica mi consente di introdurre alcuni temi più specifici, attinenti non solo alla data in cui si terrà, e quindi è lunedì 17 maggio e martedì 18 maggio, ma anche alle date fondamentali, che poi renderò pubbliche con un bando, con la pubblicazione attraverso il circuito della SIM del bando, nel quale in 2 o 3 pagine insomma chiariremo tutti i dettagli, ma la deadline è il 31 marzo per inviare cosa? Per inviare un proposal di una decina di pagine, dal quale il candidato deve far emergere un po' la solidità della sua idea. Deve essere un'idea già ben definita, solida da quel punto di vista. Non è fondamentale, per essere ammessi, avere dei dati, avere dei risultati, ma l'idea è che deve esserci almeno un'idea di ricerca solida, con una buona rassegna alla letteratura, perché non perché noi dobbiamo essere dei valutatori per il gusto di esserlo,
ma perché ragioniamo nell'ottica dell'utilità del feedback che lo studente o la studentessa di dottorato può ottenere dalla faculty. E qui introduco il tema della faculty, che è un tema ovviamente importante. Oltre ai docenti, oltre agli studenti, il Doctor Colloquium si sostanzia dalla presenza di docenti, in particolare di 6 docenti. 3 sono membri del comitato organizzatore dell'evento. Io sono, diciamo, il primus inter pares, posso dire, quindi il coordinatore del comitato. Insieme a me ci sono Sara Valentini, una collega che stimo molto, come anche l'altra ovviamente, dell'Università di Bologna, e Gaia Rubera della Bocconi. Siamo insieme ormai dalla prima edizione nel 2015, quindi ci accingiamo stiamo organizzando la 7ª edizione del Doctor Colloquium, tutte insieme. E poi ci sono tre docenti stranieri che chiamiamo guest faculty, che sono in realtà stranieri accademicamente, ma 2 di questi sono italianissimi: Stefano Puntoni di Erasmus Rotterdam e Simona Botti della London Business School, ai quali si aggiunge Tammo Bimolt, che è un professore di marketing della University of Groningen. Quindi questi sono i guest faculty che sono gli stessi poi dell'ultima edizione. Non è elegante dire che si tratta di un evento perché da parte mia di un evento che ha riscosso abbastanza successo. Mi piace guardare avanti e cercare di capire come possiamo ulteriormente migliorarlo, ma certamente avere dei faculty di questo prestigio non è davvero necessario da parte mia presentarli anche nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, ma vi posso dire che avere dei faculty di questo prestigio rappresenta davvero un'occasione unica per tutti noi, compresi anche noi docenti diciamo di ruolo, e ancora di più per i dottorandi che poi avranno la possibilità di essere ammessi. L'invito, che poi, come dire, sarà sollecitato attraverso la pubblicazione del bando e le comunicazioni adesso associate, è per tutti i dottorandi che abbiano un'idea solida e che ritengono soggettivamente di poter ottenere dei feedback utili, particolarmente utili al miglioramento di quel lavoro, e di fare domanda quando sarà aperto il bando. Mancano 5 mesi, quindi c'è tutto il tempo di riflettere e di redigere una proposta solida, in modo da poter essere accettati e da poter fare dei progressi tali per cui, arrivati all'evento, riusciamo tutti a portarci a casa qualcosa di costruttivo. Diciamo, la modalità che vi ho presentato, quella delle 2 giornate, del lunedì 17 maggio in questo caso e del martedì 18 maggio in questo caso, è la modalità, diciamo, che abbiamo adoperato nelle prime 5 edizioni, quando era tenuto in presenza fisica, sempre in sedi diverse ogni anno. Abbiamo svolto a Urbino, Bologna, Pisa, Firenze e Roma Luis le prime 5 edizioni, e l'anno scorso invece, complice la modalità online e a seguito di alcune riflessioni che il format online ci impongono, abbiamo deciso di tenerlo tutto nella giornata del lunedì. Quindi in questo caso sarebbe soltanto lunedì 17 maggio, riducendo il numero di presentazioni dalle canoniche 12 o 13 a 10, quindi il numero di proposal ammessi. Quest'anno, ripeto, è onesto da parte mia dire che ci teniamo aperte entrambe le possibilità, quella di farla in presenza e quindi di avere anche il martedì mattina a nostra disposizione, quella invece di svolgerla in modalità online, che l'anno scorso, devo dire, è stata comunque non ci ha consentito, non ci ha imposto nessun vincolo sulla qualità, nel senso che le presentazioni sono state comunque tutte assolutamente efficienti e i feedback altrettanto efficaci. Quindi su questo, diciamo, ci dobbiamo riaggiornare tra qualche periodo, quando la situazione, ripeto, oggi è dura dirlo, è molto dura dirlo, ma sarà un po' più chiaro. Io non ho altre informazioni. Quindi più in là daremo le informazioni circa deadline. Sì, no, le ho comunicate adesso, ma le mettiamo per iscritto nel bando. Formalmente, vediamo. Formalmente nel bando ci saranno tutte le date principali, il processo poi anche di selezione, quindi entro il 31 marzo si invia il proposal, entro la metà di aprile orientativamente notifichiamo l'accettazione,
e poi c'è tutta la parte, diciamo, amministrativa, burocratica e di informazioni di dettaglio che segue e precede immediatamente l'evento stesso. Quindi sarà tutto chiaro. Non abbiamo ancora predisposto il bando per, ripeto, anche complice la contingenza del Covid, ma come sarà tutto chiaro ben in anticipo rispetto alla deadline. Perfetto, grazie allora, grazie molto Matteo per quello che hai fatto e per il tuo intervento. Grazie a tutti e grazie a te in particolare, Riccardo. E passiamo quindi ad un momento particolare. È la prima volta che noi presentiamo questo premio. Quando mi è arrivata la richiesta, la proposta di questa collaborazione con l'associazione Il Sorriso di Stefano, che è un'associazione nata per ricordare uno studioso di lui, che è Stefano Pace, e il fratello, che è il presidente di questa associazione, ci ha proposto attraverso i colleghi di istituire questo premio alla memoria di Stefano Pace. Io sono assolutamente contento e orgoglioso di questa iniziativa. Non voglio aggiungere altro, perché è giusto che l'iniziativa venga presentata da Gianluca Pace, che è il presidente dell'associazione, e da Andrea Moretti, che il Consiglio di Presidenza ha nominato come presidente del comitato scientifico. Per cui lascio la parola a loro e naturalmente chiedo a tutti di ascoltare con attenzione, perché è una bella iniziativa. Grazie molte, spero che mi sentiate. Bene. Grazie molto, spero che mi sentiate. Il mio ruolo qui è esclusivamente quello di riuscire a rispondere a 3 domande. Cos'è il premio Stefano Pace? Qual è la logica sottostante tale premio e chi può partecipare al premio? Prima di lasciare la parola al presidente dell'associazione Il Sorriso di Stefano. Allora, cos'è il premio per Stefano Pace? Noi, Società Italiana di Marketing, in accordo con l'associazione Il Sorriso di Stefano, abbiamo deciso di lanciare oggi il premio Stefano Pace come premio per la migliore pubblicazione o prodotto scientifico derivante dalla partecipazione alla Junior Faculty Climber Community della SIM. Cioè, durante il prossimo convegno, ciò vuol dire che durante il prossimo convegno, ottobre 2021, verrà premiato il premio che il Comitato Scientifico di valutazione del premio Stefano Pace valuterà come il più meritevole, frutto di quell'attività di networking, condivisione, esperienza condivisa che viene sottoposta al nome di Junior Faculty Climber Community, che caratterizza la SIM come servizio ai propri associati, ai propri giovani associati già da 3 anni. Qual è la logica sottostante? Ricordiamoci tutti che le persone all'inizio della carriera accademica si trovano in condizioni di forte pressione per sviluppare ricerche velocemente pubblicabili, anche di alta qualità, ma che i tempi che passano tra il momento in cui inizia l'idea e il momento in cui si arriva a una pubblicazione, la voce classe A, è anche molto lungo. D'altra parte, i temi di ricerca molte volte sono definiti, costretti o limitati da condizioni di finanziamento o situazioni contestuali. Quindi la ricerca libera nell'ambito della ricerca di marketing può essere considerata come un elemento di forte interesse, ma di cui all'inizio della carriera vi sono difficoltà di operazionalizzazione. È lo stesso momento, l'inizio della carriera, dove i giovani ricercatori hanno bisogno, una necessità esplicita, viscerale, di un incontro tra pari, di luoghi nei quali discutere, di tempi per discutere, anche perché questo permette loro di sviluppare un percorso originale, anche dal punto di vista metodologico, di quelli che sono temi e oggetti di ricerca. È fondamentale quindi che questi ricercatori giovani che si introvino, quando tornino a casa, non vengano sottoposti a diverse, numerose, molteplici vincoli che li allontanano dalla possibilità di avere la mente libera nel momento in cui possono pensare a quelle idee, quel brainstorming che hanno realizzato con i pari. E quindi, tenendo in considerazione di queste 3 condizioni, il premio vuole stimolare proprio quel processo di finalizzazione, frutto dell'incontro tra giovani ricercatori tra pari, verso prodotti anche intermedi della ricerca, e hanno trovato nella Junior Faculty Climber Community della SIM un prezioso momento su cui puntare, anche perché se andate a rileggere quali sono gli obiettivi proprio della Junior Faculty Climber Community, è proprio quello di creare collaborazioni tra pari per lo sviluppo di ricerche congiunte, condividere metodologie di ricerca che possono essere utili anche per altri lavori di ricerca e coinvolgere ulteriormente i giovani accademici.
Quindi è stato riconosciuto questo come fucina di esperienze esplicite. E il premio Stefano Pace vuole stimolare la partecipazione alla Junior Faculty Company Community con un'iniziativa esplicita, il premio stesso. Terza domanda, chi può partecipare al premio? I 19 partecipanti dell'edizione 2020 della Junior Faculty Company Community partecipano di diritto al processo di selezione del comitato scientifico. Seguiremo i percorsi che sono nati ieri e che troveranno ulteriori momenti di feedback a febbraio e durante l'anno. E alla fine di questo percorso il comitato scientifico, no, effettuerà la valutazione. Quindi keep in touch, state in contatto rispetto a questo processo. 3 ringraziamenti devo all'interno di questo mio spazio. Il primo al Presidente dell'Associazione Il Sorriso di Stefano, no, per aver identificato in SIM il contesto coerente e fattivo con cui collaborare per agire a favore dei giovani ricercatori nell'ambito del marketing. Un secondo ringraziamento lo do ai componenti del comitato scientifico del premio, i professori Giuseppe Bertoli e Daniele Dalli del comitato di presidenza della SIM, la dottoressa Anna Maria Tuan della consulta a giugno di SIM e il professor Luciano Fratocchi dell'Università dell'Aquila in rappresentanza dell'Associazione Il Sorriso di Stefano. E lasciatemi concludere con un ringraziamento a noi, a tutti noi, no, appartenenti alla SIM, per lo spirito di partecipazione ai processi di miglioramento della nostra società, e la società in questo caso non è l'Accademia Italiana, no, di Marketing, ma la nostra società, quella nella quale noi operiamo in quanto professionisti, in quanto cittadini, in quanto soggetti che partecipano a processi umani. Per cui saluto tutti con un grazie Stefano e passo la parola al Presidente dell'Associazione Il Sorriso di Stefano. Grazie. Vai. Buon pomeriggio di nuovo, mi presento, sono Gianluca Pace, il fratello di Stefano, e rappresento appunto l'associazione Il Sorriso di Stefano, che è nata nel suo ricordo. Stefano, per chi non l'ha conosciuto, è un professore che ha agito nell'ambito del marketing, ma ne parlerà in modo più preciso il professor Fratocchi nell'intervento successivo, e purtroppo è scomparso a soli 45 anni a inizio 19. E successivamente io, mia madre, gli amici più stretti, tra cui anche il professor Fratocchi stesso, abbiamo voluto pensare a qualcosa, qualche iniziativa che potesse ricordare Stefano nei suoi valori sia come persona sia come ricercatore. E questa motivazione è stata presto accolta e condivisa da altri amici e colleghi, e quindi si è tutto concretizzato con la nascita proprio della nostra associazione Il Sorriso di Stefano. Per me oggi è importante essere qui perché, oltre che il marketing era il mondo, la passione di mio fratello, di Stefano, passione che poi è diventata lavoro, poi ritengo anche però importante perché apparentemente fare del bene non avrebbe bisogno di pubblicità, però è giusto, secondo me, che il bene sia comunicato e promosso, sempre nel modo corretto, come facciamo oggi, come fa la vostra società. È un marketing quindi diverso ovviamente dal marketing diciamo tradizionale, quello del profit, non vendiamo prodotti. Si può dire che noi vendiamo, passatemi il termine, 2 tipi di prodotti: la soddisfazione di un bisogno esterno a cui l'associazione dà una risposta, e quindi ausili didattici per le scuole nel nostro caso, e borse di studio. E l'altro prodotto venduto, mettiamola così, è la gratificazione dei soci, di noi stessi, nel rispondere a quel bisogno, sempre nell'ambito delle finalità che vedete nella slide. Quali sono queste finalità che sono scritte nel nostro statuto? Innanzitutto, ovviamente, come ho detto, far ricordare, far conoscere a chi non l'ha conosciuto Stefano, ma in estrema sintesi promuovere tutte quelle attività che possano contribuire a ciascuno di noi, a ciascuno, ma soprattutto ai giovani, di realizzare le proprie aspirazioni. Per raggiungere questi obiettivi, l'associazione è nello statuto, organizza dei convegni, degli eventi, degli appuntamenti. Questo è un altro passo importante per la nostra piccola e neonata associazione. E quello che può essere utile a beneficio della formazione, della crescita
della persona, il benessere della persona. In questo ambito, passerei all'altra slide, l'associazione ha voluto iniziare un percorso di ricordo di Stefano presso le scuole frequentate da Stefano qui all'Aquila, visto che il suo percorso di studi è stato sviluppato fino alla laurea qui all'Aquila. Il primo appuntamento che abbiamo organizzato è stato proprio presso la scuola elementare frequentata da Stefano, un bellissimo appuntamento dove dei giovanissimi diciamo scolari, molto attenti però alla figura di Stefano, hanno seguito i nostri discorsi incentrati sull'importanza dello studio, sul rispetto degli insegnanti, della famiglia. E in quella occasione abbiamo scoperta una targa commemorativa perché è stata intitolata un'aula informatica presso la scuola, laddove è stata collocata una LIM, una lavagna interattiva multimediale donata proprio dall'associazione. Il secondo appuntamento, e possiamo passare oltre, è stata quella allo scientifico, frequentato da Stefano qui all'Aquila, e qui è stata una giornata più completa, più articolata, perché la platea degli studenti ce lo permetteva, sono quelli che si affacciano poi al mondo universitario, si interfacciano poi con noi e poi vanno all'università. E anche qui come associazione abbiamo istituito 3 borse di studio al merito, quindi per ragazzi meritevoli del liceo, ed è stata accolta la nostra proposta, il Consiglio d'Istituto ha deliberato anche qui un'intitolazione dell'aula, un'aula didattica dell'istituto. Quindi non voglio rubare altro tempo perché poi c'è l'intervento del professor Fratocchi che parlerà della parte pubblicistica di Stefano, ma voglio dire solamente che ringrazio nuovamente dell'opportunità che ci date a noi piccola associazione di collaborare con la vostra importante istituzione. E potrei far mia, se mi posso permettere, la linea che ha tracciato il Presidente nelle edizioni precedenti, ho letto delle relazioni del 19 e del 18, in cui il Presidente rimarcava, evidenziava l'importanza di recuperare un rapporto con la società civile laddove la percezione del marketing, della dottrina è alcune volte distorta, errata. E quindi ecco, noi come associazione Il Sorriso di Stefano, nel nome di Stefano, ci siamo. Grazie. Professor Fratocchi. Buon pomeriggio a tutti, sono Luciano Fratocchi, sono docente di ingegneria economico-gestionale, ma vengo dalla comunità della facoltà di economia, sono stato aziendalista e per me è un onore e un piacere essere qui, sia per ricordare colui che nasceva come mio studente, poi mio tesista, l'ho visto incamminarsi per la strada della ricerca fino ad essere diventato professore associato, come possiamo vedere nell'altra slide, all'università alla Kedge University. Stefano per me però è diventato soprattutto un grandissimo amico, un coautore con cui ho avuto il piacere di scrivere dei bellissimi articoli. Il suo cammino accademico nasce con la laurea in economia e commercio vecchio ordinamento all'Aquila, fui relatore, una bellissima tesi sugli aspetti psicologici e culturali delle strategie aziendali e in particolare delle fusioni. È stato PhD student all'Università Commerciale Luigi Bocconi, dove ha conseguito il suo PhD, ma dopo aver passato quasi un anno a Wharton, alla Wharton Business School. Andiamo avanti nell'animazione. I suoi 2 incarichi più prestigiosi sono stati quelli di professore associato di marketing alla Kedge Business School a Marsiglia, ma è stato anche adjunct professor di marketing. Stefano ha sempre saputo unire diversi aspetti, quello della formazione accademica, quello della formazione nella prestigiosa SDA Bocconi, quello della ricerca. È stato tante cose e in tutte queste cose ha messo la sua capacità di tipo ricercatore. Era una persona fondamentalmente curiosa che ha avuto una mente bellissima e apertissima
il tutto condito da quel sorriso che è la base della nostra associazione e che avete visto nella foto iniziale. Difficile ridurre in pochi minuti cosa è stato Stefano, e allora, visto che siamo in ambiente accademico, mi sono affidato a quello strumento che può essere freddo ma cui si può dare tanto calore, che sono gli aspetti bibliometrici, e quindi alcuni numeri che nella loro freddezza però possono essere qualcosa che riscalda. In meno di 14 anni Stefano ha pubblicato 36 documenti Scopus, ma soprattutto è stato pluricitato, e vi posso assicurare che la percentuale di autocitazioni è bassissima, ma soprattutto dopo la sua scomparsa, mai tanto prematura scomparsa, negli ultimi 2 anni è stato citato quasi 260 volte. Questo penso che ai giovani a cui è rivolto questo premio possa far capire l'importanza di seminare qualcosa con le loro opere. Pensate che siamo ad ottobre del 2020 e ha già raggiunto lo stesso livello di citazioni dell'anno scorso. Nella parte sottostante della slide vedete i suoi principali temi di ricerca. Si è interessato di cose abbastanza diverse, ma un'attenzione particolare l'ha avuta a quella che viene chiamata brand community, al consumer culture, alle networography, che in tutti insieme rappresentano l'area in cui si è più specializzato e in cui ho avuto il piacere di collaborare con lui su 2 articoli. E se andate a vedere quel famoso indicatore del Topic Field Weighted Citation Impact, vedete che sono numeri quasi tutti sostanzialmente prossimi a 1 o addirittura in qualche caso superiore ad 1, quindi un tasso di citazione della produzione di Stefano che è almeno pari alla media e certe volte superiore. Stefano è stato tante cose fatte sempre con la mente, con il cervello, con la curiosità, con il sorriso, e ha sempre visto il suo lavoro come spirito di servizio. E quindi vorrei gentilmente andare sull'ultima slide, che ci riporta indietro di 1 anno all'interno della Società Italiana Marketing, quando alla memoria fu conferito a Stefano il premio di miglior referee della rivista Mercati e Competitività. Anche quando faceva il referee aveva questa voglia di aiutare gli altri, e questo premio vuole essere proprio la volontà di aiutare dei giovani ad incamminarsi nel mondo della ricerca, a produrre ricerca, perché oggi Stefano è ancora con noi, non solo nel ricordo di noi amici, dei familiari, ma anche per tutta la comunità accademica con quello che ha scritto, perché ha creato nuova conoscenza e ha aiutato e sta aiutando a crearne di nuova attraverso le sue opere che, grazie a Dio, vanno oltre la vita terrena. Grazie ancora ad Andrea Moretti, collega e soprattutto amico con cui ho avuto il piacere di lavorare spesso. Ringrazio la vostra associazione, il consiglio direttivo, per questa opportunità che anche solo per pochi minuti mi ha fatto tornare in una comunità in cui mi sento molto molto vicino, e soprattutto per una grande iniziativa come quella di ricordare Stefano. Grazie veramente a tutti voi. Grazie di cuore agli amici. Io ho conosciuto tanti anni fa il collega Tocchi e mi fa piacere rivederlo dopo tanti anni, salutarlo e ringraziarlo per questa iniziativa. Per cui benissimo, passiamo al successivo momento. Abbiamo ancora, purtroppo ci portiamo avanti questi minuti di ritardo. Chiedo a Daniele Dalli di raggiungerci virtualmente in questa nostra presentazione. Ecco, ti lascio subito la parola.
Caro Riccardo, grazie mille di avermi dato la parola. Ringrazio Andrea Moretti, Fratocchi e il fratello di Stefano Pace per averci ricordato in modo così affettuoso l'amico Stefano, il quale, come ricordava Fratocchi, ha vinto l'anno scorso il premio per il miglior referee. E quindi questo mi dà il destro per introdurre questa breve sezione in cui devo comunicare i vincitori appunto del premio per il miglior referee e il premio per il miglior paper. Normalmente in questi casi facciamo una specie di piccola cerimonia con un po' di suspense, e quindi io dovrei leggere i 3 finalisti dei paper e i 3 finalisti dei revisori. Cerco di essere il più rapido possibile per poi dare la lettura del vincitore tra questi. Allora, alla selezione e valutazione di questo premio hanno partecipato quasi tutti i membri del comitato editoriale, 36 su 38, che è una cosa abbastanza straordinaria. Devo dire che quest'anno c'è stata una partecipazione molto elevata, e quindi ringrazio tutti i colleghi che si sono prestati a darmi una mano in questa attività, con i quali quindi condivido anche la responsabilità dell'esito finale. I 3 finalisti per il miglior paper sono i seguenti: il paper di Ernesto Cardamone, Gaetano Miceli e Maria Antonietta Raimondo dal titolo All are not equal for the crowd, social groups moderate the effects of human density on willingness to stay and vice virtue choices. Il secondo paper che partecipa alla selezione dei 3 diciamo nel gruppo di 3 migliori è il paper di Cesare Matulli, Matteo De Angelis e Carmela Donato, Communicating the Luxury Dream, the Moderating Role of Brand Prominence on the Effect of Abstract versus Concrete Language on Consumer Responses. E l'altro paper che partecipa è di Maria Antonietta Raimondo, Maria Vernuccio e Gaetano Miceli, The Effects of Negative Advertising on Consumer Responses, Some Experimental Evidences on the interaction between content type and brand awareness. Scusate che mi impappino perché cerco di andare svelto, ma la mia pronuncia inglese non regge il ritmo. E in sintesi, il paper vincitore tra questi 3, che ringrazio per averci messo a disposizione lavori di questa qualità, è il primo che ho annunciato, e cioè il paper di Ernesto Cardamone, Gaetano Nino Miceli e Maria Antonietta Raimondo. Non leggo il titolo perché l'ho già fatto prima. Voglio sottolineare 2 cose. La prima è che, come avete visto nella graduatoria dei primi 3 paper, ci sono ben 2 prodotti del gruppo dei colleghi dell'Università della Calabria, che in questo dimostrano una volta di più la qualità del lavoro che svolgono, che ci terrei a ricordare non riguarda soltanto le pubblicazioni scientifiche, ma anche l'organizzazione delle scuole estive a cui molti dei nostri colleghi hanno partecipato negli ultimi anni. Quindi, a ulteriore conferma della qualità del lavoro che Nino, Maria Antonietta e gli altri colleghi di Unical portano avanti, arriva questo ulteriore riscontro. Adesso vi leggo chi sono i revisori che sono risultati i 3 più, diciamo così, apprezzati. In questo lavoro di selezione della qualità dei revisori mi aiutano la collega Patrizia Di Luca dell'Università di Trieste, che svolge, diciamo, il ruolo di coordinatrice dei revisori, e insieme ad altri colleghi abbiamo messo su un piccolo comitato di lavoro per la identificazione delle revisioni e dei revisori più diciamo convincenti e più utili al nostro lavoro di scrittura per la rivista. I 3 finalisti sono rispettivamente Antonietta Raimondo di nuovo dell'Università della Calabria, Nicoletta Buratti dell'Università di Genova e Giacomo Gistri dell'Università di Macerata. E in base ai ragionamenti che abbiamo fatto, il premio per il miglior revisore del 2019 di Mercati e Competitività risulta Giacomo Gistri, che diciamo così ha contribuito a rendere il lavoro dei paper che ha revisionato nel corso dell'anno migliore e decisamente più convincente. Concludo dicendo che risultare vincitori dei premi della rivista
Questo, come sapete, è l'ultimo anno in cui diamo i premi per la rivista Mercati e Competitività. Dall'anno prossimo daremo i premi per Italian Journal of Marketing, ma risultare vincitori di questi premi significa competere con altri colleghi della stessa comunità accademica, sia come autori che come revisori, e significa vedersi riconosciuto un doppio premio per il proprio lavoro, non solo quello di essere menzionati e citati e ricevere anche un beneficio che, come sapete, può essere speso in vari contesti nei concorsi e nelle varie nostre attività, ma anche costituire un po' un esempio da seguire. Sono abbastanza contento del fatto che, come accennava Andrea Moretti, dobbiamo essere grati a molti di noi e tra noi stessi per aver progressivamente visto crescere la qualità del nostro lavoro. Uno dei modi attraverso cui questa qualità cresce è anche dando dei riconoscimenti espliciti e non solo formali a chi lavora bene, a chi dà una mano agli altri a lavorare sempre meglio, e questo è quello che facciamo nei limiti del possibile all'interno delle attività legate alla rivista. Io con questo avrei concluso. Riccardo, non so se è sufficiente, se hai bisogno che dica qualcos'altro, ma immagino che siamo un po' stretti coi tempi e quindi si possa andare. Assolutamente va benissimo così, anzi complimenti, non è facile annunciare dei premi parlando davanti a un monitor senza avere il riscontro classico che in questi casi si ha con l'applauso che va a sgorgare dall'uditorio. Quindi grazie, complimenti di come sei riuscito comunque a rendere il momento ricco di sostanza. E a proposito di sostanza entriamo in quello che secondo me, secondo tutti noi, è probabilmente il momento clou tra tanti momenti clou, cui dopo esserci rallegrati e complimentati con i colleghi che hanno vinto il premio, l'ultimo premio per i migliori articoli, i migliori record della rivista Mercati e Competitività, adesso guardiamo a qualcosa che vuole essere un'apertura al futuro, un'apertura alla società civile e uno strumento per tutti coloro che si impegnano nel marketing, sia come docenti, sia come ricercatori, ma anche e soprattutto come operatori, per far valere giustamente, correttamente quello che noi facciamo. In effetti, quando abbiamo presentato il programma elettorale, con questo gruppo che poi è stato in una maniera plebiscitaria eletto come Consiglio di Presidenza, noi promettemmo di fare quello che era nelle nostre forze per dare al marketing e alla società di marketing che lo rappresenta, alla comunità, che rappresenta la comunità intera, maggiore voce nel contesto della società civile. In questi anni siamo andati sui giornali, abbiamo avuto una rubrica su Sole 24 Ore, abbiamo fatto una serie di interventi, ma mai, secondo me, niente che ancora è vicino a quello che dobbiamo fare. Il lavoro ci aspetta ancora in maniera consistente, corposa, nella società civile, ma purtroppo anche tra le attività imprenditoriali. Persiste ancora un pregiudizio nei confronti del marketing che diventa sempre più intollerabile, sempre più intollerabile. E così abbiamo costituito all'interno del Consiglio di Presidenza un gruppo di studio di persone che hanno lavorato sempre all'interno della SIM, che hanno avuto dei ruoli ma che sono legati alla SIM, di una certa esperienza che nelle persone di Guido Cristini, vi dico nell'ordine alfabetico, Daniele Dalli, Alberto Mattiacci e Claudio Santos, quindi editore, ex presidenti, decani e il sottoscritto. Abbiamo lavorato per qualche mese
voi sapete che abbiamo poi lavorato anche insieme a tutti i soci attraverso un questionario che è stato somministrato a tutti voi. Siamo stati anche affiancati brillantemente da due giovani colleghe come Alice Mazzucchelli e Donata Tania Vergura. Abbiamo fatto quindi un gruppo abbastanza numeroso, abbiamo lavorato, abbiamo raccolto tutti i risultati del questionario che sono stati elaborati, riesaminati. È stata una fase per certi aspetti anche emozionante, che ci ha coinvolti, che ci ha resi partecipi di un momento che secondo me ha il suo significato all'interno sicuramente della storia della Società Italiana di Marketing, ma io credo anche all'interno di quella comunità più ampia che sono gli studiosi e gli operatori di marketing. Quella che poi era un'esigenza, cioè di rappresentare il marketing nella sua dimensione più ampia. Oggi parlavo stamattina di marketing buono e marketing cattivo per evocare certi concetti, ma è evidente che quando si parla di marketing tout court si parla di una disciplina che ha un valore, una disciplina unica innanzitutto nel suo genere, nel suo scopo, nel suo campo. È una disciplina che ha un valore sociale molto forte, perché è la disciplina che contribuisce, che crea valore, la disciplina che riesce a far allineare domande e offerta sulle esigenze e sui bisogni dei primi. E soprattutto è sempre più chiaro che ciò avviene in relazione ai bisogni individuali e collettivi. Questo che era il punto di partenza è poi diventato un must negli ultimi mesi per i motivi a noi tutti noti. Io adesso passo la parola a tre giovani colleghi, dottorandi, che verranno qui, saranno con noi e che vorrei poi che ciascuno di loro, prima di iniziare la presentazione e la lettura del manifesto di marketing, del manifesto del marketing, ciascuno di loro si presenti e con nome, cognome e almeno università di appartenenza, poi lasciamo loro la parola. Sarà un momento a cui dobbiamo dare tutti grande attenzione, perché l'obiettivo è quello di dare diffusione a questo manifesto, se tutti noi lo approviamo. Dare diffusione deve diventare un po' il riferimento ogni volta che dall'esterno ci arriva la richiesta di conoscere cos'è il marketing, e consentitemi di dire anche ogni volta che sentiamo frasi un po' discutibili, inesatte, incomplete sul significato che il marketing in realtà ha. Per cui se direi dalla regia ci mettono in collegamento, aggiungono a me i nostri colleghi, io sono lieto di passare loro la parola. Abbiamo voluto che fossero tre giovani, non soltanto per una questione evidentemente di tipo estetica, i giovani sono sempre più adatti alla parte visiva, ma anche proprio di tipo etico, di comportamento, di un messaggio che deve essere quello di dare una partecipazione anche da parte di giovani studiosi ad un qualcosa che guarda avanti, guarda nel futuro, che deve essere condiviso da tutta la comunità. Allora, a voi la parola. Chi parla per primo? Giada Salvetti dell'Università degli Studi di Parma. Generoso Branca, Università degli Studi del Sannio. Chiara Bartoli, Università degli Studi La Sapienza. Bene, allora, pronti? Via. Il marketing,
Nell'economia e nella società crea valore per le persone, le istituzioni e le imprese, costruendo e mantenendo relazioni con clienti, consumatori e altri stakeholder, al fine di rispondere a bisogni e desideri individuali ed esigenze collettive. Il marketing è un corpo integrato di conoscenze. Si fonda su capacità analitiche, pensiero strategico, processi gestionali, strumenti operativi e attitudini all'innovazione e alla creatività, a supporto delle persone, delle istituzioni e delle imprese. Cosa non è il marketing? Non è una scorciatoia o peggio un sotterfugio. Le mere attività di vendita o di comunicazione commerciale, se e quando mirano unicamente a perseguire il ritorno di breve termine, attraverso la persuasione e la manipolazione degli interlocutori, esulano dalla natura e dallo scopo del marketing. Il marketing ha fondamento teorico, corpo metodologico e rilevanza pratica. Coltiva strette relazioni con altre discipline, in primis il management, cui è elettivamente legato, ma anche la sociologia, la psicologia, la statistica e le scienze della comunicazione, per comprendere, prevedere e contribuire a guidare l'evoluzione dei sistemi di mercato e della società in generale, così come di singole persone e imprese, allo scopo di garantire adeguate condizioni di sviluppo per tutti gli stakeholder attraverso l'allineamento di domanda e offerta. Il marketing costruisce fiducia. Le sue pratiche valorizzano la componente funzionale, simbolica ed esperienziale dell'offerta, affinché essa corrisponda ai benefici attesi dalla domanda, in modo da sviluppare relazioni di mercato improntate alla fiducia reciproca e alla creazione di valore per entrambe le parti. Il marketing è un fattore di crescita. Contribuisce allo sviluppo in ambito nazionale e internazionale dei sistemi economici, delle organizzazioni e delle imprese di ogni tipo e dimensione, profit e non profit, manifatturiere e di servizi. Assume rilevanza in fase di avvio, start-up, di sviluppo, di mantenimento e anche in periodo di crisi, grazie alla sua unica capacità di costruire relazioni solide con i clienti e altri stakeholder, quali intermediari, dipendenti, partner e fornitori. Il marketing è potenziato dall'innovazione tecnologica. L'impiego degli strumenti offerti dal progresso scientifico e tecnologico per analizzare la domanda e relazionarsi con essa deve sempre avvenire nel rispetto della persona. L'innovazione deve essere guidata dagli interessi sociali, dai valori etici, nonché dalla storia e dalla cultura dei territori e delle comunità di riferimento. Il marketing genera futuro sostenibile. Il marketing è un attore civile, la cui azione non si limita alla sfera economica e di mercato, ma si allarga in modo responsabile verso la società e l'ambiente per il migliore funzionamento delle relazioni di scambio. Il giusto fine è conciliare la crescita economica con i valori ambientali, la tutela dei diritti della persona e la soddisfazione delle generazioni attuali e future. L'università rappresenta l'hub dell'innovazione del marketing. L'università è chiamata ad operare in stretta connessione con il mondo produttivo, attraverso la ricerca scientifica e l'insegnamento accademico di ogni grado. Essa ha il compito di formare i giovani e i professionisti ad una visione positiva e non predatoria dell'economia e del management. Allo stesso tempo il marketing costituisce uno strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca e di orientamento della didattica, attivando un circuito virtuoso di scambio tra domanda e offerta di conoscenze, competenze e tecniche manageriali. Tutte le professioni del marketing devono essere svolte nel rispetto del rigore scientifico e dei valori positivi della società, allo scopo di migliorare le prestazioni delle imprese, l'utilità di enti e istituzioni, il benessere delle persone, la qualità dell'ambiente e della vita delle generazioni future. Grazie, siete stati bravissimi, siete stati veramente bravi. Credo che in questo manifesto ci sia tutto. Ho la fiducia che il lavoro fatto insieme
ad Angelo Di Gregorio, a Guido Cristini, in Italia, Alberto Mattiaccia, Alice Mazzucchelli e Donata Tanevergure abbia dato il risultato che noi speravamo, di avere un manifesto completo che renda giustizia al marketing, che lo valorizzi e lo proietti come utile, determinante strumento per il progresso, per il benessere economico, il benessere sociale. Io su questo punto ho anche una importante riflessione, che è quella che ci ha fatto avere il ministro Gaetano Manfredi, il ministro dell'Università e della Ricerca, che era in programma per oggi. Avevamo anche con lui concordato l'intervento. Naturalmente in questo momento non si riesce a programmare nulla, il governo stanno veramente lavorando in maniera indefissa su ogni dettaglio e su tantissime problematiche che voi potete immaginare, ma il ministro ci ha fatto pervenire, e vi sono riconoscente, un messaggio video con le sue osservazioni rispetto a questo manifesto, che mi sembrano andare perfettamente in linea con quelle che sono le nostre aspettative e i nostri obiettivi, non solo, ripeto, di tipo scientifico, ma proprio di tipo funzionale al ruolo che il marketing deve avere nella società civile. Per cui, se dalla regia sono pronti, io farei partire il video e naturalmente laddove fosse tecnicamente possibile saremmo lieti di ricevere riflessioni, spunti da parte dei colleghi che ci stanno ascoltando, da colleghi che stanno seguendo, che stanno partecipando alla conference, così come anche da parte dei colleghi autori di questo manifesto, con i quali ho avuto il grande piacere di lavorare, colleghi di grande valore con cui si lavora benissimo e si impara sempre. Per cui io direi di lanciare il messaggio del ministro Manfredi e contestualmente cercare di recepire qualche messaggio da parte di tutti coloro che hanno assistito, coloro che sono presenti, che possono far arrivare i loro messaggi in forma varia, persino attraverso i WhatsApp, se volete, il mio telefono è acceso. Per cui chi non può, per motivi tecnici, intervenire, perché la struttura è evidentemente già programmata, però possono farci arrivare dei messaggi. Poi, dopo l'intervento del ministro, io passerei appunto ad una conclusione della giornata insieme anche a Chiara, che magari mi raggiunge qui a fianco. Ultimo passaggio che forse non ho ancora precisato: il documento, naturalmente, ma questo mi sembrava fuori discussione, è stato poi condiviso e approvato da parte di tutto il Consiglio di Presidenza, dal segretario generale Giuseppe Bertoli, prezioso amico e aiuto e collega in questo triennio che si va in qualche modo a concludere, e da tutti i consiglieri e le consigliere che ci hanno affiancato in questo lavoro abbastanza laborioso, che nasce appunto dalla prima impostazione all'analisi attraverso il questionario e poi alle conclusioni della rielaborazione di tutto il materiale avuto. Per cui vediamo il video del Ministro. I principi che sono raccolti nel manifesto del marketing che viene presentato rappresentano senza dubbio un contributo molto importante al dibattito e alle azioni che si debbono condurre in questo periodo. Ci troviamo davanti a una trasformazione straordinaria che sta cambiando profondamente il modo di vivere, il modo di interagire, il modo di creare valore all'interno della società. E tutti noi dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento a seconda dei ruoli che rivestiamo. Ma indubbiamente una cosa è stata messa al centro dalla pandemia: una maggiore attenzione a quello che è il valore etico e sociale delle azioni che noi conduciamo,
Non ci possiamo dimenticare il bene comune, gli interessi collettivi, perché troppi anni di eccessive azioni individuali hanno creato lacerazioni profonde all'interno della società e oggi rappresentano anche una barriera profonda allo sviluppo. Per questo motivo sono particolarmente lieto che di questi argomenti se ne discuta nell'ambito del convegno della Società Italiana di Marketing. Mi sembra un contributo estremamente positivo che sicuramente ci aiuterà a costruire il paese del domani. Ringrazio il Ministro Manfredi per le parole che ha voluto dedicarci. Credo che sia stato un suggello a quello che abbiamo oggi letto assieme, a cui io sono, diciamo, Ministro Manfredi, sono riconoscente per queste parole, ma soprattutto devo dire mi fa particolarmente piacere che il messaggio di una società specifica come quella del marketing sia stato così ben diciamo, recepito, e non solo a livello istituzionale dal Ministro, ma anche da un collega importante di una disciplina, l'ingegneria edile, che naturalmente ha diciamo, percorsi diversi dal nostro, humus diverso, e mi sembra che però condividiamo gli stessi valori, gli stessi principi. Chiara, che ne pensi? Beh, quando ho letto le prime bozze, le seconde bozze e poi tutti gli affinamenti del manifesto, l'ho subito condiviso nel profondo. Credo che rappresenti molto bene la natura del marketing in tutti i suoi aspetti, per cui mi fa piacere che questa Conference sia stata l'occasione per celebrare o chiarire bene tutti quei vari aspetti di cui il marketing si fa interprete e portavoce, no? Come diceva anche la ricerca dei manager, c'è un grande lavoro e tutto sta sotto e si vede solo un pezzetto, che è quello che affiora oltre l'acqua. Dietro c'è un grande lavoro e il manifesto mi pare che lo faccia emergere molto bene. Benissimo, io qualche messaggio in maniera informale, insomma, di condivisione mi stanno arrivando attraverso il telefono, dei colleghi che ringrazio, che stanno mandando tra un messaggio un po' più lungo e un semplice ok, mi sembra che ci sia una condivisione sostanziale di quello che siamo andati oggi a presentare. Per cui direi che da questo momento il manifesto del marketing diventa il manifesto di tutta la comunità di marketing, sarà reso naturalmente visibile con la giusta luce all'interno del nostro sito, ma soprattutto deve entrare nelle aule universitarie, deve entrare nei libri da noi scritti, nella misura in cui è strumentale negli articoli. Io vorrei veramente che diventasse il riferimento, cioè se qualcuno che non studia questa materia, che non lavora in questo ambito, vuole sapere cos'è il marketing, può fare un clic all'interno del nostro portale ed accedere alla sua definizione, alla sua concettualizzazione. Vuole essere un vero e proprio programma, fatemelo dire, politico-culturale, come è normale che siano i manifesti nella storia, no? Quelli più famosi che abbiamo studiato a scuola, fino a quelli che ogni tanto qualcuno in maniera un po' sedicente si attribuisce. Nel nostro caso credo che abbiamo tutto il titolo per poterlo presentare a tutti. Ecco, arrivano ancora dei messaggi e sono veramente grato anche ai colleghi che stanno partecipando. Sono centinaia di persone che tra i vari canali, quello LIUC, quello della SIM, il sito istituzionale, alcune centinaia di persone che ci stanno seguendo.
e io non posso che essere molto orgoglioso di aver presentato questo manifesto in un momento che diciamo va verso le conclusioni di questo triennio, che mi ha reso assolutamente orgoglioso del ruolo ricoperto. Ecco, testo molto equilibrato e condivisibile, questa è l'ultima, dalla prima all'ultima parola, questo addirittura è un messaggio di un importante caro collega che ringrazio per avercelo fatto pervenire, e così anche qualche altro emoticon positivo, e siamo molto orgogliosi di questo. Il processo con cui l'abbiamo definito, cui siamo arrivati a questo risultato, l'abbiamo dato, manca ancora, abbiamo già descritto, manca ancora l'ultimo forse pezzetto. Cosa faremo adesso? A prosecuzione di quel processo di ricerca che abbiamo già iniziato, che ci ha condotti alla definizione, alla redazione del manifesto, noi stiamo lavorando ad un documento più ampio, una sorta di white paper del marketing, che sarà un oggetto di confronto all'interno della nostra community, anche con le imprese naturalmente, con tutti i colleghi, e anche giudizio di job in inglese, e questo è un collega a cui tengo particolarmente, e il messaggio che arriva da lui, che per me è molto importante, e quindi abbiamo un vero momento importante che si andrà a concludere con questo white paper che sarà poi al centro nelle nostre intenzioni di un momento di confronto collettivo, non so se nella forma di un convegno, di un webinar, non lo so, dipende anche da quelle che le condizioni della nostra società ci consentiranno. Quindi possiamo senz'altro chiudere qui questa parte. Questi messaggi ce li ricordiamo, grandissimi, viva la SIM, anche il Presidente, ma questa è una cosa secondaria, il Presidente è soltanto un tassellino di questo, tra l'altro è un tassello entusiasta del suo ruolo, ma è un tassello pro tempore, ed è giusto che sia così. Io invece credo che la SIM andrà avanti, si svilupperà sempre in modo più alto e migliore. Bene, allora due parole sul proseguimento dei nostri lavori. Oggi, questo diciamo, forse se vogliamo è il momento un po' più in cui più si avverte la mancanza della cosiddetta normalità, dell'old normal. Cioè noi in questo momento si scappava tutti in albergo a cambiarci, a rinfrescarci e poi rivederci. Oggi avremmo avuto addirittura la visita di Villa Panza, che è una struttura meravigliosa che ci aveva reso disponibile Chiara e la Liuc, e poi saremmo andati tutti nella una cena sociale, che era il momento in cui ci si rincontra, ci si diverte e si scherza insieme. Lo faremo con le nostre famiglie, lo faremo a casa con i nostri cari, con i nostri amici, e vuol dire che virtualmente staremo assieme, virtualmente faremo un brindisi assieme. Io su questa cosa conto molto. Io non sono un gran bevitore, ma stasera aprirò senz'altro una bottiglia, così come ho sempre fatto nei tavoli con cui mi sono seduto. Con chi mi conosce lo sa bene, il tavolo con me era sempre lo stesso, con amici, colleghi, anche coautori di questo nostro manifesto. Per cui virtualmente saremo insieme ai nostri amici, ognuno al suo tavolo, e continuano ad arrivare messaggi. Grazie per l'ottimo lavoro, complimenti, bene, benissimo. Noi ci vediamo domani mattina, i lavori andranno a cominciare, Chiara, correggimi se sbaglio, ma i lavori cominceranno alle 9, vero? Dunque, i lavori i lavori cominceranno alle 9, non per tutti, nel senso che alcune sessioni iniziano alle 9, alcune sono leggermente sfasate di orario. Tutti i coordinatori delle sezioni sono stati avvertiti, abbiamo fatto una riunione in cui c'erano tutti i coordinatori, proprio per mantenere un equilibrio tra sezioni con un elevato numero di paper, che quindi occupano tutte le fasce orarie, sezioni con un numero minore di paper che occupano minore lunghezza.
quindi per avere un equilibrio di paper per ora, paper per 20 minuti, abbiamo sfalsato, per esempio qualche sessione inizia alle 10, qualcuna inizia alle 11, in modo tale, ma tutti i coordinatori lo sanno, sono perfettamente in sintonia, è stato condiviso la sequenza, quindi iniziamo alle 9 per chi comincia alle 9. Bene, allora io voglio dire un'ultima cosa che vale la pena dire, che tra le tante novità che abbiamo lanciato quest'anno, che ci ha consentito anche il sistema di relazioni di Chiara Mauro, c'è quella del Best Paper Award che timed by Hamilton, cioè noi avremo in buona sostanza, a prescindere da tutte queste parole inglesi, avremo il piacere di premiare il miglior paper anche con degli orologi della Hamilton, degli orologi belli, di quelli classici della Hamilton, un orologio che non è un come dire, dono banale, ma è qualcosa che vale al di là del piacere di ricevere il premio. E quindi io chiedo a tutti una cosa che è sempre stata difficile da fare in presenza, di rimanere fino alla fine, perché generalmente nei convegni, lo sappiamo, all'ultimo momento, il venerdì pomeriggio si scappa via tra aerei, treni e altre impellenze. In questo caso siamo già a casa, godiamoci domani pomeriggio, dopo aver lavorato nei vari momenti di confronto, quindi nelle sezioni tematiche, che sono straordinariamente ricche quest'anno, ripeto, 120 paper, record assoluto. Record di paper ricevuti, 44 se non vado a memoria, se non vado errato sono i full paper, per cui noi premieremo il best paper della sezione tematica, quelli sulla sostenibilità, il best paper che vanno a psychology e marketing, e premieremo il miglior paper della conferenza anche con gli orologi Hamilton. Non so quanti sono gli autori, ma Hamilton ha messo a disposizione un numero pari al numero degli autori, quindi non ci sarà nemmeno da fare una come dire, riffa tra di loro per vedere chi deve prenderlo. Tutti lo avranno, stiamo anche considerando nel caso che possono essere maschietti o femminucci. Per cui domani ci vediamo alle 9, chiuderemo i lavori alle 16:30, come di tradizione lo faremo annunciando la sede della prossima conferenza. E questo lo farà il mio amico Giuseppe Bertoli, come sempre. Per cui ci vediamo domani mattina, puntuali, da casa, comodi e in forma. Arrivederci a tutti, buona serata e ricordiamoci il brindisi insieme. Arrivederci.